Cominciamo a dire qualcosa? Così le due passate? Ok. The band. Parlo? Sto zitto? Dai, facciamo una prova tecnica per vedere se funziona il microfono. Alla faccia della prova Sì. tecnica. Sembra funzionicchi. Ok. Una parola coppadi tipo. Ma no. ieri abbiamo fatto tutta la giornata in italiano, oggi tutto in triestins, no, vero? misto. Allora al 3, 2, 1 parte la diretta Facebook. 3, 2, 1 diretta Facebook. Benvenuti cari amici in piazza al Maker Faire 2021, giusto? Sì. Giusto. Cosa succede al Maker Faire 2021? Non è che devo dire tutto io, cioè a un certo punto intervieni e fai qualcosa anche tu, non sai che? Allora, quest'anno tante novità, ci sono i maker che hanno aperto tutti gli stand, sono tutti presenti, un sacco di cose curiosissime. Sì. E come vedete qui ci sono già dei bambini che giocano con un robot che si chiama al doppio nome, ricordiamolo sempre, R2D2, oppure la prima versione in italiano C1P8, che si chiamava così perché suonava per gli italiani familiare, perché era un Gianni e Pinotto, capito? C1P8, per quel motivo lì si chiamava così. Poi ha preso il nome originale che era R2D2. Poi volevo dire che noi siamo qua proprio davanti il municipio, vicino alla fontana. Alla fontana dei 4 incontinenti. Di fronte all'Infopoint. Sì, di fronte all'Infopoint, importantissimo andare all'Infopoint anche per capirne di più e per chi volesse anche acquistare la bellissima maglietta del Maker Faire. Ci sono un sacco di magliette colorate. Un sacco di magliette. Belle. Portate i vostri figli a toccare le cose e a fare domande ai maker, perché sono qui proprio con questa volontà, farsi conoscere, far conoscere le loro scoperte, le loro idee, tutte le cose che portano in piazza, la loro didattica e tutte le robe belle. Toccare tutto, mi raccomando, toccare tutto. Senza chiedere il permesso. Va bene. Allora, nei limiti del consentito dalla legge, anche comunque, che è giusto. No, perché un po' di ribellione ci sta, no? Allora, oggi siamo in tanti poi, tra l'altro. Oggi c'è una squadra completissima, quindi macete fur per fur, insomma, cioè, siamo in tanti qua, c'è addirittura Maxino che ha vinto l'altro ieri, si è portato a casa il premio, così, mi vanto di te, così. Maxino è una mia scoperta, l'ho inventato io, prima non c'era, no, non è vero, però Maxino ha vinto l'altro ieri il premio per primo classificato al Festival della Canzone Istro Veneta. Beh, ma dopo la vogliamo sentire. Che dopo forse sentiremo, se la ricorderà. Se se la ricorderà. Non è facile. Bene. Però ribadiamo, poi porteremo qui da noi i maker per fare tantissime interviste, sì. Quindi siamo in tanti, faremo tante prove, sì. E avremo anche il supporto di Marco alla chitarra e non solo, anche Marco è il nostro interprete, quindi ieri ha fatto un lavoro di fino da interprete, quindi oggi quando ci sarà qualche ospite che parla inglese avremo Marco che ci salverà, e non solo, quindi anche altre cose. Non mancheranno le dimostrazioni, i droni voleranno, andranno in aria i razzi ad acqua, poi ci saranno le esplosioni, un po' di tutto. Andranno in aria droni che dovrebbero andare sotto acqua. No, quelli no. C'è uno stand in particolare, questa è una notizia da dare subito, che si chiama, che vediamo se me lo ricordo bene, Marco, si chiama Restart Party, vero? Sì, ho capito qual è. È quello dove aggiustano le vostre cose. Esatto! Potete portare tutto quello che volete. No. Vi insegnano non aggiustano le vostre cose, anzi no, era quasi una bestemmia. Vi insegnano a riparare le vostre cose che avete rotto, che quindi, cioè, avete in macchina una roba rotta, portatela qua. Che ti vedono da Facebook. Ah, perché qui c'è la colonna, non mi vedono da Facebook. Lì, guarda, ciao.
Quindi Ciao, sì, imparerete a riparare. Imparerete a riparare. È bellissimo. Rimparerete. Tutto. Qualsiasi tutto. cosa, qualsiasi Hanno cosa. detto di non portare lavatrici, televisori. Salutiamo una delle colonne, il grande Enrique, che qui adesso è passato qui davanti. Ok. Ben trovato, se non ci Enrique fosse Enrique Canessa. non ci sarebbe il Maker Faire, diciamolo. E un saluto grande anche a Carlo Fonda. E tutto il gruppo, insomma, tutto il gruppo il di gruppo. lavoro che è lì Tutti i all'info point a tecnici dare che notizie. ci aiutano qua. E tutti i colui che si occupa volontari, ma della poi, diretta poi ci Facebook. sarà ieri c'è stato un grande ringraziamento da parte di Carlo a tutto lo staff, proprio quasi, ha detto quasi nome per nome, c'è di tutto, di tutto. Come potete vedere in mezzo alla piazza ci sono dei robot che sfilano e dei bambini che gridano di conseguenza, come è giusto che sia. Sì, sì. Il robottino DJ mi ha detto. Quindi il robottino vi DJ. esortiamo amici a fare delle domande ai maker, a disturbarli, cioè disturbateli. Ecco che sta arrivando Carlo. Ciao Carlo. Buongiorno Carlo. Ben trovato. Comunque Carlo bravi, ed Enrique, i cuori pulsanti di Maker Faire. Come stiamo andando? Adesso col microfono anche mi, sei bravi. Potete continuare. Grazie. Oh. Allora, presto, ma hai anche la tastiera già a disposizione? Gli strumenti ci sono già? O fingi? Per sapere. Allora, io Questo funziona. però direi che potremmo iniziare a parlare con qualche maker. Chiamiamo qualche maker, Sì. se lo ritieni legale e giusto, chiamo qualche maker, ti prendi le tue responsabilità, io non voglio entrare. No, più che altro andiamo a vedere, io e Marco sappiamo chi non abbiamo intervistato ieri. Salutiamo Elisa Bombacigno che è smicrofonata per ora, di carattere. Ufficialmente non ho ancora la maglietta, o meglio, ho la maglietta del Maker Faire in macchina. Ah, ma vuoi che vado a prendertene una qui? Sì, ma una bella... Colore? Verde. C'è? C'è verde? Vado. Allora lascio qui il microfono, altrimenti stacca. Ok. Quindi ieri anche interviste in inglese. Allora, sì. Sì. Allora io direi di andare in cerca di qualche maker per conoscere qualche informazione interessante, qualche... No? Andiamo? Vuoi la cartellina? Andiamo a vista. Andiamo a vista. Vi lasciamo a voi. Se stacca vi avverto. Intanto mi sono qua in attesa della maglietta Maker Faire 2021. Questo è il gain per Flavio che per me è impossibile parlare col gain per Flavio. Gain per persone non umane. Il gain per Flavio se per me indecente. Ecco. Bene. Benissimo. Vista. Partiamo? Dai. Noi ci vediamo tra poco, andiamo in giro per la piazza. Resto in attesa finché non ho ufficialmente la maglietta, non sarò il presentatore ufficiale, sarà solamente un disagio. Andiamo di qua sulla destra. Andiamo a destra? Sì. Allora. Ma siamo tipo in filo di fusione in tutta la piazza? No, quindi non lo dico allora. Questo è il Fab Non Lab. siamo... Sì. Questo magari lo contattiamo dopo. Qui ci sono le edifici che vediamo. Sembrava dire di no. Sembrava dire di no. Quindi, se volete mettere in difficoltà una ragazza timida, carina, venite al M34. Ok, bene, andiamo da un'altra parte. Sono in macchina, sono La maglia. No, devo portare. Ah, sì. Allora, passi in mezzo, dai. Facciamo il giro. Abbiamo i microfoni e le magliette, potremmo passare in mezzo. Sono arrivati ancora.
Il mio primo Mac. Il mio Mac, tutti i miei Mac. 3. La prima accendenza. Dietro ci sono in laboratorio, no? Sì, want to check. M44. Ok, sono 2 stand diversi. C'era 2. Si sente? Sono riuscita a trovarne uno. Che bello! Ornella te l'ho perso. Dove sei, Marco? Ah, non so. Io la sono piazza qui è enorme. davanti al palco. Io sono qui, anch'io. Com'è? Non ti Impressionante vedo. questa Impressionante cosa. abbastanza, sì. Fa molto fantasma. Trovato un maker volontario. volontario, no, ti hanno costretto un po'. Accomodati pure, che qui abbiamo la diretta Facebook. Ah, che bello. Mi Ciao. sono perso. Go trovare il mio primo Mac, il mio secondo Mac, il mio terzo Mac, il mio ultimo Mac, tutti insieme mi sono perso. E anche quel che mega ruba ieri, tipo, no? Che somigliava. Allora, ben trovato. Immagino dalla tua maglietta che tu fai parte di Fab Lab Belluno? Esatto, io sono Lorenzo De Luca e sono il presidente dell'associazione Fab Lab Belluno, ecco, e niente, siamo qua con un bel po' di progetti. Cosa avete portato qua? Beh, allora, intanto una cosa molto molto interessante è il simulatore di guida, che ha una particolarità, è che tutti i componenti che sono all'interno di questo simulatore non sono fatti per i simulatori, sono componenti generici. E quindi è tutto fatto a mano, diciamo così. E questo è davvero una cosa molto particolare, soprattutto perché abbiamo fatto a mano anche la parte di feedback del volante, che di solito è una cosa che non si può altro che acquistare, diciamo, è difficilissimo da fare. E noi ci siamo impegnati e siamo riusciti a farla. Cioè, tu mi intendi che il volante non è fatto con un volante, il feedback del volante non è fatto con quello che si usa di solito per i videogame, praticamente? Esatto, cioè tutti i componenti non sono fatti per simulatore. Magari il volante è di una macchina vera. Ah, con un volante o vero. la pedaliera è di una Panda. Però non sono componenti acquistati per i giochi, cioè non sono fatti hardware specifico per simulatori. Quindi se hai un volante di una macchina vera, il force feedback, come si chiama? Esatto. Deve essere ancora più potente perché è più grande, Certo, più pesante. Esatto. Con cosa l'avete Infatti, fatto? il nostro force feedback è in direct drive. Cosa vuol dire? Che c'è un motore, di solito c'è un motore piccolo Perché vengo qua. e un ingranaggio. E invece noi abbiamo usato un motore molto più grande collegato direttamente sull'asse del volante. E questo migliora sia la forza, ok? Ma soprattutto anche la risoluzione del feedback. Quindi se c'è anche un piccolo sassolino sulla strada, io lo sento.
Ok, ma quindi cioè, si interfaccia con un videogame, qualcosa di pronto, con un video? Allora, Come viene? no, si interfaccia con tutti i videogame di È corsa, proprio come se fosse un joystick. come se fosse un volante, diciamo, però fatto a mano con un motore di una CNC. Quindi un motore non passo passo, ma brushless, un servomotore. E questo, diciamo, è davvero uno dei pochi progetti open source che permettono di creare un force feedback che sia davvero a livello di quelli anche acquistabili. Questo è un po' il Anche tema. perché poi a un certo punto il volante dopo un certo numero, non so, dopo un giro e mezzo, non so dove fermarsi anche, Esatto. immagino, quindi Questo tutto un casino. questo qui è un end stop software. Okay. Quindi io decido quanti gradi farlo girare e quando ho passato questi gradi che misuro con un encoder, il motore alza tantissimo la sua corrente e quindi mi blocca, non riesco più a girare. E quindi in questo caso posso anche cambiare i gradi del volante. Cioè se io decido di avere Formula 1 che magari hanno 360 gradi, posso farlo. Se dopo voglio giocare a rally, che hanno 900 gradi, posso cambiare e cambio volante magari, però poi posso giocare a rally. I pedali sono freno, frizione e acceleratore o solo acceleratore e freno? Solo acceleratore e freno in questo caso perché... Però veri. Esatto, vengono da una Panda. Quindi il pedale del freno era idraulico, c'era il pistoncino dell'olio e non abbiamo potuto smontarlo. Invece gli altri che erano l'acceleratore e la frizione, che avevano un cavo, li abbiamo smontati e abbiamo collegato un potenziometro lineare e abbiamo creato questa pedaliera. Così più premi in giù, più dà energia esatto, cioè simulatore. È come fosse un joystick, però lineare. Quindi più vado in profondità, più io ho un segnale. E quello, diciamo... Anche il freno o il freno è on-off? No, anche il freno. Anche il freno certo è... che sì. No, anzi, è importantissimo che non sia on-off. Perché nei videogame di solito quando giochi con i simulatori di guida con la tastiera è un casino. Perché il freno inchioda, se no. Esatto. Sì. E invece no. È importantissimo. Noi abbiamo... La cosa del freno è che non è lineare, ma è logaritmico. Quindi se io premo poco, frena molto poco. Se io premo tanto, frena tantissimo. Okay, sì. Perché... Una grande soddisfazione averlo realizzato, questo simulatore. Sì, diciamo che in realtà è stato un progetto non proprio principale di Fab Lab, però ci siamo molto impegnati, anche perché ci piace proprio questo ambito, no, del sim racing, e quindi ci siamo impegnati e abbiamo creato, anche perché l'obiettivo secondo me, no, di farlo tutto con componenti non dei simulatori era una sfida, no? Anche proprio di design, e per quello anche un po' l'orgoglio. Ci hai lavorato direttamente anche tu? Esatto, sì, è stato un progetto mio e di un altro ragazzo che si chiama Simone Klinkon, che oggi non è potuto venire, doveva esserci, ma per altri motivi non è potuto venire, ma anche lui si è impegnato tantissimo, soprattutto in un altro progettino che abbiamo comunque portato, che è il volante del simulatore. Perché abbiamo detto, si possono usare i volanti delle macchine, ma una cosa molto interessante è anche creare dei volanti che sono delle riproduzioni di volanti, ad esempio, della Formula 1. E quello noi l'abbiamo fatto con la stampa 3D, col taglio laser e con la fresa a controllo numerico. Quindi con tutte le tecnologie dei Fab Lab. So che di solito quando si comincia, ci si tuffa in un progetto, ne pensi altri 300 attorno. C'è un'evoluzione che avete in mente di questo progetto qua? Non so, il sedile che si muove quando prende... Beh, allora, c'è una grande evoluzione che è... Adesso il simulatore è fatto di ferro che abbiamo saldato a mano. Quindi pesa tantissimo, è davvero pesantissimo. Invece noi vogliamo adesso modificarlo e trasformarlo tutto in alluminio. Per che motivo? Intanto perché se dobbiamo portarlo alla fiera ogni volta ci spacchiamo la schiena, ma soprattutto perché vogliamo renderlo mobile. Quindi vogliamo aggiungerci dei gradi di libertà, così magari quando freno va un po' avanti e quindi ho questi feedback aggiunti. Oppure quando perdo trazione scoda dietro e quindi aggiungo, oltre il feedback sul volante, anche il feedback sul sedile. Quindi questo sarà un grande passo avanti. E poi aggiungere chiaramente la frizione permetterà poi anche di giocare, non so, a rally in modo più realistico col cambio d'H. Sì. Esatto. Quindi E praticamente si può andare al vostro stand e provare a sperimentare un po' il simulatore?
Esatto, abbiamo, ci potete Lo farò, trovare, ho ci deciso che lo potete, farò. Figон. ci potete trovare lì. C'è proprio anche la seduta bassa, no? Esatto, Della esatto. macchina da corsa. Pensate che quel sedile lì era di una Mini che ha avuto un incidente e noi ce l'hanno regalato all'autodemolizione, che era tutto piegato. Abbiamo dovuto smontare e raddrizzare tirandolo con una macchina per riuscire a farlo dritto. Però adesso funziona ed è anche questo qua una specie di riciclo, no? Creativo, che ci permette anche di dire che abbiamo tolto mai dei rifiuti che sarebbero andati in discarica. Non devi solo avere esperienza di programmazione di computer, ma anche di carrozzeria, di struttura. Esatto. Ma strutturare una macchina. fortuna che in Fab Lab siamo quasi 60 soci, quindi abbiamo tante persone che hanno tante competenze diverse. Quello è proprio il bello dei Fab Lab, no? Quindi il bello è anche trovarvi più persone possono avere delle idee, degli spunti diversi in base alla loro esperienza. Esatto, cioè secondo me il simulatore, dopo lì abbiamo anche altri progetti, però secondo me il simulatore è uno proprio dei simboli, no? Di un progetto che non è di un singolo, ma è di una comunità. Quello è molto molto interessante. Allora, vuoi dire lo stand dove siete? Però ci sono due stand Allora, abbiamo vicini. tutta una serie diciamo di stand, perché ok. portiamo anche altri progetti, ad esempio degli orologi con delle valvole molto interessanti, ma questo esatto, con delle valvole Nixie, ma anche diciamo che lo stand parla di orologi strani. Orologi strani. Perché ci sta gli orologi con le valvole, sono molto belli, però questo è il mio stand personale, diciamo, mi affascinano gli orologi in generale, ma soprattutto gli orologi che non sono quelli normali, cioè non è la classica radiosveglia che ha il display LED. Per finire sul nostro stand devono essere orologi che hanno una particolarità, però non vi dico troppo perché sennò non venite neanche a trovarci. Ok, allora voi siete proprio lì davanti alla prefettura, dico bene? Esatto, Lì sotto, in fondo verso il mare, sulla destra, guardando il Simulatori mare. e orologi strani. Esatto, e tanti altri progettini che ci sono lì e siamo super gasati, e se volete passare ve li raccontiamo super volentieri. Grazie mille. Siamo super gasati, se volete passare in voglia proprio. Quindi voi siete Fab Lab Belluno? Esatto. Grazie mille, di essere stato con noi. Grazie a voi e grazie all'organizzazione della Maker Fair, perché ogni anno ci si diverte davvero tanto. Quando vedi qualcuno degli altri espositori, degli altri maker, mandali pure qua con la forza. Sì. Quindi sono obbligati a venire qua. Va bene. Gli dici una roba, c'è qualche multa, inventati qualcosa. Ok, va bene. Andiamo a prenderli a mano. Va bene. Grazie mille. Grazie. Ciao. Noi siamo in diretta a Facebook, dove siamo? YouTube, Facebook, sì. Dove siamo? Facebook e TikTok siamo. YouTube e Facebook. Sì. YouTube e Facebook No, devi mandare due messaggi diversi, però, e anche fare due facce diverse anche... quando parli con Facebook e quando parli con YouTube. Tra l'altro è una roba contraddittoria, perché uno qua non guarderà la diretta in streaming e uno in streaming sa già della diretta in streaming. Però di contro uno in streaming può dire dopo posso venire qui a visitare la fiera, e uno che qui dice aspetta che vado a casa a guardare bravo, te te sa cogliere le cose positive. Benissimo. Te vedi? Prova. Prossima cosa Ok. positiva sarà Qualcosa si quando sente. ci verrà portato un caffè dai gentili ospiti. Ti piace questa roba? Io mi sono già nutrito di caffè mezz'oretta fa, Vado prima del tuo arrivo. 1-2 prova, sì. Io sono qui con Antonio che Sì. sto guardando come venite in video, siete bellissimi. Siamo bellissimi. Ecco, allora vuol dire che sei la telecamera rotta. Allora che vediamo se Antonio ci dà qualche suggerimento, saluta gli ascoltatori. Un saluto a tutti quelli che ci seguono e adesso li metto. Ecco il piano d'ascolto, guardateli che belli che stanno ascoltando. Allora Antonio, aggiungiamo una cosa, cioè se ci sono domande dagli ascoltatori direttamente quindi nei commenti dai Facebookari, di Facebook, commenti di Facebook, noi ci YouTube. attacchiamo. Oppure si attaccano loro. Qualcuno comunque si attacca oggi. Non potevo adesso parlare di sta roba, scusa, perché sono in lavoro. Mi dispiace, adesso non dobbiamo parlare di sta roba. Ci sono commenti? No, non ancora? O sì? C'è qualcuno in diretta? C'è qualche commento? Soprattutto se qualcuno Ciao, è ragazzi. collegato da qualche posto lontano nel mondo, sarebbe figo. quello in sì. questo momento Sì, non so dirtelo. Tipo ancora. Sistiana. Sì.
Tipo Sistiana. Allora, ritorniamo tra un po'. Intanto grazie Antonio per la diretta. Anche quest'anno ci sono i razzi ad acqua, mi pare da qualche parte, e anche quest'anno abbiamo la possibilità di usare un razzo d'acqua per buttare giù una nave della Costa Crociere. Quindi c'è un nuovo esperimento praticamente. proviamo a farlo. Ieri non c'eravamo, quindi non sapevamo di questo. Tra l'altro qui di fronte c'è anche una nave da guerra, quindi possiamo anche farci aiutare, non so, dagli esperti. Mi metto nella postazione Maurizio Costanzo. Postazione Costanzo. Anche se dovresti stare tu in questa postazione. E la sedia dovrebbe essere molto più alta quella. Ah no, ma lui sullo sgabello non ci sta più, forse. In caso vi consiglio di non guardare in direzione San Giusto perché per il tipo di c'è cielo. brutto deve. Allora, anche in direzione Montegrisa. Max in generale su ste robe c'è qualche butta nera, perché guarda sempre la parte del ciel coperta. Allora vi dico, non bisogna guardare proprio. Sì. Però intanto sposti l'occhio di tutti verso quella direzione. L'occhio del ciclope. Prenditi delle responsabilità. Allora, ieri abbiamo scoperto un sacco di robe che ma tu se arriva a non puoi passare dall'italiano al triestino? non te che senti come ho fatto ora. Il morphing delle lingue. Allora chiameremo tra poco altri maker. A proposito di orologi, prima ho scoperto che c'è anche un orologio per i triestini, quindi un orologio con scritto Zele 5 del dopo pranzo, Zele 4 del dopo pranzo, uno di questi stand là davanti dovessi essere degli orologi. Se è un orologio in triestinso, probabilmente non puoi staccarlo in questo momento, anzi riparliamo in lingua italiana, non puoi in questo momento toglierlo dalla postazione per portarlo qui in regia, però so che nella giusta postazione, ora sapremo il numero e il nome, si può vedere un orologio per triestini, quindi con tutte le ore scritte in dialetto. Che però i numeri in triestino, va via una doppia? Beh, no? Se le 2 dopo pranzo, le 4, la mezza, la mezza, giusto. Diese, la una. Diese alla 1, 5. meraviglie. Poi ovviamente noi attendiamo i vari maker. Ieri abbiamo scoperto cose incredibili. Ma noi non abbiamo atteso i maker, siamo andati a cercarsi lì. Allora attendiamo questa è una novità di oggi. Attendiamo che la nostra inviata chi sei? Ornella Serafini. Ma in questo momento c'è Marco. Abbiamo Marco, il nostro inviato. No, te la chiamata Ornella Serafini. Ieri il nostro inviato Ornello. No. Ieri che avevo una sedia con scritto Sara, per cui ste vuol chiamarmi Sara. Ecco qui, guarda, sta giungendo l'orologio in Triestin. Ha bisogno della corrente. Anche l'orologio in Triestin ha bisogno della corrente. Curiosissima. Serve il microfono in più, giusto o no? Sì, c'è, siamo pronti. Gavemo. Chi se resetti, sì, Se dici resetti anche in Triestino, se dici resenti in Triestino, resetti. Dai. Resentar vuol dire lavar con l'acqua, sciacquare. Dai, però in qualche modo se rimettere in sesto. No, ma è bellissimo. Rassettarte, dici? Perché guardando lo spento sembra una tabella oculistica con delle lettere a caso. Sì. Realtà... Uno non capisce niente. Che bello. Aspetta, deve ancora riprendersi. Stacca, riattacca, cioè si sciocca l'orologio, capisci? Cernecca. Questo è l'orologio in triestino. Allora, serve per i bambini per imparare a leggere. Microfono. Allora, serve. Per i bambini praticamente per imparare a leggere il dialetto. Giusto. Ma perché te sta parlando in italiano? Se sei in triestino l'orologio, femo in triestino. Ecco, Antonio, se vedi? Sì, se vedi. Zele 3 meno un quarto del dopo pranzo. Beh, dai. No, ma tutta la frase. Meno un quarto del dopo pranzo. È fighissimo. È bellissimo. Ovviamente mostra ogni 5 minuti. Ogni mi ha domandato, e perché non mostra ogni minuto? Allora la risposta è, se uno lo ferma per strada... Esatto. Che dici? Zele 3 un quarto e 35 secondi, no, 36, o se 37. Se 3:20, non sai che di 3:33. Te sono approssimativo se non ti chiedi l'ora per strada, non sai, sono nella perfezione. E questo l'ho programmato che
fino alle 5, cioè fa 5, 5 e mezza del dopo pranzo. Sì. Alle 6, 6 di sera. Ah, perfetto. 6 di sera. Sì, 6 di sera. Ma e Sei va di avanti sera. da quarti d'ora o da 5 minuti? No, Da 5 quanto- minuti. da 5 minuti. Ma Perfetto. infatti, beh, non sai che il triestinese è famoso per la precisione. Triestinese. Cioè, No, devi no, essere ma un lui grado è di... preciso. No, no, ma dico, come triestinese Un poco comunica l'ora. approssimativo devi essere, insomma, nel DNA. Perché, raga, mai sentito che è un appuntamento? Se vedete in piazza Oberdan alle 22:21, non esisti, No. si va a colpi di 5 minuti, giusto? Ma almeno, l'orologio, insomma, dai. Se puoi guardare senza Perfetto. effetti di- Allora, chi te son? mi facciamo Al Franco microfono. Reati. Nel microfono. Ecco. Posso parlare in Tristing? Sì, Oramai. te devi. Bon, Mi faccio la traduzione in italiano, vai. Allora, intervista con il traduttore internazionale, prego. Allora, my name is... No, parla in triestino, se no ti mi imbroia. Vai. Allora, mettiamo Franco Reatti. Mi chiamo Franco Reatti. Sì, alla nascita Sì. Francesco. Alla nascita Francesco. Però mi ha sempre chiamato Franco. Ma mi hanno sempre chiamato Franco. E fin da piccolo che ho avuto sempre la passione dell'elettronica. No, te lo vedi in triestinco. Io ero piccio che avevo la passione dell'elettronica. Le gocciapade tante da mio papà perché che brusavo sempre le valvole di casa. Mio padre non era in totale accordo con me. Perché quella volta, parlo di 55 anni fa, Ai 55 anni fa? tempi, ai tempi 55 anni fa, in tutte le case era il 110 ancora. 110 di corrente. Corrente, Sì. sì, anche la di mia nonna, mi ricordo che era. No, no, no. 110. E no, era interruttori automatici, era delle valvole, sì, Sì. c'erano le valvole. c'erano le Sì. valvole. E quando mi facevo i miei esperimenti con la corrente, perché bisogna fare esperimenti con la corrente. Ma è minimo, scusa. Cioè, chi Saltava non ha mai tutto. provato a usare il phon con i piedi in acqua? Bisogna sperimentare. Ovviamente, improvvisamente la casa buia. Allora, ma mi facevo quando io ero solo a casa. Quindi dopo durava. No, Perché era so buio. che te la stava solo tanto, se è vero. No, ovviamente andavo in cassetto degli attrezzi mio papà, Sì. cedevo un tocco di fil, invaricoliavo e mettevo dentro. Ma questo è Ecco, tipico. sì. Questo se cucinassi un che rom. Manutenzione, installazione di apparecchiature elettroniche sulle navi, Ah, per cui mi mandava e mi diceva guarda domani ti devi andare a Rotterdam perché c'è un radar che non funziona. E mi ciapavo, Scusa, a Rotterdam non può funzionare qualcosa. prego? A se Rotterdam, Rotterdam, se no io ero in Tiere. No, se Rotterdam. Sei anche giusto, bravo Marco. Eh, Te ha tutto il mio rispetto. certo, ovviamente molte volte inciampava in Racciamado, nostri clienti armatori in Papua Nuova Guinea, mandava sempre il mio datore di lavoro. Ciao, te vedi. In Alle Papua- Maldive andava lui. Siamo no, fai ma conto poi- da te. No, andava in Papua, andava sull'isola di Guam. Ah, Beh. cos'è? Plurale. Recipiente gabbiano. Cosa si fa sull'isola de... No, Di Guam, si no, può cacca no, di no, l'isola di Che Guam. facciamo oggi? L'isola di Guam, c'è Guam. un'isola militare. Ah, Sì, ovviamente là è garisciato, là c'è un po' di paura per dire, non si può dire altre robe, perché lo che sei in una stanza, due nargumani neri alti, ma basta qua è finita per me. che paura, che belle queste storie. E invece sei venuto fuori vivo ma formato nel carattere. Formato, certamente. E Gatito non mi passava niente. Ecco, Boh. boh. Penso che, E su questo penso che, no. penso Su che questo potevo potevo chiudere chiudere, la ecco. giornata. Sì. Boh, niente. Boh, quindi dopo il tuo passaggio agli orologi si sta... Boh, no, dopo 36 anni di lavoro in questa azienda, Non te vedevi l'ora di mollare orologi. no, ci sono 8 anni che li faccio. Ah, Ma oltre ai lavori sulle navi, ovviamente mi giro per strada, mi saluto da tutti perché io facevo tutti i lavori per i tassisti, S250, le radio di vigili urbani, capitaneria. Quindi ti te son quel che giusta le robe dei privati. Se quel che No, c'è, no, se quel che delle ti chiamava tutti, ciao, vieni Sì, aiutarmi, anche. mi sei rotto Ma quello. adesso ancora di più perché da marzo sono dipendente INPS. Ah, ok. Ah, boh, boh. Ok. dopo Tra l'altro lui Quindi è un uno vero- degli ultimi, tra l'altro, Lui è un dell'ultima vero- storia. dai, cambia.
Sì, ovvio. Del suo dover, cioè, Meno essendo un se- orologio. no, se bellissimo. Se se le tre meno diese. No, sì. che bello. Meno 10 minuti del dopo pranzo, l'ho Ah, scritto. sì, completo. No, Sì. ma bellissimo. Tra l'altro lui è un vero repair party, perché una volta eseguì in laboratorio là della Apple, non sappiamo parlare, e che ho detto, non si arriva a riparare così, che ho detto, tanto mi faccio solo, e se ne via. Ecco. Ma te sono Ah, qua ecco da perché. solo appassionato o con un gruppo? No, sono solo, mi sono portato a dire mio figlio, perché c'è tanta gente Bravo, che mi chiedi, e allora bravo. che conti anche lui un poco. Giusto. Che E dopo se altri due ragazzi, che anche loro sono appassionati di questa roba. Benissimo. Dove sei? Numero di stand? Qua, l'uno. 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 Uno. M1. Uno. Sei subito dopo di questi qua. Sì. Ecco, là quel ragazzo, ormai è in pensione da anni, con i capelli bianchi, se l'hanno Sì. stand. Ah, ok. Perfetto. Moreno. M1 allora, scoperto l'orologio in Triestin e non Questo- solo. Grazie Franco. Prego. Grazie mille. Grazie Franco. Grazie. Quindi ci sarà un passaggio da interviste in italiano, in inglese, in dialetto. Se c'è qualche furlan, proviamo. Ah, sì, Potremmo ascoltare semplicemente. Ascoltemo, sì. Possiamo provare, e signori. volevo dire che tanti mi hanno domandato se lo faccio in sloveno. Ah, È impossibile. Se 5 dialetti, almeno Samatozza con uno, Prosecco con un altro, è impossibile farlo in sloveno. Ma veramente? 5? Sì. 5? Sì, c'è il modo di dire l'ora in 5 modi diversi. Addirittura sulle ore che si differenziano. Sulle ore. Pazzesco. Sulle ore. Sì? Sì, è già fatto, l'ho fatto sulla mille fuori, ma l'ho fatto bene. Non c'è quelle robe che se vedi con tutti i fili ingroppai. Devi anche l'occhio che averla saperla. Certo. Meraviglioso. complimenti. Proprio Bellissimo, Proprio bello. complimenti, veramente bello. Quindi M1, orologio in Triestin da vedere da vicino, che adesso stacchiamo dalla corrente, lo riporterà in postazione e avrà bisogno di un minutino per resettarsi. 30 secondi. Devo imparare questa roba. resettare. Sono bravo, Per visto resettare. quanto entro nel dettaglio. A gamba tesa. Sì. Ora quanti colori questa... tutte le magliette della storia del Maker Faire. Sia sì? quella nera blu, quella gialla, quella nera con la mano blu, Sì, quella sì, è vero. viola e rosa, quella Sì. nera e gialla, adesso da oggi anche questa bordeaux. Tutti gli anni praticamente, sì. Quanti anni esiste il Maker Faire? Mini Maker Faire, prima Maker Faire adesso? Il mini... Da quando è iniziato il Vado a chiedere Mini Enrique, Maker? vado a chiedere Enrique. Saranno stati ottava edizione. 2012, Enrique, da quanti 2000. anni Perché c'è l'ottava edizione. state facendo mini maker prima e maker dopo? Per essere onesto non me lo ricordo. 2012-2013. Chiedi a qualcuno esperto. 14. Mi sembra che è l'ottava edizione. Questa è l'ottava edizione, No. deve essere Sì. 2014. Sì. Io Sì, ci sì. sono dalla settima, quindi io sono l'anziano. Veramente? Dalla No, settima? Dalla seconda. Dalla seconda, scusa, non dalla seconda. settima, dalla Ah, seconda. Vabbè, volevo dire. povero. Io ci sono Devi dalla seconda È edizione, anziano. sono l'anziano del Quindi gruppo. 2 qua in Piazza Unità, Sì. quante invece all'ICTP? E Sei sei su all'ICTP. Tutte sì. le altre là. Sì, Ok. sì, sei. Sì, una più bella dell'altra. Ecco. Vero. Sì. Confermiamo. Allora, chi sta giungendo ora con i bimbi e anche i ragazzi, andate, ditegli di chiedere di tutto ai maker e di toccare tutto quello che si può toccare. Senza Mi raccomando. chiedere. Senza chiedere che al No, insomma, computer- un minimo. andate là un del minimo. computer di Antonio e premete i tasti a caso, che lui è contento di solito. Buongiorno Enrico e Enrico, buongiorno che adesso Carlo. Buongiorno. Buongiorno Buongiorno. carissimi, buongiorno. Noi vorremmo, come si faceva ieri, fare quella chiacchierata con i nostri due amici ospiti stranieri. Beh, Per cui io fare volevo subito. invitare Alexander e Roberto. Join us, please. E noi lasciamo il posto. Quindi vi lasciamo lo no, spazio no, per sì, non sì, dirvi. sì, Stiamo sì. qui attorno. Stiamo qui Sì, attorno. qui ci sarà Enrique E che lui. prenderà il Lui. mio posto oggi con la chiacchierata con i nostri ospiti. Prego, accomodatevi. Hello? Ok, bene. C'hai un altro microfono? Ok, welcome. No, it's okay, it's okay. You're welcome. Okay, can you introduce yourself? Alexander? Who are you, where you come from, and Okay. I will try to translate too. Yeah. Okay.
So my name is Alexander, and I'm from France. I'm part of Maker Movement since 2013 when I discovered Fab Lab. Alexander viene dalla Francia e sei dietro al movimento Maker da quanti anni? 2013. Ok, almost 7 anni. Okay. So your first time in Trieste, no? Yes, it's my first time in Trieste. How do you like the Maker Fair? It's an amazing city. It's really beautiful. And, è la sua prima volta qua con noi e sta seguendo tutti i makers, le piace molto. A te? Yeah, I'm Roberto from Fab Lab in Zagreb, Croatia, and I'm not first time here, but first time in this public space. We joined Maker Fair in Scientific Center, where your Fab Lab is situated. But this is also amazing. Last year, unfortunately, we are not able to attend, but this year we are. Back again. Sì. Ok, lui viene dalla Croazia, è stato con noi dalla prima Maker Fair nel centro di fisica, penso. No? 2019 we organize e loro organizzano la Maker Fair in Zagabria, è il second year, right? This last year was problem. Hybrid, hybrid one, and this year it will be on October 2nd and 3rd. I hope also in public space in center of Zagreb. Ok, lui ci sta invitando ad andare a Zagabria il 2 e 3 di ottobre alla loro Maker Fair, che è molto bella, con tante maker. How many makers? It will be also kind of limited because of the COVID, and but we will have around 10 tents, around 30-40 makers, so we will see. Ok. 30-40 espositori, sarà un po' più piccola dovuto all'emergenza sanitaria. Ecco. So, let's talk about the maker movements. Okay? Parliamo un poco dei makers. What the makers are doing in France, for example. Cosa succede in Francia con i makers? I don't know. I don't think that there is only one movement in maker movement. There is plenty, and I think there is different way. But now what I can observe is that it's more connected with low tech. With low tech. Ok. So i makers in Francia stanno dedicandosi molto alla tecnologia digitale. And you are behind this movement. I mean, do you teach? Do you have your own Fab Lab, or? No, me. For some years, I'm more like traveling makers. I'm following invitation from people that I meet around. Okay. And I just travel and observe what is happening. Ok, lui studia piuttosto il movimento maker in Francia e nel mondo. Quindi ci stai studiando noi. You're studying us. No? At the moment, okay. Yes. Okay. What do you do with these studies? E cosa fai con questi studi? I would love to have my own space and develop my own idea. So I'm taking some. I observe what for me can be the maker movement, and I'm for now trying to organize a new kind of space, maybe. Like hybrid space between low-tech art and making. Ok, cioè lui sta studiando i maker perché è interessato anche nell'arte e la tecnologia, a mettere queste cose assieme. Bello. And what about in Croatia? How the movement is going? Yeah, it's definitely struggling in these last 2 years, but also what we are also talking about is very responsive to the situation with the COVID. Okay. Makers movement was react very fast, even faster probably than government, building some mask shields and reacting and helping on smaller scale, but much more quicker than maybe what is organized after that. But I have to agree with Alexander.
we also trying to promote some fusion of traditional skills. So maybe we call it low tech stuff with the digital, and especially related to circular economy, something and so on. Ok, quel che succede con i loro maker, con il loro Fab Lab, hanno lavorato tantissimo sull'emergenza sanitaria, creando delle applicazioni per proteggere la gente, e adesso stanno tentando di risalire, mettendo assieme la tecnologia e l'arte, se ho capito giusto, if I understood, no? Ok. But what we are trying, despite of this hard time for all, for economy and citizen and so on, try to keep momentum and try to keep, especially after 2019 and Maker Faire in Zagreb, in Technical Museum, try to keep this movement alive. And that's the reason why we are also non è soltanto arte o tecnologia, è anche economia circolare, e questo ha un impatto nella società, e i makers o i creativi, l'inventore hanno un ruolo molto importante, e questo succede also in Italy, anche qua da noi. Sì, quindi. It was in all world probably, but and what Alexander also mentioned is, I'm architect by profession, so for me it's also interesting, and what we are trying to promote is this fusion with the art. So science and art fusion is very interesting field of working, especially for the makers, because it's not, strictly defined, but it's more exploration or some journey between science and art. Ok, è più o meno quello che facciamo qua, no? Esplorare i diversi campi e dopo tentare di implementare in un'applicazione o in una specie di campo educativo per le nuove generazioni, no? Usando l'arte, l'economia, la tecnologia, eccetera, eccetera. E va bene. How are you ready for your Maker Faire? Everything is okay? We know on October 1st when new set of regulation, it's every 2 weeks there is a new set of regulation, so we just hope it will be okay. Loro non sanno come andrà la Maker Faire ad ottobre, perché le regolazioni cambiano ogni settimana, ogni giorno riguardo all'emergenza sanitaria. Quindi ci auguriamo il meglio. We hope the best. But I believe the strongest thing around makers and makers mindset is this, let's say, skill to be adapted to the new challenges, and that's what is important. So I just take this as a kind of challenge. So if something happens, we will adapt to this situation. Ok, la sfida è aperta e lui pensa che i maker si adatteranno alla nuova contingenza. Ecco. So, do you want to add something? Or? I don't know. I'm thinking also that makers, what can be the role for tomorrow, it's maybe to think about a permaculture of technology, to study how we can make the technology permanent and interesting to last, instead of creating again and again new stuff. Quindi dobbiamo essere ingegnosi anche per mantenere questa fiamma della creatività viva. Okay, in qualche maniera, e quello dipende dai maker stessi, no? Depends on the makers how to keep these things going, right? Okay. So we need to discover it all together. Dobbiamo scoprirlo tutti assieme, facendo del bene, making the good, no? Yeah. That's everybody. Of course, we are not happy with last 1.5 years or 2 years, but I believe there also this recognition or the understanding of what makers are doing is this time is also help makers to be more recognized, Even at least more. in Croatia, Okay. because of this help to the COVID situation. So, lui vede la
cioè vede questa pandemia come un'opportunità per essere ancora più creativi attraverso i makers. E questo è molto vero, sì. I think so. So, do you want to have some final words or add something No, else? I would like to thank you for great organization. Again, you are inspiring us in Maker Faire in Zagreb. We actually start Maker Faire in Zagreb with the help or with support from Maker Faire Trieste and Maker Faire Vienna. And thank you very much for great organization, and I hope to see you also next year. And also hope to see more makers from Italy at Maker Faire in Zagreb, maybe next year, because this year is special, complicated. Special and complicated, yeah. Quindi lui ci invita tutti ad andare a Zagabria, sperando che le cose migliori ancora il prossimo anno e sia ancora meglio per tutti. D'accordo, grazie tante, thank you very much and see you around, ok? Grazie. Yeah. Grazie Enrique, grazie agli ospiti. Allora, noi abbiamo anche ricevuto degli ordini. Perfetto. Ma quindi questo dovremo telefono anche... qui sotto di chi è? Flavio, ovviamente. Sarà mio? Penso il tuo. Sarà mio? Sì, Chi può cantare. lasciare i telefoni lì? Se No, è per terra... Sì, lo riconosco. Cioè dovremmo anche cantare, fare delle cose. Tu avrai anche un compito che perdurerà nella giornata, quindi sarà quello di creare l'inno, e dovremo anche pensare a delle parole adatte da inserire nell'inno per il Maker Faire di quest'anno. Ma Sì, quindi però- tipo inno espresso? Una cosa del In genere? espresso, durante la giornata aggiungerò delle frasi, farò un giro per gli stand e a seconda di quello che trovo aggiungeremo delle frasi in questo inno. Complicata stavolta però. Ma sì, faremo 4 diversi. Tastiera c'è, se c'è. Oppure sono un'idea, sì. Sì, sì. È passato lesto Dark Dario, ciao. Quindi quanti maker ci sono oggi qua? Tantissimi. Dobbiamo intervistarli tutti in qualche modo. No. Contemporaneamente. Se no devo prenderli a domicilio. Dovremmo Ma prenderne. è andato però Marco, abbiamo- Sì, sì. Marco è andato in uno stand lì sotto la prefettura, sempre da sta quella andando. zona lì che avevamo un po' trascurato ieri, perché c'era uno stand in particolare dove parlavano solo inglese. Allora ho spedito Marco. Ok, Vati, tipo. Sì, Vati, esatto. Eccolo. Però da solo. Sta giungendo. Sì, sì. Ok, adesso sì. Sì, sì, da là qualcosa si sente, sì. Quindi, hai recuperato qualche maker, Marco? Marco Maker? Maker Marco? Giallo. Eccolo. Ho trovato 2 maker per dopo. Per dopo? Quando serve? Sì. Sì, Perché tra adesso l'altro sono più molto tardi, molto indaffarati. ma più tardi faremo anche quel percorso nel quale tu parlerai della chitarra, come Delle inizia, invenzioni sulla le chitarra. invenzioni Sì. sulla chitarra, Si che può non è fare. poco. Si può fare, dice. Io non so niente, cos'è? Tu non sai niente, però dall'inizio l'evoluzione della chitarra elettrica? Sì, perché ci sono la cosa interessante su questo particolare ambito è che la tecnologia va avanti, ma anche si ferma. Per cui nel 2021 si fanno ricerche su tecnologie di 70 anni fa per renderle affidabili, ma per non staccarsi mai dal passato. Per mantenere i suoni del passato. Per mantenere i suoni del passato, sì, assolutamente. A Ma dopo proposito di sentiremo. questo, ho scoperto che in questi ultimi 2 anni, nei primi 3 mesi, dal 2020 rispetto al 2021,
gennaio, febbraio, marzo la vendita dei vinili, degli LP in vinile, è aumentata del 120%. 120? Sì. C'era stato un periodo in cui erano completamente scomparsi e adesso invece sta aumentando sempre di più la vendita dei vinili. Noi le compriamo parecchi. li abbiamo anche, presi degli noi. LP siamo tra Vinile. quelli. Perché continua ad avere un fascino quella roba grande. Ma anche la copertina. La copertina, C'era una copertina grafica enorme. grande. Perché per pensare alla copertina uno ci doveva mettere delle robe, cioè non era una roba da niente. La No, copertina era tutto... aveva uno studio, un perché, un motivo. Ma... Una maker! Wow. Grande. Io so delle cose su questo orologio di ieri. Ma andiamo là davanti che è più comodo per lo Sì, dai, streaming. così si vede. Dai, se no siamo qua da Rio. State là. Comodatevi. Ta-da! Ciao. Ciao. Allora, nome stand prima di tutto. Nome, stand del Fab Lab. Fab Lab, perfetto. Io sono Sara e lavoro al Fab Lab di Trieste, al Scifab Lab. E, questo è il motivo per cui porto questo orologio, in quanto in tanti anni di stampe 3D e quant'altro abbiamo tantissimo scarto, perché quando si stampa in 3D non sempre la prima stampa viene bene. Quindi, o viene bene ma ci sono dei scarti o supporti che poi si tolgono, e abbiamo scatoloni e scatoloni di plastica che non sappiamo cosa farne, e in questa ricerca ho pensato potrei fare i numeri intanto, poi vediamo cosa. Ho detto vabbè dai, facciamo un orologio. Ma scatole di plastica tipo di forme di tutto, abbiamo roba, gomitoli, palline, robe. hai presente quei cespugli che corrono nel deserto, ecco, roba così plastica. che rotolano, sì. Oppure sì, robe amorfe o anche... stampe, non riuscivo, questo qua non va bene, ne facciamo un altro, ok? Esatto. Sì. E, uso un tritacarne che ho trovato sempre in Fab Lab nel magazzino. Tritacarne? Sì. Poi non triti più la carne, però è diventata un'altra cosa. Sì, esatto. Noi siamo esperti nell'uso improprio di oggetti. È bella questa cosa. Esatto, e quindi faccio il trito dei vari colori, cerco più o meno di separarli, poi decido come mescolarli. Che poi sono colori bellissimi, cioè, adesso guardarlo. Le sfumature bellissime. Certi non riesco più a riprodurli, non so perché, che combinazione ho usato, ma vabbè. Domani viene un marchio importantissimo e ti dice no, io quel colore lì, e tu sei fregata perché non ce la fai più a beccarlo. No, ti impegni in quel caso, secondo me. Lo trovo. Ma è una volta che hai preso questo gomitolo di plastica informe, come lo trasformi in numero? E allora lo trasformo in briciole, diciamo, no? E lo metto semplicemente in degli stampini di silicone, quelli delle torte. Cioè praticamente fai i biscotti. Dei biscotti, delle torte, dei cupcake, quelle cose lì. Quelli in silicone. Sì. Sì. Però lì in forno, fatti in plastica. In plastica, croccanti. Quindi fai veramente i biscotti, quindi li metti metti nella forma e li metti in forno poi. Sì, anzi, se sbaglio temperatura, che la metto troppo alta, vedi proprio che fa le bolle. Sì. E sono bellissimi perché davanti sono lisci, guardati frontalmente sembrano proprio la forma del numero, come se fossero fatti di stampe, ma dietro sono stupendi, hanno tutti questi filamenti colorati. Qui c'è uno al contrario. Sì, esatto, vabbè, il 3 si capisce che è al contrario, ma non troppo, così si vede come è fatto dietro. È particolarmente tagliente, ma secondo me è molto bello. Nella mia testa immaginavo questa cosa su una parete bianca, poi quando il sole si sposta vedi tutte queste... non succede, però nella mia testa era ancora così. Ma va bene che la testa sia così. E niente, quindi ho preso un fornetto, quelli da brioche da 10 litri, e niente, li cuoci. Tanto la temperatura è quella delle stampanti 3D, è la stessa identica. Ok, quindi quanti gradi? Circa? Dai 190 in poi puoi alzare e tenere un po' meno tempo, oppure tiene un po' più tempo. Quindi non si brucia, solo si scioglie, perché Si scioglie. mi verrebbe da pensare che diventa tutto nero, hai un nebbia in casa, invece no, solo... Se aumenti la Un po' di temperatura nebbia. potrebbe succedere. Perché
Perché ne so, io quando faccio qualcosa in forno, mediamente mi viene fuori di questa Anche i colori? densità più o Ah. meno così, quindi è di un colore più brutto. Sì, anche io la pizza, so fare piastrelle che per piscina poi, perché neanche se le bagni non diventano morbide. Allora, se non sai dove metterlo, lei trova un posto. Quindi c'è in caso, tu Volevo dici giusto ho dire- problemi, non so dove metterlo a casa, roba del genere. Lei ha delle idee. Abbiamo una parete bianca bellissima, vuota, triste. Casualmente. Sarebbe proprio- bellissimo. Guarda, non l'ho portato qua perché è un po' complicato. Poi quando trito in realtà fa un po' di rumore, quindi chiudo le porte del Fab Lab, avviso tutti che sto per fare casino. Ho i tappi. E niente, poi i vasetti con i vari colori, mescolo. No, non è tossica perché il PLA Perché, che si siccome usa... lei è ancora qua, quindi insomma immaginavo che... Abbiamo dedotto che non è tossica. Addirittura Amido di mais. commestibile. Ok. Ma commestibile sì, poi il gusto... Vabbè, magari con un po' di marmellata. Boh, insomma. Meglio. Poi, cioè, Vai. quindi puoi passare anche le ore a leccare l'orologio, insomma, quindi Non sai cosa è una fare, cosa in cosa più che con un orologio a Metti che ti annoia cuculo un puoi giorno. fare. Facciamo che nel momento che lo consegno, dopo io non so più della persona, io non c'entro Beh, più. comunque ha esordito con l'uso improprio degli oggetti, per cui Quindi sì. Io mi fermavo al tritacarne, così dopo ognuno per carità. Bellissimo, bellissimo, brava, Proprio complimenti, bello, sai. veramente una bella idea. Poi per carità, se qualcuno ha delle idee migliori su come impiegare queste tonnellate di plastica, è il benvenuto, perché veramente ce n'è tanta. A noi dispiace buttarla perché i colori sono molto belli e speriamo sempre in qualche progetto che possa aiutare questo problema. Vabbè, allora c'è un posto che ha una sua inutilità, che è il mare, buttiamo la plastica là. Sì. Quindi, Mi pare una roba giusta. è Un proprio- ottimo Sì. messaggio. super. Moralmente Basta giusta. spiagge bianche, basta spiagge Basta bianche spiagge caraibiche. bianche, possiamo avere le bianche, spiagge colorate, così c'è. Mamma mia. No, ma non sono Disastro. riciclati. Una volta che il filamento si è formato in un altro modo, non è possibile riutilizzarla per un'altra stampa 3D? È complicato? No, allora ci sono dei progetti dove si può ricreare il filamento dagli scarti. Abbiamo provato anni fa, ma è molto complicato in quanto per creare un filamento che abbia un diametro costante sono necessarie temperatura e umidità costanti. Quindi da noi basta che uno entri in laboratorio ed è già cambiato tutto. Quindi fai più lavoro a creare questa roba. Sì, magari un impianto industriale ha più probabilità di riuscire. Ecco, non è impossibile, per carità. Abbiamo fatto con i tappi delle bottiglie, abbiamo i filamenti rosa e quello blu, che poi anche là abbiamo scoperto che quello blu si stampa bene, quello rosa no, probabilmente il pigmento cambia Perché qualche è proprietà. più gasato. Sì. Come i collanti color carne sono più elastici, quelli neri sono più duri. Guarda, è un problema che ho riscontrato, cioè tutte le volte che vado a fare rapine per casa, la prima cosa della quale mi rendo conto è proprio questo discorso, e infatti da quella volta uso quelle color carne, perché È un problema comunque. perché bisogna, Serio? bisogna superare. Però quelli neri sono più contenitivi per chi ha bisogno. ovviamente. Grazie. Va, se vuoi che ti diciamo altre cose. Altri trick? Allora, io ho un desiderio. Quando ti esce dal laboratorio una roba tutta colorata, strana, che non sai che fartene, Sì. chiamaci, la mettiamo Sì. in casa nostra, perché Sì, mi piacerebbe. mi scappa una cosa e dopo lei viene a prendere colorata. Mi I piacerebbe tappi ce li ho tantissimo. comunque, Che quindi possiamo- bello, è bellissimo. Mette allegria proprio, è proprio bello, bello. Grazie. Complimenti. Grazie. Stand, quindi Fab Lab là davanti, precisamente. Fab Lab, proprio quello di Trieste. Sì. Perfetto, però Andremo Vado a a chiamare un altro maker? Vado a Yes, prenderli? vuoi che vengo con te? Dai, andare a sì, finire quel- rimane Bisogna sempre il portargli fatto del che peso? ci hanno ordinato di cantare qualche cosa, ma noi non lo stiamo facendo. Ma No. prima o poi so che Cerneca oggi si sente un pochettino in ferie. No, sta così bene. Guarda, Lo so, ti vedo. questa modalità intervista. Allora, beh, però io direi finché il tempo tiene di Sì. fare più interviste possibili, Certo. no? Così.
poi se diluvia, insomma, ma non succederà. Ma no, guarda, se No, sembra. va e viene, Ci sono Sembra. momenti in cui c'è un po' di pioggia, poi Ma sparisce. sembra, in realtà no. Allora, se basta, se diluvia vuol dire che qualcuno ha lavato la macchina stamattina. Questa non è una teoria, è una cosa su base scientifica sicuro, che ha detto ma ne Carlo succede ieri. sempre. Quindi Carlo. se qualcuno ha lavato la macchina stamattina, sicuramente oggi pomeriggio piove. In caso. Perché c'è una connessione interdimensionale. Esatto. Che praticamente qualcuno nel futuro sa che hai lavato la macchina quel giorno e fa in modo che vengano gli strangolini. Sì, Che in italiano è? Strangolini. È una formula Perfetto. matematica. Sì, sì. Dove sono andati a cercare gli altri maker? Ma io credo tra i maker. In piazza In Oberdan. No, nel senso, quale lato? Perché Non lo diceva- sappiamo, io dicevo, non lo che so. di là, forse ieri ne avete Allora, ne hanno no, chiamati di meno. no, è diviso. Allora, da una parte ci sono quelli bravi e dall'altra quelli scarsi. Ma noi, No. noi non diremo da quale parte ci sono i bravi e da quale parte i scarsi. sei Dovete scoprire. cattivissimo. Noi abbiamo proprio qua una mappa con scritto di là non andate, no? Di là. Ma quel robot là in mezzo che gira, Quel robot lì in mezzo che gira. E Canta, mi Canta. pare Canta. sia un. C'aveva. Robot lì in mezzo, cos'è? Martino DJ. È Martino DJ. Martino Prima DJ. cantava una cosa in romano. In Cantava romano? una Sì, bella sì. canzone a romano. Ce ne sono. E ieri c'era anche una signorina anche abbastanza cioè, bella da vedere, una bella signorina con un grembiulino di un certo livello, sempre robottina, sì. Ah, ok. che girava per la piazza. Quindi lui è Martino. E Martino canta, no? Insomma, il DJ Martino magari. canta fra Martino probabilmente. Credo. Martino. Martino con 2 R, veramente? Ah, Martino. Allora, sento Pensa che ieri, grazie ai divulgatori scientifici, abbiamo scoperto che siamo riusciti a fare spazzatura anche nello spazio. Cioè adesso ci sono pacchi di satelliti che vanno su continuamente e quindi c'è il rischio che un giorno probabilmente ci sarà il problema della spazzatura nello spazio. Ma no, dai. Sì, la spaziatura probabilmente. Spaziatura più che altro. Quindi siamo lì, siamo a pochissimo dal rischio spazzatura spaziale. Che con conseguenze che vengono Che giù. l'Italspurghi dovrà organizzarsi. No, nel senso che possono crollare, cioè possono collidere, cascare giù, roba del genere. Ci sono delle possibilità, quindi che piano piano arrivino delle viti, delle Noi cose. stiamo arrivando, eh? Sì? Con un Vedo. oggetto molto carino. Eccola, ovviamente canticchiando. Avete visto Martino DJ che viene qui canticchiando anche lui? Martino con 2 R. Martino. Prego, accomodati. Sono strumenti, ciao, benvenuto, ti do il Della microfono. Microfono disinfettato, fresco fresco per te. Questo è Martino, che canta. Non solo canta, suona anche. Basta Max, non te lavori più adesso. No, basta, è il mio nuovo progetto. Allora, Averlo a ciao, casa. chi sei? Da dove vieni? Allora, aspetta che è caduto questo bellissimo oggetto. E questo? Questa la inseriamo qua. Quindi dicevamo, aspetta, devo trovare il buchino. Eccolo qui. Ti voglio Va rimesso in equilibrio. Eccolo qua. Chi sei? Da dove vieni? Allora, io mi chiamo Andrea, sono un insegnante e vengo da Padova. No, il microfono non- Andrea, sei un insegnante, vieni da Da Padova. Padova, sì. E niente, sono qui con questa scultura in equilibrio. E praticamente il nostro laboratorio vuole insegnare ai ragazzi più piccoli il concetto di equilibrio. Tramite qualsiasi tipo di concetto, in questo caso qua, se devi fare qualsiasi cosa fai, devi trovare il punto in cui Esattamente, c'è si basa sul principio classico della leva a bilancia e quindi
sagomando sostanzialmente questo filo di rame, ovviamente a loro piacimento, devono sostanzialmente metterlo in un primo stato di equilibrio e poi aggiungere complessità. L'aggiunta di complessità fa chiaramente cadere varie volte la struttura e di conseguenza di volta in volta si chiedono qual è la nuova condizione di equilibrio. Perché poi è una metafora della vita interessante. Esatto. Quindi c'è un nuovo elemento da una parte che sbilancia, devo metterlo dall'altra devo parte. Spostare tutto. Piccole variazioni fa cadere tutto e quindi ricomincio da capo. E quindi continuo a sperimentare come nella vita, esattamente. E nella vita, a proposito dei pesi, delle piccole variazioni, sono le cosiddette interferenze, no? Che vanno a spostare. Esatto. Noi come insegnanti, ho una collega qui che lavora con me, Alice Tofano, crediamo molto nell'apprendere per errore. Se non sbagli, difficilmente apprendi in maniera corretta. Sono d'accordissimo. E molte volte nel nostro modo di lavorare induciamo all'errore. Induciamo all'errore. Certo. Stai vicino al microfono perché scusate, ci perdiamo delle robe abituato- preziosissime. Anche contro non c'è nessun problema. Non c'è nessun problema. Sì, induciamo all'errore perché io credo che se sbagli rifletti, se non sbagli Certo che è non una roba rifletti. un po' più difficile da applicare sul deltaplano, però in questo ambito qua Perché se sbagli, funzionare. sbagli una volta. Io vado a avvicinarlo alla telecamera per farlo vedere anche da questo casa. Non serve, si vede da casa, Sì. l'ho chiesto adesso a... E fino a che, Va bene così, vero? Va bene così. Va fino bene a così. che grado di complessità siete arrivati? Allora, diciamo che non c'è limite. Già questa è una strutturina che ha la sua bella complessità. Per metterla in equilibrio con quella forma lì non è stato semplice. Infatti non riesco a staccare tanto lo sguardo perché mi sembra una cosa impossibile. Eppure invece... Cioè vedo che è possibile, ma sembra il cervello dice no. Com'è no. possibile? È vero, è un po' la magia che ci sta dietro, in realtà è fisica, Sì. non è magia. No, senz'altro, è affascinantissima sta cosa. Quindi si va a tentativi, si aggiungono cose, Per si prove, spostano altre. esattamente, per prove, è un apprendimento per prove ed errori. Allora, questo pezzo Prova, che è qua, esatto, se prova. io lo metto da qualche parte, Vediamo vado cosa a succede. spaccare l'equilibrio? Vado? Sei contento? Lì cade. No. Troppo leggero. Indifferente. Ma dai. Indifferente. Vediamo qua. Beh, E qua adesso- farà più leva. Dai! Un po' si è spostato. Un po' si è spostato. Sì. Però... Ma puoi fare di più, puoi modificare la forma. Veramente? Modificare la forma del rame. Davvero? Aspetta. Sappi solo che sono stati 4 anni a farlo. Ma quindi- senza paura. Dopo devi rimettere bravo. a posto. Sì, però adesso ormai è rotto. Ormai è finita la magia. È stata brava, vedi? Un altro equilibrio, equilibrio. però insomma, Ha cambiato forma? ha cambiato forma. E come? Dai. Però dopo pochissimo ha ritrovato un suo equilibrio, adesso si sta ancora muovendo, si fermerà Però e avrà adesso ritrovato seduto questo equilibrio. cade. Esattamente. La scultura ovviamente che cosa può chiedere? Di ribilanciare la forma dall'altra parte usando elementi. Chiede di ribilanciare dall'altra parte. Certo, te lo chiede proprio. Forte. E come un elemento molto leggero per un discorso di bracci e di leve può avere un effetto anche determinante. Ci sono piume che possono controbilanciare Sì, e quindi la struttura. cerchi di tradurre quello che ti sta dicendo la forma e quello che succede lì, cioè Esatto. tu lo guardi e capisci. Una cosa bella dei bambini che stavano lavorando lì è che proprio a un certo punto, lavorando, cominciano a prendere in mano gli oggetti e a valutarla in peso, proprio con le mani. Quindi da voi si viene proprio per toccare nel vostro stand, Sì, no? sì. Io do il filo di ferro e bello. dico poche cose, vi faccio vedere chiaramente, c'è qualche esempio. Questo è il filo di ferro, al massimo gli faccio l'anello centrale perché loro fanno un pochino fatica e mettila in equilibrio. Basta. Ma bellissima questa cosa. Penso che ci perderei tutto. Quanto tempo si riesce a perdere su una cosa del genere? Sì, Infinito. anche ore. Ma veramente, sì. Anche ore. E anche la questione Perché è interessante, anche- mi ha molto interessato lo stand quando sono passato perché c'erano tanti bambini buoni Sì. che stavano calmi e cercavano Sì. l'equilibrio, per cui dovrebbe essere materia d'obbligo almeno, potrebbe essere almeno un'idea. fino alla terza media. Allora adesso vi dico che cosa sta succedendo. Si sta girando il cerchietto centrale. Sì. Ed è un disastro, non mi ricordo più com'era prima, non riesco più a metterlo, aiuto! Ma chiude le 8 No, la aiuto! sera. No,
riesco più. Ah, no. Fine. Si è girata. Però tu sai che adesso probabilmente Disastro. finisce il mondo, perché e adesso, non deve girare e il adesso cerchietto centrale, è una regola proprio no, dell'universo. non si deve girare il cerchietto centrale nell'universo. Boh. Vai, vai. Ma non aver paura. No, vabbè, però ti sei presa una responsabilità molto Guarda grande. che al massimo cade. Quindi... Sappi che ci sono dei bambini di 3 anni che ce la fanno, quindi non sentirti in pressione, eh. Oh, Sì. Beh, brava. dai. Brava. Bello, ha una nuova forma e un nuovo equilibrio. Quindi qualsiasi cosa accada, alla fine si può riuscire a trovare un nuovo equilibrio, qualsiasi cosa accada. Esattamente. Qualsiasi cosa accada anche. Qualsiasi cosa accada, Giusto. anche. Accada e cada. La parola magica è stata quella di Max, che mi ha detto: ricordati che ci sono bambini di 3 anni che riusciranno a farlo. E poi sull'orgoglio. Sì. Esatto. Ecco, l'orgoglio. e quindi qualsiasi cosa accada si ritrova equilibrio, bisogna trovare lo stimolo per portare la cosa di nuovo in equilibrio. Quindi, ritornando all'ospite, Sì. voi fate dei laboratori per bambini? Sì, noi laboratori per i bambini, scuole elementari e scuole medie prevalentemente. Scuole elementari e scuole medie. Scuole medie. Sì, sì. Anche alle scuole medie proponiamo questo lavoro anche ai ragazzi di terza che sono un po' più grandicelli, lì si va un po' oltre, allora si studia un pochino la legge fisica che ci sta dietro, quindi si introducono anche le equazioni, i rapporti di proporzionalità e quindi si va un attimino oltre. Con i bambini un po' più piccoli hanno interesse insomma che arrivino ludicamente al concetto, insomma, l'idea che ci sta Avete dietro. oggetti tutti così di queste dimensioni o utilizzate anche per lavori di gruppo più grandi? La torre di Pisa. No, più o meno sono questa dimensione. La torre di Pisa. Non è importante. Non è importante tanto la dimensione. Potrebbe essere però anche un'idea lavorare su cose più grandi in gruppo. Diciamo che per il momento abbiamo sempre dato ad ognuno il proprio compito. È bello questo, perché ognuno a modo suo fa la sua creazione. Poi a scuola adesso con i laboratori di gruppo si fa fatica a farli per via del Covid, e quindi è un po' una limitazione, ma insomma al momento abbiamo risolto così. E quindi voi siete nella sezione dei workshop? Esattamente. M20. Quindi se i bambini che sono in giro, ragazzini che sono qui davanti, eccetera, sappiate che allo stand M20 si possono fare dei giochi di equilibrio, creativi di equilibrio. Esattamente, sculture in equilibrio. Sculture in equilibrio. Esattamente. Ricordaci da dove arrivi? Padova. Da Padova. Da Padova. Benissimo. Grazie mille. Grazie mille. Grazie. Farò finta di portare un bambino dopo, ma faccio mi sta roba dopo. Io mi sono divertito tantissimo. Sono finta di niente, ma in realtà sono attratto da dopo passo di là e metti in equilibrio così una pizza, qualcosa troviamo. Grazie ancora. Grazie, ciao. Eccoci qua, prontissimo con questo proprio super gioco. preparati tutto. Già arrivato. Accomodati. Eh. Allora, adesso ti arriva il microfono, come vuoi tu? Sì. Allora adesso ti diamo il microfono così, perché siamo Batterie nuove tutte per te. Siamo in diretta da Andiamo Facebook anche in anche. streaming, no? Quindi col microfono è più facile. Là, quelle 2 telecamere là sono lo streaming. Perfetto, va bene, quindi non posso fare certe cose perché la telecamera è troppo lontana. Ad ogni modo, io sto all'M26. Ma vedono, hanno detto che c'è un buon zoom. Super Buon zoom, perfetto. M26, Pierfrancesco Panunzi, Magic Maker. Cosa faccio? Sono un prestigiatore che si è accorto che con una tecnologia semplice e molto easy, vabbè, è semplice, easy, è la stessa cosa, tramite Arduino, programmazione Android con App Inventor, che è un sistema a blocchi, anche la stampa 3D che ho scoperto quasi a 50 anni, appunto, ho iniziato ad accomunare questa passione per la prestigiazione con la tecnologia e sopra i 40 anni ho inventato cose, illusioni invidiate da tutto il mondo dei maghi che spendono soldi per farsi costruire cose pazzesche che in realtà si possono fare a poco con Arduino, App Inventor, stampa 3D e così via. E te le fai da te?
me le faccio da me, tutti i prototipi, tutti, diciamo, vecchi principi e nuovi principi nel mondo della magia, ma noti nel mondo della scienza, che metto insieme creando illusioni. Perché da quello che ho capito i veri maghi sono quelli che inventano i trucchi, vero? Che inventano nuove magie di solito. Le migliori magie sono quelle che vengono migliorate da invenzioni già fatte nel corso dei secoli. Ovvero, la magia, se deve essere perfetta, è semplicemente un miglioramento di ciò che c'è stato nel corso del tempo. Io faccio un po' il contrario, infatti sbaglio parecchio, nel senso invento cose nuove, tutti i prototipi, magari faccio piccoli errori, però c'è appunto questa parte di invidia da parte dei maghi perché vedono cose nuove e poi è facile dire io saprei farlo meglio, va bene, l'ho inventato io però. Certo. Allora, ci fai vedere che cosa ci hai portato? Ma guarda, siccome siamo... Sì. È importante che ti ascoltino bene. Se puoi mettere il microfono un pochettino più... Così, più guarda. così. Come lui. Così. Bravissimo. Perfetto. Non sono un esperto di mettere il microfono. No, perché così si sente meglio, no? Va bene. Io sono curiosissima, sto vedendo delle monetine che per miracolo sono... Sì, no, questo vabbè, è una preparazione, un attimo proprio dove staccare il... Vuoi che ti tenga il microfono, guarda così. Grazie. No, purtroppo parto dal trucco qua, avete visto già cosa si nascondeva là dentro. Niente, questo è un gioco che faccio ai bambini. Che figo. Mostro ai bambini delle monete come se fossero incollate su una stecchetta. Mostro ai bambini una penna facendo vedere come la penna in realtà sia una bacchetta magica, per il semplice fatto che soltanto andando a scuola e usando la penna, scrivere, poi leggere e studiare, da lì si parte verso l'universo che è la vita e anche la magia, perché la vita è magia. Quindi facendo finta che questa bacchetta, che questa penna sia una bacchetta magica, io queste monete prima le faccio ballare un pochettino e alla fine le faccio cadere. A questo punto scatta la spiegazione, molto semplice. La forza di gravità fa cadere ogni oggetto verso il basso. La moneta, se la lascio cadere, va verso il basso. La forza di gravità non fa cadere gli oggetti lateralmente o verso l'alto. Quindi, mentre in questo caso la moneta viene fermata da un vincolo che è il pavimento, in quest'altro caso la moneta viene fermata semplicemente da un'asticella che evita la caduta verso il basso. Sì. La moneta, quando cade, vorrebbe cadere anche lateralmente, ma questa caduta laterale, che è sempre una componente della forza gravità dovuta alla perdita di equilibrio, è molto debole rispetto alla forza principale, che è quella gravitazionale, che va verso il basso. Quindi, mettendo un semplice magnete qua dentro e mettendo le monete abbastanza lontane per non essere attratte dal magnete, e quindi le monete appunto vorrebbero cadere e vengono fermate dall'asticella, si crea una situazione dove il magnete comunque riesce a sopperire e a eliminare quelle piccole forze laterali che tendono a far perdere l'equilibrio alle monete. Per questo le monete sono troppo lontane per essere attratte e vorrebbero cadere ma fermate dall'asticella, ma invece queste forze laterali vengono eliminate sempre dal magnete perché sono più deboli e si crea questa illusione. Questa è tutta plastica dove è nascosto un magnete, la bacchetta magica è plastica con dentro un altro piccolo magnete che destabilizza tutto quanto. Ma è bellissimo! Dai. Questo è solo uno degli esempi che potete vedere al mio stand, è uno dei più semplici perché l'ho potuto portare qua, poi ho cose un po' più complesse che era impossibile portare qua sul palco. Qua. Poi... Avevi ancora qualcosa Sì. da proporre? Sì, Ma quei due sì. dadi? Sì, i dadi, qua dal pubblico che è lontano, quindi magari non potrà vedere più di tanto sulla telecamera.
potrà apprezzare ciò che creo da anni, partendo sempre sopra i 40 anni, ovvero delle applicazioni per telefono, applicazioni magiche, gratuite, senza pubblicità, che si possono trovare. Come faccio a sovracamera? Cosa ti serve? Inquadrare lo schermo. Inquadrare lo schermo. Beh, intanto possiamo dare... no, questo credo non si può fare. No, non si può fare. Niente, allora... No, però puoi raccontarlo, dire che cosa fanno, come si chiamano. È importante vedere, vero? Io mi chiamo Pierfrancesco Panunzi, basta cercarmi sul Google Play di Android, di Google, mettendo nome e cognome usciranno tante applicazioni magiche e gratuite che comunque vanno studiate, perché la magia richiede studio. Scaricandola e perderci 5 minuti e non capire come funziona è troppo semplice, magari perderci qualche ora e potrete fare dei veri miracoli, ovvero far pensare una carta a uno spettatore e magicamente con lo scriocchio di un dito farla comparire sul telefono, far lanciare un dado e lo stesso numero compare sul telefono, e altre cose ancora. Davvero? Come hai detto che si chiamano le app? Con la tecnologia si può fare tutto, basta cercare il nome e cognome mio, Pierfrancesco Panunzi, e troverete, appunto perché non mi faccio pubblicità e non pago la pubblicità, se vi dico i nomi di alcune app tipo Magic Paint o Impossible Card Prediction, mentre 10 anni fa si trovavano subito su Google, ora è impossibile trovarla perché vengono scavalcate con tantissime app che pagano pubblicità e magari hanno nomi completamente differenti. Certo. E quindi l'unico modo per trovare queste applicazioni è cercare nome e cognome. Su Android, quello Google Play, no? Google Play. Per Android. Allora, vengono, dove è il tuo stand? Dove vengono a trovarti per vedere le altre magie e le altre cose? M26. Stand M26. Perfetto. Grazie mille. Prego. Grazie. Grazie mille. Quindi, allora, 2 parole per la canzone tua, ci sono già. Beh, magia, qualcosa bello, con la magia, grazie. Equilibrio. Sì, magia e equilibrio mi piace. Va bene? Sì. 2 prime Arduino. parole. Non è tuo questo pezzo, ok? Anche qua giochi di equilibrio, perché anche qua è un equilibrio di forze. Sì, in qualche modo sì. Questo è un pezzo che No, se qualcuno viene a richiederlo. Una saiba. È un Una pezzo- saiba, sì. ce Ma l'avevo se io Triestin saiba? e nella Milza ce l'avevo prima. Una rondella. Triestin saiba. Rondella mi dicono. Una rondella non fa primavera. Ma come non parlare di Umberto Saiba che... Ranella. Vabbè, allora, Ranella. Umberto Saiba? sì. Ancora 50 maker che avevamo finito. Hai preso qualche appuntamento? No. Andiamo alla dentista, ricerca. Andiamo a cercare preso. qualcuno. Via. Facciamo ginnastica. Tra poco nuovi maker qui, sempre vi ricordo di portare i vostri bimbi a vedere tutto quanto, a chiedere di tutto, a parlare con i maker, quindi più siete curiosi meglio è. Rispetto ai negozi in cui non si può toccare niente, è scritto non toccate niente, non fate entrare i Qua bambini. si deve Tocca quasi toccare. tutto, qui tocca Qua- quasi tutto. Qua potete fare quello che volete. Ci sono, mi pare di aver capito ieri, un drone, mi pare, che va, è drone, quello che va sotto acqua fino a 1200 metri. Se ne aveva parlato Carlo, ti mi ricordi? ricordo, sì. Sì. 1200 metri, quindi ha resistenza alla pressione assurda, tipo. Sì. Quello là. Vedo anche i Lego là, perché no? Ci sono i Devo Lego, andare a vederli tutti. sì, dobbiamo andare assolutamente a trovarli perché c'è stata una richiesta proprio da parte loro ieri che dobbiamo andare noi a trovarli Trovati. da loro. C'è Trovati? anche il leghino di Walter. Il leghista, pensavo. È stato leghino di Walter. Ma se facile. dici leghista o che produci Lego? No, non credo. No, un Lego Lega centrico. Legocentrico. Legocentrico, credo. Bello. Stanno arrivando in 2. C'è l'egocentrico e poi se lo fa per se stesso è l'egoico. Se fa- Legoico, Beh, Carlo. però sa. O l'egoista.
L'egoico Adesso... è un'era geologica comunque. Cos'è? L'egoico è un'era geologica. Sì. Eccoci. Vi accomodiamo. Sono Mi due. sposto e lascio il posto. Accomodatevi, bentrovati. Benvenuta, benvenuti, Uti, benvenuti. Allora, c'è bisogno di una doppia di microfoni, credo. Sì, due, no, uno solo. No, non fingere, parli anche tu. Ah, sei la Lady Maker famosa di ieri, cioè lei ha vinto il premio ieri, attenzione, eh? Lei è la Lady Maker 2021, ragazzi, non cose così. E come mai? Perché sei la Lady Maker 2021? Cosa hai fatto? Adesso arriva il microfono. Evidentemente il mio progetto è piaciuto a qualcuno. Sono venuta qua a esporre quello che io ho studiato negli ultimi mesi assieme allo studio TAM associati, ossia abbiamo fatto una ricerca di come la stampa 3D possa essere applicata all'architettura, quindi a grande scala. La mia esperienza è stata di cercare delle forme, i limiti, un po' le potenzialità della stampa 3D ad argilla a piccola scala, ovviamente. Perché... Tu sei la costruttrice di case sì, in 3D. in IGTP. Ma c'eri tu quando eravamo venuti? Ah, e lei, capito? Eri tu che costruivi le case, che mettevi le case nel forno? Sì, ero io. Come le case nel forno? Le case nel Cosa forno, stai dicendo? perché sono dei progetti di case, c'è in 3D che Ovviamente in scala 1 a 100, quindi Sì. Piccoline. che ho messo in forno apposta. sì, mette in forno, proprio anche per far capire che potranno viverci le persone, lei mette degli animali dentro. Ah, perché Non sono è vero, fatte in che non è vero. materiale in origine? Quelle a grande scala? O Le- quelle le- piccoline che prima di stampo essere messe in forno, cioè Ah, sono fatte io di le stampo in argilla. argilla. Mettendole in forno diventano Ovviamente. più resistenti. Sì, come il vaso d'argilla che tutti ci come immaginiamo E fatto poi come col lo tornio. porti in scala in grande? Cioè nel senso, vai in un posto, come puoi costruire una cosa così grande? Perché esistono delle mega stampanti 3D. Appunto. E devi portare proprio di stampante 3D in cui butti dentro l'argilla e passa praticamente un Il principio è lo strato alla volta. stesso, solo è più grande, ovviamente è enorme, i materiali sono diversi, ogni stampante ha il suo materiale per adesso, magari un giorno ci sarà una stampante che userà tutti i materiali. È interessante un'azienda italiana che stampa con materiali ecologici perché usa la terra del luogo, l'argilla e gli scarti dalla lavorazione del riso, quindi... Ma ci siamo già arrivati, cioè esistono già delle abitazioni in 3D, cioè costruite così o non esistono ancora? Sì, ci sono, non ancora molto diffuse, bisogna risolvere ancora dei problemi tecnici, soprattutto strutturali, però ci sono i primi esperimenti. Ecco, tu sei? Sono Raul Pantaleo, sono un architetto. Deborah si è dimenticata di dire che venerdì si laurea su questo tema. Complimenti. Grazie. Vabbè, io sono il suo tutor, però. Ma questo lavoro nasce da un'esigenza molto pratica, nel senso che io mi occupo da anni ormai della progettazione per emergency, ho fatto tutti gli ospedali di emergency dal 2004 a oggi e è nato l'idea di costruire, provare a sperimentare la stampa Cioè non 3D. è che ha detto una robina, eh? Io ho No, ma ascoltando, ho tutti gli detto, ospedali per emergency dal 2004 Avvicina di più il microfono, Detto che Se così riesci un si po', sente, perché è importante. Abbiamo visitato la ditta WASP, che peraltro è un'eccellenza a livello mondiale, abbiamo realizzato in questi 2 anni di studio. E abbiamo provato a immaginare di costruire questa clinica. La tecnica è, come diceva Deborah, ancora... Ieri un signore ha fatto un ottimo esempio, siamo ancora alla bicicletta, quella con la ruota grande, in termini, cioè la tecnica c'è, non è ancora completamente industrializzata, il rapporto tra costi-benefici non giustifica ancora una stampa, però è un orizzonte interessante, cioè l'industria dell'edilizia è la più arretrata del pianeta. Però ti chiedo, è un orizzonte orizzontale, cioè veramente nel senso che si andrà più non verso l'alto delle case, ma soprattutto in questi paesi probabilmente non ha senso e serve...
qui si apre un capitolo enorme. Cioè, per esempio, parlando di tecnologia, al momento uno dei grandi limiti della stampa 3D è che non riesce ad andare in altezza, cioè per cui fai, cosa hanno fatto? 4 piani, 3 piani, insomma. Poi che si debba andare in altezza o meno si apre un altro capitolo. Oh, ma Però, 4 piani non sono mica pochi. Stampati 4 piani. 4 piani? Pensavo uno. Cioè, Io pensavo al massimo una casetta piccola. no, però siamo ancora totalmente in fase sperimentale. C'è un progetto in Sud America dove hanno stampato delle case, diciamo, con le finalità sociali, che però sono dei cubetti, insomma, siamo ancora a questo livello. Come parlavamo prima, non c'è ancora una tecnologia che ha vinto, cioè ci sono stampanti di diversa natura, si stampa on site, si stampano conci da prefabbricati da portare, i cinesi stanno stampando in orizzontale e poi alzano, per cui siamo ancora in questa fase in cui c'è tutto da sperimentare, però sicuramente è un orizzonte su cui investire e probabilmente sarà la risposta alla prefabbricazione attuale. Cioè, è certo questo, cioè nel senso che la robotica entrerà in cantiere perché sarà più veloce, puoi lavorare 24 ore su 24, certo, poi c'è il tema della manodopera, però la filiera è una filiera lunga, per cui anche perché costruire in Africa, ma perché no? Perché se li teniamo sempre fuori dallo sviluppo del pianeta, poi quando questa tecnologia si affermerà, non ci saranno i tecnici e per cui continueranno a importare. E questo peraltro è molto legato ai temi dell'ICTP, che l'ICTP ha centri di fisica nel continente africano, perché l'eccellenza porta eccellenza. E questo è un motivo solido per cui fare questa sperimentazione in Africa. Peraltro, cioè, voglio dire, ci sono fior di università che fanno ricerca di tecnologia, informatica, eccetera, eccetera. Per cui, cioè, questo è il puzzle che abbiamo provato a mettere assieme e da cui è nata questa tesi, da cui speriamo tra 2 anni, 1 anno di venire a raccontare che l'abbiamo costruito. Insomma, questo sarebbe il nostro sogno, ecco. Ma insomma è un po' un sogno che sta diventando realtà. Però ti si apre un mondo, insomma, un mondo del lavoro nuovo, ipercreativo, puoi fare ancora un sacco di roba per un sacco di anni, direi. Beh, me lo auguro, insomma. Io gliel'ho detto, Deborah, vai là, questo è il futuro e questo è certo. Però che per il momento magari il costo-beneficio magari non è ancora vantaggioso, però in un futuro che tempi ci potrebbero esserci per costruire, appunto, immagini aumenta la velocità, la precisione, eccetera, per costruire una casa adesso quanto si sta rispetto al tradizionale? Cioè, penso che è la semplicità, credo, che mentre con una casa tradizionale devi fare 1000 robe, invece con stampa 3D sì, vai su. Un volume cilindrico di raggio 4 metri e alto 3 metri impiegano 72 ore senza che la macchina mai si fermi. Cioè 72 ore metti su una casa di queste dimensioni. Sì. Senza il tetto, solo le pareti verticali. Sugli orizzontamenti siamo ancora all'anno zero, invece la bicicletta proprio non c'è. Abbiamo fatto tutto un lavoro con un grant con gli Stati Uniti, ma non se ne è venuti fuori. Siamo ancora alle volte, perché siamo ancora a quel livello là. Però insomma, questo sarebbe un territorio totalmente da pionieri. Inesplorato, su cui, perché noi abbiamo fatto questa domanda all'Autodesk Foundation, che hanno messo su un gruppetto di esperti in tutto il mondo, e noi pensavamo di avere qualche risposta. Le risposte gliele abbiamo date noi a loro, perché era zero, cioè, per cui con un po' di fantasia italiana ne veniamo fuori. E là abbiamo scoperto che quando dici WASP, che è questa ditta italiana emiliana, loro dicono cioè sono gli unici al mondo che sono riusciti a stampare con la terra, cioè gli unici al mondo, e hanno costruito degli edifici, insomma, sono a buon punto, ecco. Cioè, fanno ancora i famosi cilindro di 4 metri, però
è un settore affascinante su cui peraltro si muoveranno grandi investimenti, e chi riesce a vincere, a trovare il mix giusto, la soluzione e a far combinare costi e benefici, sicuramente si mette su un mercato straordinario. Ovviamente poi c'è tutto il tema dei materiali, perché ovviamente stampare, al momento si stampa in cemento, che si apre tutto un tema sulla sostenibilità. WASP ha fatto un lavoro intelligente sulle argille, per cui su materiali innovativi. Probabilmente bisognerà trovare il mix giusto a questa soluzione, però per trovare la soluzione. Però è un settore su cui purtroppo la cosa sorprendente è che siamo fermi nel campo della ricerca. Cioè, è una cosa incredibile. In questi 2 anni ci siamo mossi, c'è l'industria che si sta muovendo, l'ETH in Svizzera, l'Università di Zurigo è in assoluto un'avanguardia, però c'è qualcosina, si muove, ma non c'è ancora un ragionamento sistemico sul dire affrontiamo questo tema, che sarà la soluzione, non la soluzione, un pezzo delle soluzioni. Cioè, del resto ormai la tecnologia si è affermata, cioè, senza saperlo tutte le protesi dentarie sono fatte in stampa 3D, poi insomma lo sapete meglio di me, cioè, però il campo dell'edilizia è ancora un po' fermo, però noi ci siamo. È anche incredibile come una roba tecnologica avanzata come una stampa 3D utilizza l'argilla, che è un materiale che si utilizza da sempre, no? Soppianta il cemento quasi, come siamo andati oltre andando indietro, no? È incredibile. La sfida probabilmente sarà trovare dei mix design che uniscono cioè l'argilla ha tutta una serie di problematiche di viscosità, di durabilità, cioè, nel senso che l'abbiamo visto, abbiamo sperimentato in questi anni in cui abbiamo costruito l'ospedale Correnzo Piano, che è costruito in terra con un'antica tecnica, però il mix design è un mix tecnologico, cioè, perché se no ovviamente i problemi di dilavamento eccetera eccetera, però il futuro andrà in quella direzione, cioè è segnato il futuro, tecnologia avanzata, materiali sostenibili, chi primo arriva vince il premio. Meglio è loggia a questo punto. Con la casa Ti chiedo, si va verso le forme circolari o è una cosa relativa? Vai. Si va verso le forme circolari o è... Dipende se l'IKEA farà i mobili delle forme... No, però si occupano gli spazi diversamente. Allora, no, ci sono anche non forme circolari, angoli, però l'azienda italiana, la WASP, avendo un'area di stampa circolare, per ottimizzare l'area massima fa un volume circolare. Però ci sono tanti altri esempi, anche in Nord Europa, che usano angoli a 90 gradi tranquillamente, insomma. No, la cosa straordinaria, devo dire, che abbiamo sperimentato grazie a un suggerimento di Carlo, è che l'orizzonte sperimentale non sarà più quello di costruire degli edifici come abbiamo costruito sinora. La tecnologia, che sia tondo, curvo, che vada su dritto, cambia poco. Per cui si apre uno scenario completamente nuovo anche in termini di design delle cose, cioè perché comunque l'architettura è legata a una tecnologia. Se tu hai una trave di legno, hai una trave dritta, no? Ma questo stanno già lavorando, sono già alte sperimentazioni, ci sono dei ponti per esempio che mettono il materiale esclusivamente dove serve. Lui, devo dire, poi magari ne parla Deborah, ha fatto un lavoro straordinario in questi termini, perché è andata a esplorare le forme a partire dalla tecnologia, e questo è un orizzonte progettuale interessantissimo. Bene, allora adesso è arrivato un momento, ci sarà una premiazione, vero Carlo? Io ringrazio ancora Deborah e Raul per le bellissime esperienze che ci hanno fatto vivere in laboratorio con questa... Ma è solo l'inizio, promesso. No, non era un addio né un arrivederci, era un continuiamo. Carlo, diciamo anche qual è lo stand dove potete è esattamente trovare... qui davanti, M, non mi ricordo.
M34. 34 è E proprio davanti al palco. avete una stampante 3D in cui state costruendo questi oggetti in argilla. Certo, assolutamente. Bellissimi. Grazie di essere stati con noi. Allora, invece adesso facciamo una piccola ripetizione di quello che è successo ieri con la cerimonia dei premi. Ieri, per motivi tecnici, non siamo riusciti a assegnare uno dei premi della giuria. Abbiamo qui, passato un microfono, il giurato per eccellenza, che è l'ingegner Lorenzo Bandelli, del Comune di Trieste. Oggi sono in versione... Poi si unisce a noi anche l'altra giurata. È dispersa. L'ho lasciata Era 2 talmente minuti fa. felice della Esatto. fiera che è tornata a vedere di nuovo tutti. Quindi farai se tu. presente l'ingegner Barbara Codan, si presenti al stand del palco. Allora invitiamo sul palco Camilla Tuccillo come coordinatrice del progetto a questo punto Restart Party. Abbiamo Federico e Ermanno che rappresentano le due anime del Restart Party, la parte meccanica e quella elettronica, elettrica e quant'altro. Vai, tu hai le motivazioni. Con Barbara in effetti puoi testimoniare che fino a pochi minuti fa era presente. Siamo anche passati appunto allo stand che ci aveva già colpito. Ieri infatti eravate una delle menzioni che però facciamo oggi, proprio per la sensibilità che avete dimostrato nel ridare vita, diciamo, anche ad oggetti che altrimenti, oltre a purtroppo a non essere più funzionanti, potrebbero essere anche un problema a livello di smaltimento, a livello di rifiuti che magari devono seguire anche dei cicli particolari di smaltimento, mentre con il vostro intervento è possibile appunto ridare vita e far ricircolare l'economia. Dicevamo ieri, ognuno di noi c'ha un pezzo di economia circolare a casa, basta rimetterla in circolo, e per questo volevamo appunto darvi questa menzione speciale, nell'auspicio che poi si possa mettere in circolo anche l'idea appunto di recuperare e di far ripartire. Grazie mille. Grazie. Siamo onorati. Aspetta, però tienila tu. Foto. Ok. Ecco. Noi siamo onorati di questa cosa. Ieri eravamo un po' agitati perché abbiamo detto: Dio, andrà bene, non andrà bene, verranno le persone, riusciremo a riparare le cose. Però appunto sono venute davvero tantissime persone, oltre appunto quelle che volevano riparare le cose, anche a tante altre persone che semplicemente si sono interessate al nostro progetto, erano incuriosite, vedevano i bambini che riparavano loro stessi gli oggetti, quindi siamo stati contenti. Infatti adesso Federico ed Ermanno ci diranno cosa abbiamo riparato, perché Sì, se sopravviviamo alla pioggia io vi inviterei a stare sotto quello che potete. Allora sì, la nostra domanda, la nostra curiosità è di sentire da Federico ed Ermanno cosa avete riparato da ieri a oggi, insomma, no? È iniziata... Ci sediamo e lo facciamo con calma, dai. La giornata è iniziata in quinta con grandi soddisfazioni, proprio perché la prima riparazione è stata un bambino di 9 anni che si è fatto da solo le stagnature per riparare il proprio giocattolo, un robottino, e alla fine siamo riusciti a ripararlo. Oltre a questo ci sono stati altri 2 giocattoli e un drone, sempre con problemi di tipo elettronico, e abbiamo ridato vita a un computer che ormai era troppo vecchio, diciamo, per essere usato, ma è stata montata un SSD e adesso passeranno, speriamo, in sede per mettere su Linux in modo che sia anche un po' più veloce e performante. Poi oltre a questo avevamo talmente tante persone che 2 oggetti ce li siamo fatti lasciare, torneranno poi per completarle, e abbiamo riparato delle radio. rasoio. Una radio, Il rasoio. un rasoio da barba che semplicemente era pieno di schifezze dentro, quindi l'abbiamo aperto e abbiamo fatto vedere anche come semplicemente fare la manutenzione, perché come dicevamo ieri non sempre si tratta di cose difficili da fare, spesso invece è molto semplice, basta avere la volontà di prendere il proprio progetto, aprirlo e vedere come è fatto dentro e cercare di sistemarlo. Ecco, e un'altra importante, diciamo così, messaggio è appunto non è un luogo dove, non è diciamo il negozio dove portare a riparare e venirsi a riprendere l'oggetto riparato, ma è imparare a riparare, e questo mi sembra che sia anche un altro
punto importante della vostra iniziativa. Sì, diciamo che è una prerogativa proprio di questi eventi che vengono chiamati party, proprio perché appunto non c'è chi fa e chi guarda, ma è un fare insieme. Ovviamente per non farsi del male è sempre giusto che ci siano persone che sanno dove mettere le mani, che quindi guidino persone che non sanno farlo e che potrebbero banalmente farsi male. Però appunto, soprattutto i bambini e le bambine ieri sono stati entusiasti, però anche gli adulti, diciamo, si sono dilettati nel farlo. Infatti sarebbe bello dare degli appuntamenti, diciamo, ricorrenti, un po' come ci sono i vari mercatini, trovare il modo di farlo in maniera così periodica. Io a questo punto lancio l'invito al comune, visto che qui Lorenzo lo rappresenta, diciamo in qualche maniera, ci saranno nuove cose, immagino, siamo sotto vigilia elettorale, ci saranno cose anche dopo, insomma. Noi lanceremo questa iniziativa al comune, insomma Camilla penso che vuole supportare questo sforzo, no? Continuare e vedere se magari il comune di Trieste riesce a essere uno dei primi in Italia a istituzionalizzare un reper party aperto a tutti, alla cittadinanza, che è una risorsa importante per la città. Io credo che su questo siamo più o meno tutti d'accordo, no Lorenzo? Assolutamente, ma ci abbiamo già pensato in effetti. Non c'è Barbara, per cui non voglio anticipare niente, ma il comune ha anche altri spazi proprio interessati a questo tipo di iniziative. Ci stiamo pensando, in effetti potrebbe essere una bella idea anche per dare vita a degli spazi, insomma, così destinati a queste tematiche, aperti al pubblico, ovviamente trovando i partner giusti le cose si possono sicuramente realizzare. Benissimo, allora io adesso chiederei a Armando invece, che rappresenta appunto l'altra anima del Restart Party, quella più meccanica, lui e Max ieri e oggi, quante biciclette, cosa hanno fatto con queste biciclette da riparare? Bene, di nuovo la cosa più importante è insegnare alla gente che si possono fare piccole riparazioni. A volte, per esempio, ieri è venuta una mamma con il bambino che non sapeva neanche come gonfiare la gomma, cioè, ha portato la bici con la gomma sgonfia e non sapeva come usare la pompa, perché ci sono diversi tipi di valvole, non sapeva come farlo. E allora lì il bambino è stato molto entusiasta, dice sì, avevo fatto anche un corso, ma non c'ho ancora la pompa adatta. È venuta un'altra persona invece che lui aveva preso una bici usata e aveva cercato di metterci i pezzi, però non era riuscito a metterli bene perché appunto non sapeva come farlo bene. Allora abbiamo rimontato i freni, rimontato il deragliatore, e lui dopo è stato molto contento, veramente ha detto che era stata un'esperienza molto interessante e noi crediamo nel punto importante, così come riparare gli oggetti generici, ma in particolare le bici hanno bisogno di molta manutenzione, perché la bici funziona bene finché si lascia per strada. E allora sapere anche una cosa minima come riparare una camera d'aria, come aggiustare una catena, sono cose che possono essere molto significative, perché non sempre si ha a portata di mano un meccanico. Allora questa è stata l'esperienza che noi speriamo di invogliare la gente a usare la bici. Molti dicono no, bici a Trieste no, perché ci sono troppe colline, si fa troppa fatica, ma adesso ci sono anche le bici elettriche per quelli che non vogliono fare fatica nelle colline. Esatto. Perciò io invito a tutti veramente a fare un uso molto più profondo della bici anche in città. Lanciamo questo messaggio. Trieste è una città che è compatibile con le bici, non è vero che ci sono troppe salite perché ci sono altrettante discese e quindi possiamo andare in bici anche a Trieste. E io voglio raccontare un aneddoto, perché Ermanno lavora assieme a me al centro di fisica da tanti anni ormai e lui viene ogni giorno in bicicletta, che ci sia sole, che ci sia pioggia, che ci siano 30 gradi, che ci siano sotto zero, lui viene in bicicletta sempre. Lui non ha mai aggiunto un grammo di CO2 alla nostra atmosfera in tutti gli anni in cui è andato casa-lavoro. E oltre ad andare a lavorare in bicicletta, nel weekend va a fare i giri in bicicletta e gira tutta la regione, le bellissime piste ciclabili o anche le strade di campagna e di montagna che abbiamo in Friuli Venezia Giulia. Ecco, la bicicletta è fatta per questo tipo di esplorazione del territorio, quindi lanciamo così questo appello, usiamo di più, andiamo in giro in bicicletta. Grazie Armando e grazie a Max per aver fatto questo atto di dimostrazione di come vanno curate, mantenute e riparate le biciclette. Tante grazie Marco, Carlo. Allora a questo punto direi, Camilla, ci dai lanci un ultimo appello alla
a salvare il pianeta, visto che la tua, anzi a riparare il pianeta, come dice la maglietta che avete disegnato, Come bellissima. dice, sì, Fixing the Planet. No, niente, a me diciamo che sta a cuore questa tipologia di eventi, perché diciamo per affrontare dei problemi grandi come il cambiamento climatico ovviamente non c'è una sola soluzione, è impossibile pensare che una tipologia diciamo di azione possa fare tutto, e quindi questa è una delle possibili strade da percorrere per farlo, che quindi ovviamente non è l'unica, non è quella giusta, ma è una delle possibili e appunto è abbastanza accessibile a tutti e a tutti, quindi noi speriamo che si possa portare avanti. Poi voi lo rendete veramente accessibile e semplice da capire, accattivante anche come proposta, anche nelle forme, insomma, così di coinvolgimento del pubblico. Quindi direi che sicuramente giusta lo è una delle tante strade che contribuisce sicuramente a migliorare la qualità complessiva, ecco, della vita sul nostro pianeta. E soprattutto la tecnologia, diciamo che è un mezzo che praticamente davvero riguarda tutti, quindi Ormai sì. è una scusa per fare appunto per salvaguardare il nostro pianeta, quindi grazie. Grazie ancora. Grazie a tutti, lasciamo di nuovo il microfono e la voce ai nostri bravissimi Flavio, grazie Carlo, Marco, grazie agli ospiti. Elisa e Maxino. Era proprio io vi chiedo una richiesta così col cuore. Sì. Tu so che sai fare anche magie, tu sei bravissimo. Riportaci il sole, insomma, no? Vabbè, basta tu fai un po' un rito, mi ero distratto, un po' qualcosa, cioè fai uscire il terzo occhio, vedi tu. Grazie. Va bene. Allora, tra l'altro c'è il vecchio mantra che va sfattato, perché il vecchio mantra era Trieste non è per bici, non è vero, non è vero. È un mantra, lo diciamo veramente. Adesso... Quanti microfoni? Metto qua ancora questo. Adesso Marco, noi ti sfruttiamo un attimo. Perché? Ti sfruttiamo perché noi sappiamo che tu sei un chitarrista. No? Non solo. Tecnico informatico certificato Apple con esperienza ventennale nell'assistenza. È musicista. È un tecnico anziano. Musicista da prima. Potrei. Lascio questo qua. Sì. Perché vediamo un po' come l'evoluzione degli ultimi anni di storia della chitarra elettrica. Sì. Perché per come è cambiata? Diciamo che si fermano a 70 anni fa circa. L'evoluzione è finita là. Finita l'evoluzione, fine dell'intervento. Dai un altro. Si sgancia, prendo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, cambio. Ma questo mezzo magico che ho in mano ti serve? Sì, allora collego un attimo le cose. Sì, vai pure. Allora ti diamo il tempo di preparare la chitarra per mostrare un pochettino come negli ultimi anni, la tecnologia ovviamente ha portato dei cambiamenti alla chitarra, al suono della chitarra, alla chitarra elettrica, però ha anche il bisogno di mantenere dei suoni del passato e delle caratteristiche alle quali siamo affezionati e che hanno dato tanto alla musica, insomma. Quindi tra poco capiremo, grazie a una serie di magiche pedaline, una chitarra elettrica, un amplificatore importante e tanta esperienza, soprattutto e le mani di Marco, capiremo quali sono state le evoluzioni. Io sono molto curiosa perché così il mondo della chitarra elettrica mi affascina. Faremo anche un viaggio nel tempo in qualche modo, perché così ricorderemo da dove siamo partiti, dove siamo arrivati, quante volte siamo tornati indietro. Anche per i chitarristi il suono è importante, no? Sì, perché l'identità. Ogni chitarrista importante ha una sua identità che viene riconosciuta ovviamente dal tocco, ma dal suono anche della sua chitarra.
Ok, se solo potete spostarvi perché c'è la telecamera con la diretta Facebook. Potete venire sotto, stare se piove, non è un potete problema. stare se volete, ma Basta sono non, un po' stare, più- non impallare la telecamera, l'unica cosa. Allora, sì, una cosa che mi ha molto incuriosito in questo ambito è il fatto di girare per tutti gli stand dove la tecnologia ovviamente la fa da padrone. Certo. Perché anche la messa in pratica di tutte le idee passano veramente per l'innovazione più incredibile, però abbiamo intervistato tanti maker che hanno sia inventato cose nuove con una parte diciamo utilizzando il riciclo ai massimi livelli, recuperando parti di bombole scadute, abbiamo visto, piuttosto che come il nostro amico da Praga che dice di non aver costruito un missile nucleare, invece è lì pronto per Sì. partire, e lui l'ha chiamato diciamo che è fatto dal garbage, per cui tirato fuori dall'immondizia, Sì. no? E abbiamo orologi che utilizzano le valvole. È uno dei tanti temi importanti del maker. Sì, uno dei fair, temi no? importanti. Quello che mi ha incuriosito è che, siccome io suono la chitarra dall'89, ormai ho 50 anni, per cui insomma qualcosa ho visto. E quello che è interessante è che anche in questo ambito qui la tecnologia più spinta, cioè tutto quello che ho qui, si potrebbe replicare con un iPhone collegato direttamente al mixer o comunque a una cassa, un amplificatore. Con il telefono, con l'iPhone. Sì, diciamo che la frontiera della tecnologia ci permette di collegare una chitarra direttamente a un telefono e o con le cuffiette via Bluetooth o con una cassa ascoltare, registrare, avere tutti i suoni che si vogliono. All'altro opposto, le persone più legate al passato, come posso essere io che sono un tecnico informatico, utilizziamo amplificatori, effetti che hanno dentro tecnologia che è stata recuperata da oggetti bellici. Ma dai. Addirittura ci sono dei transistor, in questo qui ci sono dei transistor olandesi recuperati che venivano utilizzati in componenti della seconda guerra mondiale. Ma veramente? Sì, è vero. E in questo qui ci sono dei componenti analogici, non c'è niente di digitale in tutto questo che ho qui, no? Che praticamente per dei problemi di funzionamento creano un ritardo nel suono. E questo ritardo È diventata una qualità. è diventata una qualità ricercata, perché quello che viene creato da qualcosa che non funziona bene è assolutamente casuale ed è impossibile da riprodurre con mezzi numerici, per cui tutto quello che c'è oggi, che viene fatto calcolando, ci sono i microprocessori, ci sono i DSP, che sono dei microprocessori dedicati all'elaborazione in tempo reale di qualunque segnale, devono comunque seguire degli algoritmi. E quello che ho visto qui da parte dei maker è che sì, l'algoritmo, lo studio, la perfezione fa parte della ricerca, ma se quello che uno non sta studiando, quello che uno non usa, non è collegato al proprio modo di essere, semplicemente quello strumento per lui non funziona, no? Questo amplificatore qui ha dentro delle valvole. Le valvole venivano usate nelle radio negli anni 60, poi negli anni 70 sono usciti i transistor e le valvole sono passate in disuso. Però se uno suona un po' di rock, la distorsione, che è il comportamento sbagliato della valvola che si imprime al suono, è impossibile da replicare con nient'altro. Caratteristica degli amplificatori a valvole è il volume fastidiosissimo, perché ovviamente un transistor e anche la valvola veniva creata per suonare in maniera lineare, venivano creati gli hi-fi. Gli hi-fi di gamma altissima esistono ancora oggi, costano decine di migliaia di euro, utilizzano le valvole perché fino a certi livelli di corrente le valvole permettono una linearità di segnale che i transistor non riescono a fare. Per assurdo sono più pure tecnologie di tantissimi anni fa utilizzate bene, piuttosto che tecnologie digitali che a livello numerico dovrebbero garantire la perfezione del suono. Che tra l'altro è vero che tante volte si cerca con la
tecnologia di oggi, cioè non si va alla ricerca del suono nuovo, ma si dice guarda che grazie a questa tecnologia riesco a riproporre quasi il suono di quella cosa lì. Ma questa è una cosa che io, che ho due figli, uno di 15 e una di 18 quasi, che si ascolta la musica, si guarda la TV, si fanno fotografie, si fanno ricerche in internet, si utilizzano elettrodomestici in cucina, no? Non si ha idea di quello che è la dimensione vera da cui questi componenti e questi strumenti che abbiamo oggi, da dove arrivano. Perché abbiamo dei fotografi che sanno che problema era dover gestire le pellicole e fare lo sviluppo della pellicola e poi stampare le fotografie. Era tutto una filiera che era costosissima, e questo non c'è niente da dire, il digitale ha aiutato a livello economico perché ha reso disponibile a tutti tantissime tecnologie, però anche quando si fa musica o si ascolta non si ha idea di quello che significa il volume. Se uno dice ascolto un disco dei Led Zeppelin, un disco dei Queen, un disco dei Guns N' Roses, no? Però non si ha idea di quello che significa il volume che un amplificatore a valvole genera, una batteria acustica. Non so se quanti di voi sono stati in una stanza con uno che suona una batteria acustica. È una cosa da prendere e scappare, chiamare i pompieri, perché sembra che stia per succedere un disastro, no? Però faccio sentire un attimo per capirsi. Diamo degli esempi pratici. Ma quindi questa chitarra qui senza amplificatore, senza gli vari strumenti, non suona così. Suona così. Perché allegria, no? No? Contenti? Ci sono dei microfoni, chiamiamoli microfoni, ma non è esattamente dire così, che percepiscono la variazione di campo magnetico della corda che vibra. Se io canto qua dentro, sono dei microfoni che non fanno nessun rumore. Se io batto, si sente perché c'è la corda che li tocca, ma non è come battere sul microfono, questo qui. Sono tecnologie completamente diverse. E gli inventori ci sono sempre stati, perché qui vediamo, ci sono dei microfoni, 2 singoli e 1 doppio. Qual è la differenza? Se io uso un microfono singolo, lui percepisce questa corrente. Se io devo suonare a un volume da gruppo, ho una chitarra buona, non fa tanto rumore, si sente questo rumore qua. Chi suonava negli anni 70 non aveva alternative. Il chitarrista dei Queen, il chitarrista dei Pink Floyd, quando attaccava la chitarra diceva suoniamo qualcosa. Questo era una cosa ingestibile. Qualcuno ha pensato di accoppiare 2 microfoni vicini, uno dei 2 per semplicissime leggi elettriche lo ha costruito al contrario, e quando io attacco il secondo microfono questo rumore qui praticamente sparisce. Quello che si sente rumore di fondo è il famoso transistor della seconda guerra mondiale, che se no non fa nessun rumore. Per un attimo ho ricordato la scena di Ritorno al futuro, quella iniziale, no, del film. Ecco. Wow. Marco. Un applauso a Marco comunque. Questo è il volume, che sembra impossibile, a cui bisogna tenere un amplificatore per suonare con un amico batterista. Perché altrimenti la batteria ti copre. Sì, 2 ore di prove per sentire queste cose qua. Per cui sì, una cosa che mi è interessato è proprio il fatto che ho visto che tutti i maker, cioè sono sempre venuto a visitare questa fiera perché è interessantissima. 2 giorni sono pochi anche solo per fare il giro e ricordarsi quello che si è visto. Però quello che veramente mi ha colpito in questa edizione qui è il fatto di tutti i maker che abbiamo intervistato, abbiamo sentito 2 parole: la passione, il bisogno di raggiungere un obiettivo a tutti i costi, per cui il lavoro ordinario, le preoccupazioni quotidiane, i problemi che ci sono nel mondo, sono tutto cose che a un certo punto chi ha una passione di questo tipo deve mettere da parte, perché deve riprendere la passione che aveva. Tutti i problemi vengono accantonati. E questa è una cosa che, così, l'unica cosa che mi interessava dire è che ho visto che appunto tutta questa perfezione che si cerca di raggiungere ha una connessione col fatto di essere artisti, dove invece la perfezione
sì, si può essere perfezionisti di carattere, però è il sentimento che deve Certo. uscire. E quello che ho visto è che in tutte le invenzioni, in tutti i maker che sono venuti qua, il sentimento in realtà era il Sì. primo motore che ha portato Sì, avanti c'è una roba tutto. molto Che ti simile accomuna. all'idea artistica, effettivamente. Sì. su Allora, quello che ho visto. Marco, ma il suono che abbiamo sentito praticamente la somma di i tre... Sì, diciamo che siccome appunto tutti quelli che suonano rock vogliono fare più confusione possibile, per cui si aggiungono cose su cose. Il fatto di mandare in crisi, cioè il suono che si sente che piace di più a chi suona rock, è il suono dove tutta la catena è in crisi, sta per rompersi tutto, sta per esplodere tutto e a volte succede. È bellissimo! E quando non succede, proprio le rockstar spaccano Esatto, direttamente quando le non chitarre. succede si interviene fisicamente. Quella cosa che le chitarre prendono I, fuoco. i suoni magici che abbiamo sentito nella vita, nei vari pezzi, assoli e cose, sono a un Tutti passo dalla... A un Esatto, passo a un passo dalla distruzione. Allora, Marco Posnajelsek, ho detto giusto? Posnajelsek, Ci fai ancora un... Cosa? Un Suoniamo suono? qualcosa? quello che vuoi. Facciamo una CDC. Qualche cosa di sì. evocativo, qualche cosa ci ricordi. Ok. Beh, a questo punto ho fatto un pezzo. Dai. Elisa Bombacigno, Marco e Maxino. Sì, a sto punto. Maxino, Lisa Bombacigno e Marco Così. Posnajelsek. She was a fast machine, she had a motor clean, she had the best type of woman that I ever seen. She saw the dollar eyes, telling me no lies, knocking me out with those American side, taking for the shade and kicking out from here. To come and to come, always right there. Cause the world started shaking, that I was squeaking, my mind was aching. We were quaking and you shook me all night long. I really talk about it, you shook me all night long. Walking down on time, that's a different. She was one of a kind, just a mind on mine. Making all the blues are just not a course. Man, I mean, coming back for more. Coming on the town, take not around. Get back in the scene and take another swing. Cause the wall starts shaking, that I was squeaking, my mind was aching. We were quaking that you shook me all night long. I'm really talking about it, you shook me all night long. Hey, 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 you shook me all night long. Hey, 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 you shook me all night long. Yeah, you shake it. Yeah, you shake it. I'm really talking about it, yo. Shook me all night long. Hey, 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 you shook me all night long. I'm really talking about it, yo. Shook me all night long. Oh, you shook me all night long. Yeah, you shake
Yeah, you're shaking. Hot night alone. Dimostrazione di suoni evocativi che ricordano insomma qualche cosa. Marco Posnia-Jelsek, Maker de così. Maxino, Elisa Bombacigno. Che energia! Allora, adesso Carlo ha detto: guarda che Max non va via stasera se non ha fatto l'inno, No, quindi infatti- bisognerà trovare delle altre parole, sei obbligato. L'inno Banfi farò. L'inno Banfi. Noi abbiamo le 4:30, se non mi sbaglio. Sì, abbiamo un incontro con chi ha portato Il pugilato. Sì. la scienza, la digitalizzazione addirittura nel campo dell'agricoltura, ad esempio, insomma, tanti campi dove, Veramente? sì, dove l'ambiente è un pochettino più ostile, un po' scettico, no? Il cambiamento, la paura dell'innovazione, e invece abbiamo visto già ieri che hanno fatto dei miracoli, Sì. veramente un risparmio economico, un sacco di dati in più che sono riusciti a raccogliere importanti per appunto per le scelte, no? Le scelte in ambito di agricoltura, per cui adesso ci sarà. Grazie di essere stati qui, di continuare a stare qui con noi, che bello, mi sono gasata. Oggi posso Maker dire. Metal. Metal Fairs. Metal Fair. Metal Fair Sì, sarà. qualche altro piccolo annuncio di quello che sta per succedere. Se vi arriva qualcosa in testa, non è un meteorite, non è Superman, stiamo per lanciare altri razzi. Per cui nel reparto spazio, tecnologie e scienze dello spazio ci saranno i lanci dei razzi ad acqua. Allora- L'acqua che è venuta giù prima non è colpa nostra, ci tengo a sottolinearlo. La zona è in fondo verso il Sì, mare, no? cerchiamo di combattere, cioè, c'è un nemico in alto che vuole e noi cerchiamo di mandare esatto, per- Cioè, se lui tira l'acqua giù, Sì, e noi tiriamo gli l'acqua tiriamo i su. razzi su. Voglio vedere poi Vediamo chi chi vince. vince, esatto. Pensavo già un E portale, una dopo curva. io lo dico, Flavio non lo sa, ma dopo ci sarà un regaletto per Flavio, un piccolo omaggio che verrà fatto da alcuni maker che lo amano molto. E Bello. quindi verrà fatta questa piccola cerimonia di consegna del regalo a vabbè, Flavio. meraviglia, E meraviglia. io vi lascio. E come dicevi tu prima, noi attendiamo tutti da San Maxino il nuovo inno ecumenico. Devo aspettare. Allora, noi abbiamo- Quando lui sarà ispirato. Abbiamo, Solo quando lo dirà lui. abbiamo inserito già due parole che sono magia ed equilibrio. Quando lo dirà lui. Però se ci sono delle parole anche da te e da Enrique, insomma, altre cose che volete inserire a tutti Guarda, i costi. io metto solo una regola, la parola che non deve esserci è sfiga. Non deve esserci sfiga. No, non dobbiamo avere sfiga. Ok. Cioè, è andata Ok. bene fino Ma adesso. non è una delle parole che E non tu- vedo l'ora di no, utilizzare. e tutti i sinonimi tipo temporale, cose così. insomma. Esatto, esatto. Vabbè, no? Queste non le mettere. Anche se te le chiedono tu non le senti. Ok. Ok, grazie ragazzi ancora e buona continuazione di spettacolo e musica. a voi. La musica ha elettrizzato tutti, quindi Deghezo. Veramente è una iniezione di energia. Che bello. Abbiamo un maker. Allora, adesso in questo momento mi avevano detto che dovrebbero arrivare IP4FVG. i P4FVG, sì. Adesso 4:30 ci hanno detto che dovrebbe esserci. Riusciamo? Ok, abbiamo 10 minuti. accomodati. Dai, scegli la. Ah. Serve un bersaglio o no? Non è un arco, non è un arco. Cos'è? Sembra. Una canna da l'abbiamo- pesca. Allora, questo è un birimbau. Un berimbau. Ne ho sentito parlare, ma non l'avevo forse mai visto. Lei devo mettersi qua o se è riservato? In realtà- No, no, prego. Sono curioso. Io parlo un pochino di altro, di teoria delle stringhe. No, veramente! Oh, è il momento che mi piace di più. Delle stringhe e delle Mi scarpe. incuriosisce tantissimo. Esatto, le stringhe delle scarpe in realtà delle stringhe come questa che potete vedere. Una corda che se pizzicata o comunque toccata emette una vibrazione. Adesso sentite? Sì. Praticamente forma un'onda sonora che arriva al vostro orecchio. In questo modo nella teoria delle stringhe un po' parliamo di altri tipi di stringhe infinitamente piccole, che sono all'interno proprio di molecole, atomi, delle particelle che definiamo elementari. Diciamo, dalle particelle elementari, se noi potessimo, e purtroppo non possiamo ancora guardarci all'interno, noi ipotizziamo l'esistenza di questi elementi che sono stringhe che vibrano e vibrando creano tutta la materia, tutto quello che ci circonda, un po' come se fosse una musica dell'infinitamente piccolo. Scusa, ma la materia è creata dal suono? Come? La materia è creata dal suono?
sono onde come quelle sonore, diciamo. Adesso non è, mentre nel suono, grazie all'aria, la vibrazione poi arriva al nostro orecchio, lì sono onde, pensiamo forse di più a un'onda come l'onda elettromagnetica, che queste stringhe generano onda che poi in meccanica quantistica è un po' particella, onda e particella, questa dualità, e quindi crea anche la particella. L'elettrone o particelle elementari, diciamo che consideriamo appunto elementari perché non siamo riusciti a dividerle. Il problema è cercare di vederle perché sono infinitamente piccole e non ci sono ancora le tecnologie per farlo? O... Diciamo sì, abbiamo provato già con il CERN, sicuramente avete già sentito parlare di bosone di Higgs, quando cerchiamo di collidere, scontrare queste particelle per studiarle nelle infinitamente piccole energie molto elevate e cercare di capire cosa c'è di più piccolo. Purtroppo per ora non è stato ancora visto niente al CERN e speriamo, magari guardando in realtà nel cosmo, l'infinitamente grande, vedere se una teoria delle stringhe può questa roba complicatissima, mi viene mal di testa sulla spiegazione di questo. Fighissimo. Forse Ok. perché appunto nel cosmo si nascondono dei misteri come appunto nei buchi neri. I misteri dell'infinitamente grande potrebbero forse essere spiegati da queste stringhe infinitamente piccole. E da quando esiste questa teoria delle stringhe? Dagli anni 70 abbiamo incominciato a ipotizzare Sì. Beh, ma come l'esistenza. alcune teorie di Einstein vengono dimostrate 100 anni dopo, no? Quindi magari forse bisogna aspettare ancora un po'. Insomma. Sì, poi diciamo adesso appunto, visto che non abbiamo ancora visto queste stringhe, per ora è una teoria che ipotizza l'esistenza di questi oggetti. Io come ricercatrice e altre persone utilizziamo la teoria in una maniera un po' diversa. Ad esempio, quello che faccio io è di guardare la matematica pura, cercare di studiare matematica, dimostrare teoremi con un linguaggio che è fisico, che è la teoria delle stringhe. Quindi diciamo che viene utilizzata anche in modi diversi da come non era mai stato pensato all'inizio, quando è stata inizialmente ipotizzata per descrivere un mondo delle particelle. Immagino che il primo che l'ha ipotizzata gli hanno quasi riso dietro, che cos'è sta roba, e dopodiché col tempo comincia un po' Inizialmente è avere stata conferme. poi ipotizzata per una teoria leggermente diversa, una teoria si chiama quantum chromodynamic per delle particelle particolari, quindi spiegava delle interazioni tra particelle, cercava di spiegare interazioni tra particelle, ma poi è stata scartata come modello e riutilizzata per cercare di proprio capire come tutta la materia viene formata da queste stringhe. Mi viene in mente come l'ombrello che è stato inventato per il sole, tipo. È vero, eh? Ma praticamente, grazie alle teorie delle stringhe, è spiegato come se una stessa particella esistesse in... No. Praticamente è come se stringhe vibrando in maniera diversa creano particelle diverse. Sì, che sono le stesse, che possono creare realtà diverse simultaneamente. Sì, poi in realtà io sto semplificando perché ci sono sia stringhe che Meno oggetti male. multidimensionali, membrane. De ogni, che se de ogni. La teoria delle la nostra stringhe conoscenza si ferma più o meno a Focus, quella roba che si vede sul Focus, e dopo No, tipo una roba del genere. La copertina del Focus. Copertina del Focus. Una delle può essere problematica oppure forse una cosa utile, non lo so ancora, della teoria delle stringhe è che in realtà lo spazio come lo vediamo noi, per noi è uno spazio in 4 dimensioni, considerando le direzioni spaziali e la direzione temporale. Per teoria delle stringhe invece deve esserci uno spazio almeno di 10 dimensioni. 10-11 dimensioni. 10? E cosa potrebbe essere questa piazza a 10 dimensioni? Con le chiavi delle auto, non le ho perse, nell'8ª dimensione. Dovrebbero in teoria per la teoria delle stringhe esserci appunto delle direzioni che noi non vediamo, altre dimensioni che noi non riusciamo a vedere, le dovremmo vedere solo a energie altissime, che occupano ogni punto dello spazio. Queste forme particolari. Quindi quando io ho la casa in disordine, con la fiducia in un altro... in una dimensione c'è tutto. Le nascondi. Adesso ho capito la macchina di Flavio. Nella settima. Che affascinante. Questo qua, se mi veramente. ricordo bene, questa è una sezione di un universo, di un'area a 10 dimensioni ridotta a 3. Questo è un Calabi-Yau manifold, è una
varietà Cos'è? Calabiao. Calabiao. Non Calabiao, fritto però. Sì, il Calabiao. Cos'è? Il Calabiao è, Calabiao al È il nome forno. della una forma? ricetta di No, mai Chioggia. sentito. È il nome dei matematici che hanno studiato questa tipo di forma. Ok, quindi non è, Bellissimo. e non c'entra questo con la riduzione. Sono extra dimensioni, Ok, sì, sì, 6 una dimensioni che invece qui vediamo in una sezione. Ovviamente non riusciamo a costruire le 6 no, dimensioni. immagino. Sì, sì. Cacchio. Bellissimo, molto interessante. Quindi tu hai uno stand qui, Sì, in fondo giù di là, verso il mare. in fondo, giù di là, verso il mare, e quando si avvicinano le persone a te, tu racconti la teoria delle stringhe. Raccontiamo un po' la teoria delle stringhe, la connessione con oggetti misteriosi quali buchi neri, come cerchiamo di capirli con la teoria delle stringhe, capire cosa c'è magari dentro un buco nero. E Cosa c'è dentro un buco nero? Chi lo sa, però cerchiamo di capire appunto il disordine di un buco nero, esattamente come il disordine Di casa. Il disordine del buco nero è studiato dalla teoria delle stringhe e ha riusciamo a creare appunto una funzione matematica con con chiunque, bambini più grandi, si riesce a creare appunto questa funzione che descrive il disordine del buco nero con palline e vasetti. Che bello! Quindi anche è visiva, si può anche vedere poi questa funzione matematica. Bellissimo. Posso dire due cose? Allora, uno, quanti anni hai? Di più di quelli che credi. Non fa niente, però per la teoria delle 30. stringhe, quanti anni hai? 30. Ok. Cosa? Incredibile, questo è già una cosa che non va bene. Perché ha vissuto metà in un'altra Sì, dimensione. qualche anno passato in un'altra dimensione. Non è possibile. E due, secondo me, hai parlato di cose che non so, ma non so, non so neanche capire di cosa stai parlando. E quanta gente, ho detto, o queste persone sono di un livello o di un pianeta che non so, non devo ancora capire, no? Comunque Oppure c'è un interesse. quanto interessante sei stata sì, su una cosa così distante difficile. dalla possibilità Sì. di concepire che posso avere io. Cioè, hai fatto, secondo me, una roba C'è interesse. strana. Bello. Sì, no, che Molto c'è interesse è sicuro. Soprattutto tra i bambini c'è un sacco di interesse, devo dire. Ma perché quella, alla fine quella è una canna da pesca. Perché tu così peschi i ragazzini che vengono da te. Capito? Cioè, Non so perché se quello è il tra la gioco. corda Che messa così Quello è il gioco. suona un po'. Li prendi e l'esca e poi vengono a trovarti. No, devo dire che forse attrae di più il gioco di particelle e buchi neri. Ah sì? Allora dovremmo andare a Andiamo a vederlo. provarlo, noi, andiamo a sì. provarlo. E allora bisogna andare nella sezione lì in fondo, no? Vicino ai droni, vero? 57. Che Dove c'è la trovi in questa dimensione. zona dello spazio. Laggiù. in Laggiù. fondo, Di là. Cioè, di là. stiamo parlando di 11 Io non capisco più dimensioni niente. laggiù. Laggiù. Cioè, una roba- Bisogna rimanere vaghi. Per adesso bisogna rimanere vaghi. Non siamo giunti alla soluzione, quindi No, infatti, bisogna laggiù. rimanere vaghi. Laggiù, ok? spazio monodimensionale laggiù. Laggiù. Precisamente trovate la teoria delle No, dai, stringhe. verso il mare, zona mare. Sì. Sì, Cosa Se ti- avete voglia di camminare fino in fondo mi troverete. Cosa ti auguri come ricercatrice? Che hai qualche desiderio nel cassetto prossimo? Di trovare un posto di lavoro? Beh, Buona Estremamente- ricerca. Il posto di lavoro. No, In questa dimensione. E adesso immagino. parlando di robe reali invece. No, scherzo. Max. No, però vabbè, comunque è una roba stimolante, perché se già i bambini cominciano ad avvicinarsi a sto mondo, più persone si avvicinano e più probabilità ci sono che arriviamo ad una risposta più velocemente a tutte queste Sì, domande no, assolutamente. incredibili. Più persone Secondo te cominciano a- quanto manca per dimostrare la teoria delle stringhe? Cioè sei là che tipo non vedo l'ora di saperlo, immagino, no? Diciamo che è difficile appunto trovare un esperimento per vedere queste stringhe. Quindi da quel punto di vista non so quanto manchi, perché non ce l'abbiamo, non lo stiamo ancora costruendo, non riusciamo a raggiungere un'energia elevata abbastanza per essere sicuri di o dimostrare o negare la teoria. E quindi più che altro in questo momento riusciamo ad utilizzarla anche per fisiche diverse, matematica e fisiche diverse, però non ancora per capire la nascita dell'universo. Sì, perché o una cosa c'è risposta del oltre genere cambia il tutto buco praticamente. nero. Se è confermato, cambia un po' tutte le carte in tavola. Ok, così si crea. Riesci ad avere ogni un'idea tipo di appunto di quello molecola. che è successo all'inizio dell'universo, capire appunto cosa c'è magari dietro un buco nero. Però
cose ancora molto misteriose. Magari il prossimo Maker Faire lo sappiamo, dai. Ah, sì, No? sì, sì. Vabbè. Fascino, sei ottimista, eh. sei ottimista, hai ragione. La multidimensionalità mi affascina tantissimo. Bello, bello. Bene. Boh, verremo a trovarti e verranno molti di loro, che sono rimasti qui in tanti. Grazie. Ad Ricorda il tuo nome? ascoltarti. Francesca. Grazie Francesca. Grazie mille, Francesca. Grazie. Buon lavoro. C'è un tappo multidimensionale qua, però sembra da un succo di frutta. Non è suo. rimasto Ok. È tuo? È tuo. Lo so. È tuo. Serve per l'esperimento del berimbau. Vedo i Bene. P4FVG. Lo- Pronti? Lo salvi? Pronti? Quindi voi siete voi qua adesso, giusto? E porto via il salbipode, come si chiama questo? Tienlo, se così Si bello. parla di ambiente, mi pare? Sì. Ah, non si poteva tenere, che peccato. Volevo portarlo a casa. Nuovi ospiti, nuovi ospiti. Cosa sta? A favore di telecamera, vicino un po' le sedie. Abbiamo tutti i microfoni? Così va bene? Dove volete? Accomodatevi pure. Io ce l'ho. Bentrovati. Grazie. Allora, io direi di iniziare intanto presentandovi ognuno, così magari facciamo chi siete, da dove venite, così poi dopo magari facciamo un'introduzione. Raffaele, farai tu un'introduzione un po' dei nuovi ospiti di oggi. C'è stato già l'incontro che abbiamo fatto ieri con delle altre esperienze. Tu c'eri ieri anche, sì? No, no, no. Ah, tu, vero. C'è una certa somiglianza, chiedo scusa. Io mi chiamo Giorgio, di mestiere faccio software e presento in questo caso un sistema sempre basato su software e su una Raspberry. Ok, dopo vediamo che cos'è. Già ci stiamo incuriosendo. Io sono Giovanni, studente di ingegneria, 24 anni e ho fatto, diciamo, una trappola digitale che dopo racconterò, insomma. Benissimo. Io come ieri sempre Raffaele, referente di Area Science Park, tecnologo che ha coordinato il corso di cui parliamo tra un po'. E io mi chiamo Nicolò e sono un designer specializzato nello sviluppo di strumenti musicali elettronici e vabbè, ho ovviamente esplorato questo campo durante il progetto. Ciao a tutti, invece io mi chiamo Davide e sono un agronomo e ricercatore e assieme a Giovanni ho sviluppato una trappola intelligente, diciamo, per il monitoraggio degli insetti. Benissimo, grazie. Allora io, se siete d'accordo, ma un po' vi gestite un po' da soli, ma Raffaele, se vuoi introdurre? Sì, noi siamo in rappresentanza di IP4FVG, che è un progetto finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dal Ministero della Ricerca, che è basato sul supporto e la digitalizzazione delle imprese. Oltre a questo, nell'ambito di questo progetto, abbiamo come compito quello di divulgare i temi del digitale. E allora l'anno scorso abbiamo organizzato un percorso di IoT e coding, che non è altro che un corso di formazione esperienziale dove insieme a degli esperti abbiamo dedicato un giorno a settimana per far vedere e per imparare ad utilizzare quelle schedine, quei microcomputer che permettono il trasferimento dei dati e delle informazioni nell'ambito dell'Internet delle cose. Tutto questo perché appunto questo nostro progetto che si chiama il P4FVG, di cui ti agevolo la brochure se vuoi, dopo la fai vedere, appunto è strutturato in 4 nodi fisici, uno ad Amaro, uno a Trieste, uno a Udine e uno a Pordenone. Purtroppo l'anno scorso la pandemia non ci ha permesso di fare un corso di formazione alla vecchia maniera in classe. Ci siamo reinventati con un corso gestito totalmente da remoto, sia la parte teorica che la parte pratica, ma questo ha permesso di avvicinare persone da tutta Italia. Era un percorso dedicato a 15 persone, abbiamo avuto dei partecipanti dal vicino Veneto, ma anche partecipanti dalle Marche e dalle altre regioni d'Italia. E oggi qui nel nostro stand M11
presentiamo alcuni dei risultati, perché l'obiettivo del percorso è stato quello di imparare facendo, imparare utilizzando tutte quelle che sono le strumentazioni e i sensori, e il culmine di questo percorso è appunto la presentazione dei prototipi. Qui ne abbiamo due, sia Giorgio che Nicolò hanno portato i loro prototipi, e quindi avevamo piacere di raccontare alla Maker Faire quello che è stato questo lavoro durato 6 mesi e che insomma ci sta dando tante soddisfazioni e ci siamo divertiti. Vi siete divertiti, quindi oltre ad imparare cose nuove, ad affrontare con coraggio un cambiamento, avete proprio anche portato a casa degli strumenti che stanno agevolando il lavoro. Certo, e ultimo, ma non ultimo, vorremmo provare a lanciare in questa occasione la possibile seconda edizione, perché il primo è stato un esperimento, il secondo vorremmo fosse il consolidamento di un percorso di cui insomma ci ha permesso di realizzare delle cose, e anche qui ti do il nostro flyer che magari fai vedere dopo alla telecamera per la preiscrizione al secondo percorso. Ti utilizzo come valletta. Ci sto, sono qui per questo. Allora però guardavo l'occhio di Antonio, mi diceva mi sta facendo cenni, passo così tipo ring, passo, no, ma così si vede. no, ovviamente basta passare al nostro stand, era certo, uno ma scherzo, intanto uno scherzo. Regisiamo, facciamolo. Ce l'abbiamo fatta. Grazie, grazie. Allora io direi, se sei d'accordo, di dare la parola ai protagonisti di questo percorso. Sì. Partiamo da Giorgio? Sì, Giorgio, che ha in mano un oggetto. Allora, il sistema che stiamo prototipizzando è composto da un hardware che ho qui in mano, che è un SBC, una single board computer, che è una Raspberry Pi 4, a cui ha collegato una videocamera e i motori per muovere la videocamera nei due movimenti pan e tilt. La parte software invece è composta da reti neurali convoluzionali in particolare, che sono quelle adatte per fare l'analisi delle immagini. Quello che abbiamo fatto noi è quello di specializzare queste reti neurali ad essere utilizzate su questa single board, e queste reti neurali, diciamo preimpostate, sono state specializzate per la prima fase, il face detection, cioè il rilevamento di facce all'interno delle immagini. Il caso d'uso che potrebbe essere adatto a questa funzionalità è: mettiamo la videocamera di fronte ad un'entrata e così possiamo sapere il numero di persone che sono entrate nel giorno, nel mese, nella settimana, e possiamo anche tarare gli impianti di condizionamento sulla base delle persone che sono all'interno di questa stanza. Il secondo caso d'uso invece, con un'altra rete neurale, sempre convoluzionale, è face recognition. Vuol dire che noi abbiamo preregistrato dei primi piani di persone di cui conosciamo nome e cognome, e quando la persona si avvicina nel campo visivo della videocamera facciamo la prima fase di riconoscimento, di rilevamento della faccia, e poi cerchiamo nella lista delle immagini che abbiamo già registrato se quella faccia corrisponde a una di queste conosciute, e nel caso apriamo una porta oppure lo salutiamo per nome e cognome, eccetera, eccetera. Il terzo caso d'uso potrebbe essere relativo all'esposizione di qualcosa. Per semplificare, potrebbe essere una vetrina. Vorremmo capire se questa vetrina è apprezzata o meno dalle persone che la osservano. Abbiamo utilizzato altre reti neurali, la quale fanno il cosiddetto emotion detection, e in questo caso, diciamo, supponiamo che abbiamo 100 persone che si sono fermate, 10 persone erano lì per caso, non sono significanti, altre 10 persone hanno sbagliato, ma le 80 persone che si sono fermate hanno dimostrato una faccia, e c'è uno psicologo degli anni 70 che ha detto: guardate che le emozioni vengono espresse da delle espressioni facciali, e quindi attraverso
diciamo, il riconoscimento di queste emozioni facciali, noi sappiamo se la nostra vetrina ha avuto un gradimento o meno. Ma è simpatica sta cosa, tipo il labbro superiore che si alza, perplessità. Sì, noi rileviamo perplessità, oppure nel caso peggiore ugly, che vuol dire una situazione pessima, per cui uno può dire forse dovrei cambiare questa vetrina, insomma. Bocca aperta invece Sì, curiosità, alla gioia. fine poi un'altra rete neurale, tanto per capire, cioè il sorriso di un ventenne non è il sorriso di un cinquantenne della serie, e quindi vorremmo anche stimare l'età di chi sta osservando e se è un maschio o una femmina, e quindi abbiamo sempre queste reti neurali che ci indicano queste fasce d'età che vanno da 5 anni, che hanno uno spazio di 5 anni, e se è un maschio o una femmina, in modo da capire un po' chi stava guardando, insomma. Ok. Grazie Giorgio. Passerei la parola al tecnico del suono a questo punto, a Nicolò. Sì, ciao, buongiorno. Io diciamo che durante il corso ho esplorato le potenzialità dell'IoT all'interno di quello che è il mio campo di lavoro principale, cioè la progettazione di interfacce per la musica elettronica e per le arti multimediali sostanzialmente, quindi diciamo che non è utile come il suo, ma ha il suo perché, credo, spero. E il risultato di questa ricerca in realtà è un oggetto molto semplice, ma comunque molto interessante con cui giocare, che è questa sfera, anzi questo cubo, chiamato cubo sonico, che essenzialmente è un cubo composto principalmente da 3 elementi fondamentali. Il primo, che è il microcontrollore, che è un SP32. Dov'è che sta la camera? Là, ok, scusate. E poi ha 2 sensori, che l'SP32 ha ovviamente il cervello un po' del dispositivo, ed è anche munito di un'antenna Bluetooth, grazie al quale il dispositivo è in grado di comunicare segnali a un computer. Oltre a questo, ovviamente, ci sono 2 sensori, un accelerometro che è in grado di capire se il cubo è in movimento o se è fermo, e la cosa più interessante è che tutta la superficie del dispositivo del cubo è caratterizzata con un ricamo di tessuto conduttivo, grazie al quale il dispositivo è in grado di capire se qualcuno sta toccando o meno la sfera. Quindi esattamente cosa succede? Quando un utente tocca la sfera o lancia la sfera, un computer riesce a captare questi stimoli e trasformarli in suoni. Diciamo che l'iniziativa era nata con l'idea di sonnificare dei numeri di giocoleria, poiché la giocoleria, io non sapevo, in realtà è caratterizzata da dei pattern matematici, e l'idea era quella di fare una ricerca per sonificare questi pattern e quindi ottenere dei ritmi molto particolari derivanti da questa sonificazione. E al momento, vabbè, questo progetto ne ho realizzata una che ovviamente non funziona perché serve anche un computer per generare dei suoni, ma lo stand C'è si può provare, il computer, si può giocare. provare. Sì, Quindi insieme lanciare il cubo palla. Esatto. Ma cos'è? Materiale esterno è tipo lana? Allora, il cotta? materiale esterno è banalissimo feltro, Del feltro. mentre c'è dentro una scocca stampata in 3D, Mhm. oltre alla scocca c'è anche un interruttore e dei LED che danno un feedback visivo quando la palla viene afferrata o lanciata. E producono suoni diversi a seconda di... Diciamo che essendo questo è un MIDI controller sostanzialmente, quindi lui di fatto non genera dei suoni, lui manda dei segnali che poi il computer trasforma in computer suoni. lo fa. Questo è stato fatto sostanzialmente per far sì che l'utente possa customizzare l'esperienza a suo piacimento, nel senso che chiunque può metterci i suoni più disparati in virtù degli effetti che vuole ottenere, insomma, durante la performance. Questo è un po' l'esperimento. C'è anche da dire che durante, questa è una cosa un po' nerd, ma la dirò ugualmente, che durante l'esperimento, oltre al Bluetooth, ho fatto degli esperimenti con delle antenne radio, che poi ho deciso di accantonare per motivi di dimensione, nel senso che questo dispositivo doveva essere il più compatto possibile, altrimenti diventa poco maneggevole, e quindi diciamo nell'arco del corso ho anche esplorato questa diversa proprietà delle antenne NRF24. E niente, questo è stato un po' quello che ho fatto durante il corso e Complimenti. che continuerò a sviluppare. Chi tocca? Complimenti, veramente. Abbiamo qualche altro minuto, facciamo raccontare Sì, a... avete, sì. Ok, Sì. Giovanni. Allora, sarò breve. Allora, siamo partiti, diciamo, dal corso da una trappola, partendo dall'agricoltura. Questa è una trappola per il monitoraggio degli insetti dannosi. Chiaramente gli insetti qui vengono attratti da una sostanza e poi si appiccicano in questo foglio appiccicoso giallo.
Noi siamo partiti da questo perché uno dei problemi che ha questo è che devono essere monitorati di persona una volta a settimana dall'agricoltore. Noi abbiamo deciso di far parlare queste trappole facendo cosa? Aggiungendo una fotocamera e un microcomputer. Questa fotocamera una volta al giorno fa una foto alla trappola, riconosce se sono stati catturati gli insetti dannosi che volevamo catturare e l'agricoltore, diciamo, tramite un'app vede una foto, il numero degli insetti che sono stati catturati. In questo modo da remoto, dal telefono, sa com'è la sua situazione in campo e in questo modo non deve andare di persona a controllare tutte queste trappole, che almeno diciamo 10 ce ne abbiamo per ogni azienda agricola, e quindi con questa soluzione noi vorremmo ottimizzare il tempo, vorremmo ridurre i costi e diciamo migliorare il momento di intervento con possibili pesticidi o metodi bio per diciamo uccidere questi insetti dannosi. Certo, perché nell'altro caso quelli venivano distribuiti nel campo, tipo la trappola anche- gialla che si sì, vede sì. sotto, Anche questi vengono distribuiti nel Sì. campo, solo che ricevono direttamente le informazioni. esatto, l'agricoltore può direttamente vedere dal telefono tutto senza spostarsi Andare in a campo. raccogliere Esatto, senza andare a raccogliere e direttamente di analizzarle. persone e analizzare, esatto. Beh, un grande cambiamento. Poi mancavi... Ma io in realtà ho lavorato con Giovanni, quindi... Hai lavorato con Giovanni, c'è qualcosa che volevi aggiungere dell'esperienza che hai fatto? Ma sì, beh, posso parlare un attimo della mia esperienza a IP for FVG col corso Sensor Lab che ho preso parte. Sostanzialmente è stata per me un'esperienza interessante perché ho potuto conoscere gente che la pensa un po' come me e magari anche condivide delle passioni, degli interessi, e questo mi ha permesso di, assieme a Giovanni, creare qualcosa che per il mondo mio di lavoro può essere molto interessante e che secondo me appunto è importante poi coniugare diversi settori della tecnologia al fine di creare poi prodotti che possono avanzare un po', fare in modo di far parlare mondi diversi sostanzialmente e creare qualcosa in comune che possa essere utile un po' per tutti, insomma. Quindi anche tu lavori... Io lavoro come agronomo ricercatore in realtà, però ho sempre un po' di passione per la tecnologia, ma non ho abbastanza competenze, ho deciso un po' di approfondire anche grazie a questo corso. E spazio per la tecnologia abbinata all'agricoltura ce n'è tanto. Assolutamente sì, e ce n'è bisogno perché penso sia anche uno dei lavori più gravosi, quello dell'agricoltore, dover seguire i terreni, ci sono molte energie da dedicare, e se in questa direzione la tecnologia magari può aiutarlo, non dico sostituirlo ma aiutarlo, sicuramente possiamo agevolargli la vita e rendere anche questo lavoro un po' meno faticoso sostanzialmente. Io ho sentito addirittura, esagero probabilmente, però di campi di agricoltura dove hanno inserito della musica per... è vera sta cosa qui? Per far maturare meglio la frutta, è vera, è reale? Sì. Ah, beh, Quindi si può utilizzare in vari modi. importante che ne avete sentito parlare. Sì, quindi non ho sparato una cosa a caso, era vera. Sì. Si potrebbero mettere insieme, no? Anche... Beh, infatti quindi stava potresti inserire il tuo mondo. Nicolò ci stava già pensando, si è accesa una lampadina. Il gruppo c'è, quindi... Sì. Raffaele, volevi concludere? No, io volevo invitare tutti a fare una passeggiata al nostro stand M11 per vedere, diciamo, da vicino quelli che sono i risultati funzionanti di questi e di altri prototipi. Vedere anche la palla in funzione. Sì, assolutamente, è stato, diciamo, oggetto di interesse di molti ragazzi che hanno sperimentato il funzionamento, e invitare tutti a visitare la nostra pagina IP4FVG per la preiscrizione al nostro seconda edizione di Sensor Lab. Assolutamente, grazie. Grazie a tutti. Grazie a voi. IP4FVG. Bene. Io avevo la tremarella quando ho Grazie. detto questa cosa della musica invece, abbinata vedi? all'agricoltura, invece era Vedi, vera. quando si parla, Invece era no? Che si, vera. fanno, si scambiano le robe insieme, è così che vengono fuori le idee dopo.
Bene, allora. No, che bello. No, è bellissimo. Grazie. Ma è meraviglioso. Allora è arrivato il mio premio. È arrivato il mio premio. Buon appetito a tutti, innanzitutto. Però è arrivato il mio premio. Ti do il microfono. Sono emozionata. Così ci faccio la bella figura io. Allora, ripresentati, tu sei qui nel mondo del Lego. Allora, io sono qui con un po' di creazioni in Lego e abbiamo deciso di regalarti a te, Flavio, ma grazie. Regalato a tutti e tre in realtà, questo piccolo Walter fatto con Lego, sono tutti È come bellissimo, grazie. come omaggio. È bellissimo. Perché insomma è bello lasciarvi un ricordo anche di quello che abbiamo fatto noi ed è fatto che voi ci avete tenuto compagnia, quindi voi avete ispirato noi e noi vi lasciamo un piccolo ricordo. Grazie, dopo vengo a trovarvi. Basta che non così. vada in mano a Kevin No? telefona. Ma vedo che conosci, qualche personaggio. Sì. E quindi è un piccolo pensiero per voi. Grazie mille, grazie di cuore. Ti ringrazio tantissimo, grazie. Che bello. Dopo vengo a trovarti, grazie mille. Buona volta. Lo metto davanti alla telecamera così si vede un Walter in miniatura. Si vede? I see your hair is burning. Hills are filled with fire. If they say I never loved you, you know they are a liar. Driving down your freeway, midnight alleys roam. Cops in cars, the topless cars, never saw a woman so alone, so alone, so alone, so alone. Motel money, better madness. The chain of move, glad to sadness.
Mr. Mojo Rising. Mr. Mojo Rising. Mr. Mojo Rising. Tra qualche minuto parleremo di fibre ottiche. Gotta keep on rising. Mr. Mojo Rising. Mr. Mojo Rising. Mojo Rising. Got the mojo rising. Mr. Mojo Rising. Gotta keep on rising. Riding, riding. On riding, riding. Riding, riding. I got to riding, riding. Hey, riding, riding. Whoa, yeah, right. Oh, yeah. Well, Chicanina done about an hour ago. Took a look around, see which way the wind blows. With a little girl in a Hollywood bungalow. Are you a lucky little lady in the city of light? Or just another long thing, yo? City of night. City of night. City of night. City of night. Wow. No. Benissimo. Caro Maxino, Sì, allora, sono qua. sei qua. Parliamo un po' di te. Scherzo. Adesso facciamo un'intervista, una bella intervista con oramai lui è un'ubiezza storia del maker. Allora, di lui abbiamo visto di tutto oramai, no? C'ha un mondo, costruisce cose. Mi ricordo quello là che va sott'acqua, il drone Sì, che va sì, sì. sott'acqua. Costruisce cose in magazzini, in luoghi, Robottini. nella tua caverna, cioè il tuo, la Batcaverna, che è in questo caso tua. E oggi ci parli di una cosa della quale noi sentiamo parlare spesso ma non ne sappiamo niente, che sono le fibre ottiche. Tu ne sai qualcosa? Sì. Poco in realtà, poco, mi rendo conto poco. Allora, mi è venuto in mente di parlarvi di questo perché il ROV Polifemo utilizza proprio una connessione in fibra ottica.
Perché una connessione in fibra ottica invece di un cavo ombelicale dove magari transita anche l'alimentazione, i segnali digitali o altro? Prima di tutto per l'ingombro. Una fibra ottica in realtà è qualcosa di talmente piccolo e impalpabile che non ha sostanza. Stiamo parlando di un filetto di vetro di non più sottile, non più grosso di un capello. Noi ce ne intendiamo fra l'altro, no? Dei quali non abbiamo memoria. Però vabbè. Diciamo che una fibra ottica, la singola fibra, non è più spessa di 125 micron. Dopo entreremo nei dettagli. Ormai è diffusa, tutti parlano, sì, a me arriva la fibra, in ufficio abbiamo la fibra, eccetera, eccetera, però molta gente non ha molta idea di come è fatta fisicamente questo cavo in fibra ottica. Una volta si utilizzavano per le comunicazioni i doppini telefonici in rame, però questi avevano un difetto che non era da poco, raccoglievano disturbi. Non solo, ma erano anche soggetti a interferenze e soprattutto a perdite di segnale abbastanza serie. Questo significa che con un cavo telefonico in rame, oltre a una certa banda, cioè una certa mole di informazioni, non poteva essere impiegato, non si poteva transitare con più di tanto digitali, byte digitali. Fibra ottica invece utilizza frequenze estremamente più elevate perché sono quelle della luce. Nella fattispecie abbiamo un segnale generato da un laser a infrarosso che viene iniettato in questo microscopico cilindretto di vetro, che chiaramente poi è ricoperto da un cladder, da una guaina, rinforzato con fibre di Kevlar e poi di plastica, però questo filo è in grado di trasmettere un segnale fino anche a 50 km senza avere una dispersione. Pulito. Io adesso ho parlato di un diametro del filo di 125 micron. In realtà quello che viene sfruttato effettivamente per il transito del segnale è ancora più piccolo, perché in realtà questo cilindretto che noi vediamo, sottile come un capello, è formato da due vetri, uno esterno e uno interno. Il più interno, che è quello sfruttato per l'iniezione del transito di questo segnale ottico, ha solo 9 micron di spessore. Perché questo doppio materiale, cioè sempre vetro ma uno all'interno e uno all'esterno? Innanzitutto perché i due vetri hanno un coefficiente di rifrazione diverso. E voi sapete che quando infiliamo un bastone di legno nell'acqua lo vediamo piegarsi. Questo perché? Perché fra l'acqua e l'aria, che sono due materiali con un indice di rifrazione diverso, rimbalza il segnale ottico in un modo diverso. Allo stesso modo, quando noi iniettiamo un segnale laser generato in genere da un diodo all'interno della fibra ottica, questo entra nel nucleo, quello da 9 micron, e inizia a rimbalzare nella superficie a contatto con l'altro tipo di vetro. Questo perché hanno due indici di rifrazione diverso. In sostanza, questo vetro estremamente trasparente, perché puoi immaginare che dopo 50 km di transito uno dovrebbe pensare sì, ma questo qua si annulla, si sparisce. Invece no, è un vetro talmente particolare, puro, dove il segnale infrarosso riesce ad attraversarlo tranquillamente per 50 km senza nessuna dispersione. Ovviamente questo implica l'utilizzo di un apparecchio di trasmissione, anzi ricetrasmissione da entrambi i lati, che si chiama media converter. Ad esempio, il segnale Ethernet che tu prelevi da una tua rete locale lo devi trasformare in un segnale luminoso, ed è quello che è stato fatto anche nel sistema Polifemo. A bordo del veicolo c'è questo media converter dove tu entri con segnale Ethernet, viene codificato in digitale ottico lavorando su un diodo laser all'infrarosso, viaggia attraverso il cavo che può essere lungo, diciamo anche chilometri, un paio di chilometri per essere pessimisti, ma anche molto di più,
arriva dall'altra parte, esce, entra in un altro media converter e ritorna a essere rigenerato il segnale Ethernet. Qual è il vantaggio di questo? Innanzitutto i costi. Se tu devi creare una grande rete informatica, il costo di un cavo Ethernet che è formato da 8 cavi di rame o anche più e ha una banda passante abbastanza limitata, il costo di un cavo è molto superiore a quello dell'analogo cavetto in vetro, che è un materiale decisamente più povero e meno costoso, anche considerato gli aumenti dei costi dei metalli. In altre parole, un cavo di pochi millimetri di spessore, come quello che ho in mano, può ospitare fino a 12, 18, 24, anche di più fibre. E ogni fibra ha la capacità di portare dei segnali con una banda passante molto molto più larga di un analogo cavo in rame. Diciamo che una singola fibra ottica può portare l'analogo mole di dati che potrebbe essere rappresentata da un centinaio di cavi Ethernet. Quindi anche dal punto di vista economico, dal rame a fibra a questo c'è un passaggio, conviene? Assolutamente, molto meno costoso, senza considerare, come dicevo prima, l'assenza di interferenze e appunto la velocità di trasferimento che è molto più elevata rispetto all'analogo cavo in rame. Ecco perché adesso tutti parlano di fibra, perché si riesce tranquillamente a raggiungere una velocità di centinaia di megabit secondo con un costo relativamente più economico dell'analogo doppino telefonico o connessione classica Ethernet. E volevo anche aggiungere che ci sono anche dei contro oltre ai pro. Oltre l'utilizzo di questi media converter, anche la gestione di un cavo in fibra ottica comporta l'utilizzo di sistemi di connessione, di fusione delle fibre e i connettori stessi che entrano nel media converter sono molto più difficili da gestire rispetto a un normalissimo connettore che può essere semplicemente crimpato. Però esistono anche delle apparecchiature che lo fanno in modo quasi automatico. Vedi questo filo? Sì. Questo filo verde ha dentro qualcosa come 12 fili in fibra ottica. È un tubetto in plastica. Questo finale che io vedo sono 12 fili? Sì, adesso ne ho tolte un po', ce ne sono 4 o 5. All'interno di questo tubetto troviamo un gel che ha lo scopo di evitare l'entrata dell'umidità e dell'acqua. Intorno a questo tubetto c'è una copertura in Kevlar o fibra di vetro e poi di nuovo coperto da un manicotto in plastica. È più delicato rispetto all'altro? Cioè... No, può essere tranquillamente calpestato, soprattutto quei cavi fatti col Kevlar, che sono addirittura anti-taglio, anti-roditore. E poi per le pose in ambienti ostili ci sono anche i cavi armati, che oltre a questa copertura hanno una copertura in acciaio corrugato e perciò flessibile, ma molto molto tenace, perciò non basta una ruspa per romperlo. Cioè, oddio, rompono di tutto, però è molto più difficile da rompere di un cavo telefonico. L'utilizzo nel futuro sarà sempre più diffuso, sia per questioni di costo, sia per economia di esercizio, visto che una sola fibra porta molto più segnale dell'analogo cavo telefonico e questo permette anche di raggiungere la velocità di accesso a internet con 100 a 1, anche di più probabilmente. Ma adesso che si sta andando in una direzione wireless, no? Sì. Tendenzialmente, questa tecnologia magari tendenzialmente verrà più applicata a ambienti industriali, a grandi aziende che hanno bisogno dell'affidabilità, immagino, perché sennò in questa tendenza totale del wireless sembra quasi una tecnologia aggiornata di una roba che magari tende a sparire, no? Sono due cose diverse. Il wireless ha un problema di limitazione di banda.
quando un ripetitore che ha, diciamo, un centinaio, anche 200 canali liberi, quando sono saturi, il tutto comincia a rallentare. La fibra ottica invece porta molto più ha una capacità molto più elevata in termini di banda, perciò per installazioni fisse, cioè infrastrutture informatiche o anche all'interno di una struttura comunale, un palazzo della regione, eccetera, probabilmente utilizzeranno sempre di più la fibra ottica proprio per la sua capacità di portare segnali con costi ridotti, semplificando il cablaggio, mentre il wireless sarà più dedicato alla telefonia portatile, alle periferiche tipo stampanti, scanner, cose di questo genere, che hanno il vantaggio di eliminare il cavo, ma sempre in ambito locale. Credo di aver detto tutto, forse l'ultima cosa che non ho detto è che in un cavetto, in un solo filo, possono transitare i segnali in modo bidirezionale, perciò non si annullano a vicenda, posso avere un'andata e un ritorno sullo stesso filo. Tutto qua. Grazie mille. Grazie a voi. mille. Grazie. Ennesima lezione, grazie mille. Grazie. Sa tutto. Allora, comunque poco lui, fa c'erano altri 2 divulgatori pronti che poi sono scomparsi ma ritorneranno, quindi se sentono la mia voce hanno capito già che tra poco potranno venire qui. Non so di cosa dovevano parlare perché ho detto manteniamo il mistero, però il problema del mantenere il mistero mi mette anche in condizione di non sapere chi fossero, capisci? Quindi questa roba qui ha un lato positivo e un lato negativo. La roba strana è che quindi non li troveremo mai sono scomparsi, sono smaterializzati nella davanti ai settima nostri occhi. dimensione, perché sappiamo che adesso, grazie allo studio della teoria delle stringhe, della quale non abbiamo capito niente, ci Poi sono delle dimensioni inesplorate. c'è la possibilità che esci da qua e ti ritrovi da Mirella, tipo così c'è un E dentro tunnel. Mirella c'è un'ennesima dimensione nella quale ti trovi Gli scontrini. dove- stupido, perché c'è un buco nero all'interno E non so perché ne viene del quale c'è all'interno di Mirella Dolce Gabbana. C'è, vabbè, un mondo. Comunque tra poco giungeranno altri 2 divulgatori o altro, forse anche o altro. Erano qui prima, mi hanno detto guarda, noi siamo pronti. Io ho detto un attimo perché noi dobbiamo parlare un attimo di fibre ottiche. Abbiamo parlato di fibre ottiche e adesso attendiamo i 2 divulgatori che prima... Ma come gli era fatti? Che aveva sembianze umane? Sembianze, hai fatto bene a dire questo, sembianze umane, ma vai a sapere dopo Quindi se cerchiamo nella due, realtà... cerchiamo 2 con sembianze umane. Sì, Ok. sì, magliette grigie, sì. Ma sì. che cos'è quella Quindi 2 macchina grigi. di tessere colorate qui di fronte a noi, tra noi e l'InfoPoint? Guardavo anche prima, se volevo andarla a girare. È vero, vieni voi ad andare a girare. Beh, bisogna andare senza microfono però, lì, Perché? fino a là, caro. Perché piove? caro. Arriva. Provo? Arriva? Sì. Dai, vediamo. Oh, c'ho la cassa, casa qua. Anche mi voglio girare. Sì. Ah, volevo dirvi che qui rispetto a lì piove. Ah, sì, qua che si strano sappia. questo. Sì, sì. Piovi. Allora, la prossima domanda. Flavio Dall'Atte, vedi la telecamera? No. Allora se reciproco. Ah, ok. Sappiate che la telecamera non mi vede. Beh, amici di Facebook, in questo momento voi non mi vedete, ma sono bellissimo uguale. Anche di più, forse. Però girando quelle tessere ti puoi scrivere anche volendo, no? Sì, ma non so cosa sia, però è bello. Isabel, aspetta che giro Dica un che po' c'ha con Gaia, mi... mi dici Massimo. Potrebbe essere una trappola per persone C'è curiose. Gaia, sei desiderata qui al gira tessere. Gira tessere. Si chiama così. Con l'ombrellino, se vuoi. Cos'è questo? Che carino! Questa è una tombola multidimensionale, queste sono le cartelle. E questo? Allora, questo è il primo modo in cui si facevano le grafiche al computer. Cioè, la meraviglia di Gaia è che quando Cos'è? piove ha gli occhiali da sole, capisci? Qui è il vero fascino. Ma è impossibile Pioggia, occhiali da portarlo sole. qua fisicamente. Cos'è? Cos'è alla fine? Non si può portare là. È una matrice. È una Acceso, matrice. spento, 0-1, on-off. Per cui puoi fare i disegni. Le prime grafiche venivano fatte in questa maniera. Lo possiamo portare, bastano Dai. 2 persone che lo alzino ai 2 lati. Vai un po' più in
via. Sì. Ma La guarda, là facciamo? prima c'era l'inferno, adesso si schiarisce un po', secondo me, ma sì, dai. Ce Cosa l'avete avete fatta? fatto? Ah, un Pac-Man, assolutamente. Assolutamente un Pac-Man. Voglio vedere il Pac-Man. Marco ha fatto una sorta di cuore. Devo impegnarmi, ma... Andiamo da qua, invece. Sì, sì, sì. Molto credibile. Era difficile con così pochi punti riuscire a fare un disegno riconoscibile, vero? Una M? Brava, un capolavoro. No, però bello. No, È bello, bello. riconoscibile, più di questo. Ma la riconoscibilità del Pac-Man quando fa là, a quel punto Senti diventa... Max, ma visto che tu hai la maglietta staff, resti con noi a smontare tutto Con dopo, la maglietta vero? staff? Non con la maglietta staff, no. Sì, 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 hai la sì. maglietta staff. Le persone con la maglietta staff, io no, purtroppo, Esatto. devono hanno l'onore di rimanere qui a smontare tutto. No, guarda, staff è il rumore che farò io alle 20. Dobbiamo Cadendo smontare al i suolo. tavoli, vanno Sì. chiusi, tutto. Ma se è Vabbè. bellissimo, lo portiamo a casa, Flavietto. Ma scusa, ma non potete cioè, tanti robottini, un robottino che smonta la fiera, c'è tutti quanti impegnati un anno e uno che smonta. Guarda, quest'anno abbiamo il Fab Lab mobile, ovvero abbiamo una bellissima struttura fatta in legno che si apre e all'interno ci sono tutti quanti gli attrezzi, le scatole con dentro le viti, tutto quello che può servire e lo possiamo rotolare con noi in tutte le occasioni. Senza smontare e rimontare tutto. Ci siamo già portati Guarda, avanti su quello riguardo allestimento, disallestimento. È un dobbiamo sogno ancora... che noi musicisti abbiamo da sempre, cioè avere una pedana con tutto già pronto e montato, Ok. che inserisci in un posto, arrivi e la scarichi, no? Così. Bisogna fare il Maker Faire e il Maker Disfaire. Bello. Basta pagare, ma mi volevo gratis. Noi volevamo Perché- gratis. E Quindi quindi- perché tanto i service, insomma, passerà di moda, no? Quindi però saremo questi scarrabili, no? Con l'impianto montato. Che bello, lo portiamo a Con casa, robot che Flavio. suona. Mi sa che Ornella Sì, vuol ma guarda, portare puoi portare a casa l'orologio, tutto. questo, tutto Sì, la sì. porta. Sì, ma Andare parlavo via. di Maxino comunque. Se porti Maxino. Questa puoi fare una doccia, però. Se metti, Sì, ne metti sì. due, Anche una uno sola spogliatoio. spogliatoio. Per me. Come A questa altezza. altezza che va bene così. Elisa, Dai. ma un Dimmi. pezzettino piccolo piccolo di New York, piccolo piccolo, me lo puoi fare? Piccolo. Forse Perché ho è un'amica illegale. con cui io ho sempre Però- una sfida a un balletto. Per Un cui, balletto. no, sì, no, quello io e la mia amica. Mi servirebbe Ok. però la musica della base. Recupero la mia. Lo Portiamo là? riportiamo in postazione? Richiesta. Vabbè, a gentile richiesta di Gaia. Elisa Bombacigno in New York, New York. Sì, Una robetta. Stars spreading the news. Le ballerine davanti allo stage. Living today. I wanna be a part of it. New York, New York. Bravissime. These vagabond shoes are longing to stray and step around the heart of it in all New York. I wanna wake up in a city that was asleep to find I'm king of the hill, top of the heap, my little town blues. I'm melting away. I make you bring a star of it in all New York. If I can make it up there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York. Scatenate qui davanti.
Bis, bis. New York, New York. I wanna wake up in the city that doesn't sleep, to find I'm head of the hill, head of the list, cream on the top of the list. My little town glows, how in way I'll make your brain a star of it in North New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. Come on, come true, New York, New Super acuto finale. Va bene. Elisa Adesso Bombacino. dire che Grazie. Gaia, una canzone che non era New York. E adesso io canterò i Puffi. Ma a Canterai che, Puffi. a che punto sei l'inno? Appena lo faccio. In quel momento là verrà fatto. Ma te lo esprimi nel momento che te lo esprimi. Certo. Ok. Succederà. Nel frattempo, diciamo che se qualche ombrella, ma mediamente gli strangolini sembrano Sotto controllo in questo strangolini momento. è una parola italiana, ovviamente. No, bisogna Lui fare così. ogni volta che è Ogni capito e volta. ogni volta che piovù. No, Lui è vero. continua a Ogni volta- dire ogni tanto Quando e ogni capita- tanto bisogna piovi. fare così perché Gliela così è abbiamo possibile fatta, che, dai. allora, che la sfiga funzioni bidirezionale. E Che aveva non te detto che dovevi non dire dire la parola sfiga, sfiga. non dovevi dire la parola sfiga, Non dovevi perché dire la io parola non te dici sfiga. mai la parola sfiga. Abbiamo detto Invece 5 volte, sfiga, l'abbiamo detto 5 volte. 6. Dite sfiga. Basta dir sfiga, Adesso mettere ok? un pugno. Nella canzone non devo mettere la parola sfiga. Comunque non può essere bidirezionale dito. come la fibra ottica. Cioè non è possibile che uno disi una roba e la succedi, non la disi e succedi comunque. Non può essere. È vero? Devi No, essere no. che, Ora, non so che Se la funziona. catita e Se mi- succedi. Se mi sono in città e dico non troverò parcheggio, non trovo parcheggio, dico troverò parcheggio e non trovo parcheggio. Non È può la teoria essere. delle vero. stringhe È questa. la teoria delle sfinghe se questa Se cosa. ti te disi trovo parcheggio, te trovi parcheggio, se la prova scientifica. E se ti te Ah. disi non trovo parcheggio, non te lo Infatti dove troverai. ho messo le auto oggi? In parcheggio. Va bene, dopo verrà effettuata quindi la canzone, faremo l'inno del Maker Faire 2021 in qualche Sì. modo ad un certo punto. I due Non- divulgatori di prima sono morti, credo, scomparsi. No, Sì, però adesso non abbiamo cominciare che persi, ti- purtroppo. Ma del resto vado la in vita cerca, viene c'è e poi il va. microfono e vado a cercarli, anzi vado a cercarli anche questo microfono, va bene? Del resto la vita viene E va, e va uno muore così. così. Come Poi un altro se ne va. sì, Che tristi, germoglia un seme E muore un signore. e Buono signore. Perché? altrove C'è magari un proverbio giapponese o sopra il famosissimo, seme proprio che che era sbrissato. Come con le scovazze, no? come con le scovazze. Questa è un'immagine che nella tua mente noi non potremo mai E l'ha entrare. fatto uno dei suoi giri. Ecco, È il mio compito su quel di lanciare E questo E la qua- lancia robe di- che non ha nessun senso dopo per da stimolare là- la creatività. Stando qui molte ore si finisce per sniffare della plastica. Ma voi sapete? Sì. Non mi ricordo. So che c'entrava con le scovate. Aspetta, Sono perché andato- era una roba che volevo dire, che c'entrava col petrolio, Sì? che ha fatto un esperimento, sai, interessante, ma non mi mica Ma viene in non- mente. Beh, però, vero. Già una Però parte già una parte e Cosa c'è. era? È l'esperimento col mi viene in petrolio. mente, appena che mi viene in mente vi dico. Adesso vado Grazie. a recuperare qualche maker per le interviste, va bene? Sì, Ah sì, mi ricordo. prego. Allora, Iga ha fatto un esperimento coi funghi. Anche Quegli Tite oggi allucinogeni, è stato però, definito anche così. Sì, vero. L'esperimento coi funghi. Seminando le spore, Sì. allora, i andati in un posto dove che lo scopo era quello di cercare di ricreare la biodiversità lì dove era stata una perdita del petrolio. Ok. E quindi che crea una perdita del petrolio in mezzo alla natura, 5 perdite del petrolio, e ogni cercava di utilizzare qualcosa che ricrei la biodiversità.
L'unico che ha creato totalmente la biodiversità Funghi. è il gruppo che aveva seminato sotto quel materiale che ha coperto sta chiazza di petrolio le spore dei funghi. Ma va, immortali, tipo, Sì. una specie di... Potente, sta roba. I funghi ha questa caratteristica, no? De trasformare un po' Sì. lo spazzino dei boschi. Io non sapevo. No, non avevo idea. Quindi c'è già funghi sott'olio. Quindi, Sì. Cioè te li cioglie e c'è già... Non sei giusto? Ho sbagliato? Non so se sbagliamo, in quel momento se andai via tutti. Nel senso che... Devo creare il C'era un deserto. sacco di E dopo persone si con deve davanti, capire sembra di- Si è che creato il tipo di deserto. funghi. Ho detto Che qualcosa di tipo di sbagliato. funghi? Disi la bomba cigno, Tutto relativo, insomma. trifolatti, prezzemolatti. Una tegame. cadenza furlana adesso. Sì, Prezzi lei era un mollati, lei era un momento hai detto. compagna de Gelindo. Allora, Maker, dove eccolo là, sta arrivando uno dei due. Ci siete? Venite. Due a sorpresa, due Maker a sorpresa. Non sappiamo di cosa si parlerà, non sappiamo quale sarà la magia che andremo a scoprire ora. Ma lo scopriremo. Stanno arrivando galoppanti. Eccoci. Oh, Benvenuti. Due microfoni per ben voi. trovati. Tablescope. Benissimo, volete sedervi? Ma volete che mettiamo le bianche in mezzo o no? Lasciamo quelle rosse, va bene, uguale. Come volete. Indifferente, dove volete? Buonasera. Che richiamo divino, sembra un grande occhio sta roba centrale che avete qua. Un po' massonico. Un pelino. Ma non è. Ma non è. Giuriamo che non è. Ma non è. Allora, come si fa a entrare nella vostra setta, amici? Così. Accendi il microfono. È acceso? No, dovrebbe essere acceso. Ho pronto Arrivato. Noi non sappiamo niente. Non sappiamo nulla, Sorpresa. quindi dovete illuminarci subito. Li illuminiamo? Illumina. Scusate. È finita. Depistati. Ormai basta. Allora, quello che facciamo noi sono giochi da tavolo ibridi digitali, quindi carte, cartoncini, pedine, però alla fine della partita, e qua entra in gioco l'occhio, si fa una foto a quello che c'è sul tavolo e alcuni aspetti del gioco vengono gestiti dal software di visione digitale. Vi faccio un esempio perché detta così è un po' appunto ermetica. Ma quindi è tipo Monopoli? Questa è la domanda che ci fanno spesso, quindi è tipo Monopoli. E si qua ha portato delle carte astronavi, questo è un gioco del 2003 dove ci sono delle carte astronavi che hanno dei raggi laser stampati sopra. Carte astronavi hai detto? Sì, ho detto carte Conosci astronavi. le carte astronavi tu? Oggi sì. Dai, ve le faccio vedere. È carta astronave e carta astronave che c'è effettivamente una astronave. Quindi questo è un gioco del 2003 dove ci sono questi raggetti laser stampati sulla carta, è un gioco molto veloce di sparatorie spaziali, si mettono le carte sul tavolo in tempo reale, non ci sono i turni, dopodiché nel gioco originale bisognava andare carta per carta a misurare con il righello quello che era successo. Cioè, erano 20 carte sul tavolo, misurare punti, segnalini, era un po' noioso, specialmente se avevo giocato solo per 2 minuti, insomma, non mi andava di stare 10 minuti a misurare. Allora, quello che abbiamo fatto è un bot Telegram, si gioca allo stesso gioco, a fine partita si prende la macchinetta fotografica del cellulare, si fa la foto e tutta la sparatoria viene animata dal... Anche animata? Allora, adesso col sia bot... le misure sia la... Tutto quanto, sì, nel bot Esatto. Telegram è una sequenza di foto, però ci potrebbe ovviamente essere la possibilità, una volta che uno sa tutto quello che è successo sul tavolo, di oltre che contare i punti anche animare la sparatoria. Quindi il gioco è rimasto lo stesso da tavolo, i giocatori giocano intorno a un tavolo con le carte vere, ma alla fine della partita, insomma, la parte noiosa è stata un po' accelerata, un po' tanto, sì. Tipo 10 volte. tipo 10 volte più veloce, è stata un po' accelerata dal fatto che utilizziamo la foto. Poi non c'è meno discussione su ma tu hai misurato di più, e lasciamo stare le battutacce che insomma ve le avranno già fatte, no? Sulle misure varie, sì. Però nel senso che è tutto molto più, cioè purché fai la foto esattamente sopra e non inclinato. No, questa è una delle cose belle. Non è richiesto. Perspective correction. Esatto. Quindi bellissimo. quello è corretto dalla foto e funziona con delle inclinazioni ragionevoli.
quindi quindi non puoi stare fregare attenti. nessuno, niente. Sì. Esatto. Già immaginavo come... Sì, una delle magie è proprio che tu fai la foto e il Sì. software la rettifica, ti fa vedere a volo d'angelo cosa è successo in questa battaglia spaziale. E questo è applicabile, cioè si può portare su questo modello anche su altri giochi, purché il software riesca a riconoscerle. Esattamente, Esatto. infatti questa diciamo era la nostra proof of concept, volevamo vedere se riuscivamo ad utilizzare questi concetti in un gioco da tavolo e poi abbiamo iniziato a lavorare sul gioco da tavolo proprio nostro utilizzando la stessa filosofia ma con i funghi spaziali. I funghi spaziali, con i funghi spaziali. Tipo quelli che metti nella pizza, ma spaziali. Spaziali. Dì un po' dei funghi spaziali, va. Allora, questo primo progetto che abbiamo fatto con le carte andava a risolvere un problema che c'era nel gioco, ma di fatto quando riesci a estrarre così tante informazioni da una foto su quello che è successo sul tavolo, puoi fare molto di più che semplicemente contare i punti. Quindi questo altro gioco, abbiamo spinto un po' più sull'immaginazione spaziale, perché è ambientato nello spazio. E quindi noi piazziamo questi funghi che a fine partita rilasceranno delle spore, quindi abbiamo delle forme particolari, quadrati, triangoli, rombi, quello che è, e a fine partita questi rilasceranno delle spore, la forma rimane la stessa ma diventerà più grande, quindi si espanderà 3 volte, 5 volte, 6 volte. Questo è nella figura, quindi io mentre gioco le piazzo, devo immaginarmi come sarà la situazione a fine partita, come queste espansioni, dove arriveranno, e con queste devo cercare di conquistare dei pianeti che sono piazzati nella mappa. Quindi il gioco è proprio di immaginazione spaziale, piazzo 5-6 figure, come interagiranno tra di loro, come sarà la forma che viene a crearsi. Quindi le piazzo non lo so, a fine partita anche qui prendo semplicemente una foto del tavolo e poi nel cellulare la risposta mi viene mostrata tutte le espansioni e il conteggio dei punti che ho fatto in quel livello. È programmato direttamente su un cellulare oppure manda un computer che fa un software suo? Allora, per ora l'immagine viene mandata su un server e viene processata e poi viene mandata la risposta, diciamo, con i punteggi calcolati. In futuro forse sarà nel cellulare direttamente. Sì, esatto. Tanto perché ci sono i puristi che ci dicono sì, ma se io voglio giocare in cantina, come faccio senza internet? E quindi sicuramente o non giochi in cantina. Sì, sicuramente. Vai da un'altra parte. Cioè, avete inventato il VAR per i giochi? Praticamente la VAR per... Sì, non si imbroglia più, che poi pure la VAR comunque a volte è un po', diciamo, personale l'interpretazione, quindi no, questo è meno personale della VAR perché decide il computer, fine. No, comunque sicuramente ci sarà l'app del gioco, perché il nostro gioco, insomma, lo finiamo di sviluppare adesso e poi lo venderemo proprio come gioco in scatola e ci sarà l'app da scaricare gratuitamente. Invece questo delle astronavi rimarrà giocabile attraverso Telegram, da scaricare gratuitamente tra poche settimane dal nostro sito, quindi se volete mettere Però ragazzi basta con sto gratuitamente, dai, veramente. non si può, ragazzi, facciamo i soldi con i vostri dati. Uno può anche pagare. No, questo qua, pagherete la cartuccia per stamparlo, perché quella di certo non ve la paghiamo noi, però se volete tagliare 20 carte, insomma è divertente vedere che succede quando... Ma quando fate la un'eventuale evoluzione in realtà aumentata è complicatissimo, ci avete pensato? Cioè nel senso, a quel punto le spore di questi funghi che mentre ti muovi sono identificate in quel determinato Ti punto. pare che non ci hanno pensato? No, Guarda lì. Infatti Si la domanda vede. era, è tanto complicato? Diciamo che è molto difficile fare questo in maniera immersiva, perché dopo quando si cercano di fare applicazioni in realtà aumentata col cellulare molto spesso sono sgranate, vanno a colpi, ti richiedono esatto di inquadrare in una specifica posizione la tavola. Riconosce le superfici. Sì, esatto, quindi diciamo che diventa quasi più una costrizione che un aiuto al gioco. Quindi Sì, ti faccio un esempio, ad esempio, se io dovessi tenere il cellulare sempre a fissare il tavolo perché io voglio lavorare in realtà aumentata, gli altri giocatori non vedono. Invece la nostra idea è creare nuovi aspetti del game design, ma ad esempio faccio una foto soltanto a fine partita, poi metto il cellulare al centro del tavolo e tutti vedono, quindi rimane un'esperienza che coinvolge tutti i giocatori intorno al tavolo con una sola macchina.
quindi la dimensione diciamo da tavolo è mantenuta, e quello per noi è... resta un gioco da tavola con l'aiuto delle tecnologie in aspetti che magari non erano erano particolarmente lenti e complicati Sì, come sì, questi qua, o non erano possibili perché le spore che si espandono, insomma, non tutti hanno a casa dei funghi spaziali per controllare. No, è più difficile. Non so. No. Bello. Non bastano. In cantina. Due non Forse è per quello che voleva giocare in cantina, ragazzo. È vero, ok. Ma però così non gli serve il wifi perché già ce l'hai i funghi. Beh, ma ieri con Marco avevamo visto, no? Che c'era un camp in mezzo alla natura, com'era? Dove portavano le reti e tutto, sì. Quello che non mancava era il collegamento Ethernet. Anche in mezzo al bosco. In mezzo al bosco, sì. Sì, hackerspace aperti in Olanda, itineranti. In mezzo al bosco portavano la rete, costruivano l'impianto e dentro i bagni chimici, invece di essere un bagno chimico, c'erano gli switch per tutti quanti. Poi finito l'incontro, via tutto a posto. Bello, Sì. bello, molto bello. La rete era un puncesso. Ma voi come siete arrivati a questo desiderio di dedicarvi ai giochi, trasformarli appunto in realtà aumentate, eccetera? Arrivate dagli studi, dalla passione? Entrambe le cose, direi. Allora, io sono un matematico, adesso lavoro sul progetto. Lui è ingegnere elettronico, fa il dottorato in visione digitale, quindi ci siamo trovati su a Graz, dove abbiamo fatto gli studi. Io sempre grande appassionato di giochi da tavolo e insomma questo è un modo per portare insieme i giochi da tavolo, che sono proprio la passione del me bambino di sempre, e c'è la tecnologia, c'è un po' di problemi matematici che sono interessanti e le persone si divertono. È stato bello finalmente dopo il Covid vedere la gente che può finalmente mettere le mani, perché non è facile sviluppare un gioco da tavolo quando sei rinchiuso in cantina. Certo, perché l'anno scorso il Maker aveva questa mancanza, insomma non si poteva toccare niente, invece quest'anno per fortuna finalmente i ragazzi possono rimettere le mani sui giochi, e un passo avanti abbastanza importante. Infatti è bellissimo essere di nuovo qua e far toccare le cose alle persone, che è uno step importante per lo sviluppo dell'esperienza di gioco. Certo, anche per la crescita dei ragazzi, per apprendere, mettere le mani in pasta. Poi è bellissimo vedere anche persone che ti chiedono del gioco, ma poi c'è chi è interessato, ma come la fate la rettificazione dell'immagine, ma come comunica con il server, insomma il bello della Maker Faire è un'altra cosa molto bella che abbiamo visto qui in fiera, che il gioco ha le regole dei funghi, sono semplici, le regole di espansione, e ci sono dei bambini che sono incredibilmente forti. C'era una ragazzina di 11 anni che è chiaramente più forte di me, che ci ho giocato non so quante ore. Quindi... Non commento io su questo. Quindi evolvono, no? Evolve tutto praticamente, tutto è in evoluzione. Sono in evoluzione le domande, le curiosità, sì, perché qua c'è un po' un esplorare un territorio nuovo, partendo da un presupposto è quello di rispettare appunto l'esperienza da tavolo. Però comunque ci siamo un po' avventurati in una cosa che appunto nessuno ha mai provato, e quindi dobbiamo vedere le persone come interagiscono. Una volta, noi ci poniamo le domande e ci rispondiamo, però alla fine il gioco da tavolo non dobbiamo giocarlo soltanto noi, e quindi c'è questa dinamica che è un po' intrinseca allo sviluppo del gioco da tavolo. Non si sviluppa il gioco da tavolo senza parlare con le persone, senza fare i playtest e così via. Quindi qua c'è l'aspetto ludico, il gioco deve essere divertente, ma anche l'aspetto di integrare la tecnologia in maniera coerente e insomma non invasiva. Bravo, esatto. Ecco perché dicevo importante poche foto, l'interazione con il dispositivo. Il giocatore hardcore è difficile da convincere, quindi bisogna andarci cauti, perché lui ti dice e dopo alla fine fai una foto. No, ma non si può fare senza foto. Non in questo caso. Poi è bello che non sia tutto virtuale, no? Che una parte sia ovviamente la maggior parte. Esatto. Grazie mille, mille. Prima di andare via, date le coordinate che ci stanno seguendo da Facebook. Dove vi trovano? Sito, città, associazione? Se volete venire a Graz in Austria siete ovviamente benvenuti. È più facile il sito, si chiamiamo Tablescope, il sito è Tablescope Games, quindi se vi va di vedere quello che facciamo siamo ben contenti di farvelo vedere. E tra poco rilasciamo queste carte stampabili, quindi mettetevi in contatto, così già potete mettere le mani su una cosa. Non è tagliare 3 carte, non è un'operazione da maker, però insomma poi con Telegram vi divertite. Quindi Tablescope Games. Grazie mille. Grazie. Ciao ragazzi, buonasera. Ciao. Grazie.
Non mi piace mettere. Enrique cosa c'ho altri? Enrique ha fatto gesti che Ah, sarà l'intervista. No? C'è una parte molto visuale. e dopo rimandiamo allo stand. Non possiamo venire con i microfoni lì e la telecamera. Ok, ma potrei portare. Se puoi portare qualcosa qua? Oppure posso portare il PC qua? Un portatile? Aspetta, se porto il PC qua, si può collegarlo allo schermo? Sì, si può. Ah, ok. Vabbè, se no. Allora, adesso stanno decidendo tecnicamente come realizzare qualcosa, che non ho capito cosa, giusto per informare la pausa. Sì. Avete un PC qua con internet? Quando vuoi tu, mi parli, ok. No, una cosa che si può fare però andare. Quindi cosa accade? Abbiamo un maker che si accomoda. Ci è stato portato di peso da Enrique. Quasi, no? Quasi, ma non c'è nessun problema. Laggiù? O vengo lo più vicino. accerchiamo? Lo accerchiamo, dai, in modo però che così sia più a suo magari- agio. Ti farà sentire più osservato Sì, così. adesso verrà anche- Allora io mi verrà metto qua dietro. sì, qua dietro. Dovrebbe esserci, provaci. Uno. Sì, c'è accesissimo. Allora, tu sei un maker e hai portato una cosa particolare adatta al periodo, mi pare di capire. È un sistema di tracciamento persone basato su telecamere 3D che viene usato per varie applicazioni commerciali, tipicamente per conteggio persone nei negozi, per fare quello che nel commercio si chiama il tasso di conversione, ovvero il numero di persone che entrano rispetto a quelle che escono pagando. Ah, ok. Quindi sono entrati in 17, in 3 hanno comprato qualcosa. Ovviamente non è per i supermercati. Sì, così. Ovviamente non è per i supermercati dove tutti che so, vanno a comprare almeno il latte, ma che sono i Però negozi per di negozi, lusso, insomma, un pochettino- per i negozi di lusso, per esempio, dove ci sono 5 dipendenti e 3 clienti che fanno uno scontrino medio da 600 euro, tipo che so, i Prada, eccetera, quello conta. E recentemente questa cosa ha trovato applicazione con il Covid, con il lockdown e con il concetto di massima occupazione che non c'è mai stato, ovvero tot persone per metro quadro, cioè o meno ogni persona occupa 5 metri quadri e se il negozio ha 20 metri quadri vuol dire che ci Così possono quindi, stare cioè, massimo 4 persone. L'applicazione ti aiuta a capire subito qual è il numero di persone massimo. Sì, cioè- si mettono i sensori sulle porte, si contano le persone che entrano, che escono, Sì. anche i dipendenti a quei fini lì contano e quindi si sa che dentro quello spazio possono stare massimo 10 persone. Ok. Peraltro per legge lo vedete su quasi tutti, su tutte le vetrine. Tutti dovrebbero Si automatizza esporre. insomma questa cosa, semplicemente cioè, dopo un certo numero di entrate magari c'è un Noi suono, un qualche cosa. no, forniamo un semaforo che Ok. viene messo sulla porta Sì, e sì. quando il semaforo è rosso, come al parcheggio, Bisogna star fermi, e si verde aspetta si entra. che esca uno ed entra il successivo.
Quindi questa è una delle applicazioni che il Covid ha portato. In questi casi anche viene accoppiata, che so, alla termocamera per la febbre, per vedere se le persone, cioè oltre che contarle, si verifica che possono entrare per queste altre motivazioni. Recentissimamente c'è il controllo di validità del Green Pass, altra cosa che blocca eventualmente l'ingresso, quindi ci sono dei sistemi articolati, ma applicazioni diverse sono... Sì, si può utilizzare in svariati campi, insomma. Sì, la stessa tecnologia di telecamere 3D, per esempio, viene utilizzata in campo completamente diverso, negli ospedali, quando ci sono delle persone che non si dovrebbero alzare. Secondo me anche però potrebbe essere utilizzata in situazioni ludiche, per esempio sui giochi dei bambini, giochi Sì. dove ci possono entrare un certo numero di bimbi, un altro numero deve rimanere fuori. Sì, quello sì, diciamo in qualsiasi spazio chiuso, dalla biblioteca all'ufficio viene utilizzato questa tecnologia, anche all'aperto una zona come questa solo pedonale è importante, o con piste ciclabili. Ci sono un sacco di municipalità, di città anche all'estero che stanno considerando le vie più affollate come... Quindi di mettere un numero massimo di persone all'interno. Ma anche monitorare il Monitorare traffico. semplicemente la situazione. Sì, ci sono un po' per sicurezza, nel senso che quando ci sono eventi grossi, quando quasi fa un concerto, ci sono delle strettoie, delle cose, si sa che il panico può causare gravi danni. Diciamo, e poi ci sono anche proprio il tracciamento di aree molto più grandi che una porta, quindi dove si deve seguire le persone in un supermercato, in un centro commerciale. Che succede? Succede che nel mondo del commercio, dove si vorrebbe ottenere lo stesso tipo di tracciamento delle persone che abbiamo quando visitiamo un sito. Se andiamo su Amazon, loro ci tracciano al secondo, al click, si sa che siamo arrivati al carrello, siamo dati. Quindi vorrebbero portare questo dalla realtà virtuale al fisico. Cioè, se ho capito bene, un check-in quando si entra e poi di nuovo dei rilevamenti interni per capire dove sono andato, cosa ho preferito, che zona ho preferito visitare. La parola check-in però vuol dire... Sì, allora, ci sono un sacco di problematiche di privacy, sempre di più, sia per questioni sindacali con i dipendenti che con il GDPR adesso. Quindi non si può più riconoscere facce, cose di questo genere. Ci sono proprio adesso, in questi giorni e in questi mesi, un sacco di cose. Mentre in Cina riconoscono, tracciano, schedano, eccetera, ci sono altri posti, come posso dire, in Olanda, in Germania, dove queste cose stanno andando, si stanno bandendo persino le telecamere nel visibile, perché possono riconoscere persone. Quindi stiamo arrivando ad avere, che sono negli spazi pubblici, quello che abbiamo in Italia nei locali, cioè negli uffici, nei posti dove non si possono riprendere i dipendenti. Per Questo cui crea tutta una come serie normativa si sta andando indietro in certi si sta paesi. andando indietro, sì. Cioè indietro Dal mio punto di vista, dal mio punto di vista in avanti, sì. Però si torna indietro, dai, si torna un po' indietro. Diciamo che c'è stato un trend, 30 anni fa, io sono in quel settore, 30 anni fa che sono in Svezia, per mettere una telecamera fuori per strada ci voleva un pacco di carte infinito, là era un po' l'altro estremo. Oggi come oggi questa cosa è stata sdoganata molto, cioè se mia figlia la sera torna a casa ed è ripresa da 30 telecamere non mi dispiace, però se vado a comprare il latte... sono questioni molto diverse, infatti Sono per questioni sicurezza ben venga. Sì, beh, qui si scontra la sicurezza con l'etica e bisogna trovare un equilibrio sociale che... E qui si entra nelle questioni, cioè nelle culture e nelle legislazioni locali. Diciamo, ci sono posti dove possiamo andare dalla Cina agli Stati Uniti, dove queste cose sono molto rilassate, fino a posti come la Svezia, dove sono sempre stati molto attenti più di noi. Quindi per vedere le tue applicazioni lì all'inizio della prefettura, lì, il numero?
Te lo ricordi? 43. M43. Il nostro sistema, sfruttando telecamere 3D, vede solo delle sagome. Quindi si vede la sagoma della persona, si può vedere l'altezza, massimo la corporatura e poi basta. E per avere come dire, un range di errore, anche se non si riconosce la faccia, si riesce a fare il profilo, nel senso, se dopo uno volesse la stessa tecnologia usarla per dire ok, rispetto alla privacy, però in un grande magazzino vedo che reparti vengono più visitati da determinate persone, un minuto, è sufficiente. Un minuto. Per fare quello, cioè nel commercio, quello che loro interessa è un po' quello dei siti internet, come dicevo prima. Sì. Ho una via, I cookies. voglio sapere quanta gente passa davanti alla mia cosa. Di questi, quanti se ne fermano a guardare la vetrina? Di quelli che guardano la vetrina, quanti entrano? E di quelli che entrano, quanti acquistano? Idealmente, se poi riesco a dire quanto è stato dentro, dove è andato, dove si è fermato per quanto tempo, quindi uno è andato prima, sì, e questo qui è una serie di informazioni importantissime, diciamo in tempo reale, per valutare l'efficienza del negozio. Oppure questo qui permette di dare dei dati storici quando si deve ridisegnare, riprogettare il negozio. Stessa cosa che succede col traffico. Quando ho un problema di colli di bottiglie, allora si chiamano gli ingegneri, cambiano i sensi unici, eccetera. Ecco, quelle cose lì richiedono dati storici. Certo. Non si inventa, allora si manda la gente a contare, si fanno un'acquisizione dati di una settimana, ma in verità non è sufficiente. Uno deve vedere le stagioni, non è i fine settimana, le festività, quel che succede alla vigilia di Natale non è un sabato normale. E quindi con dei dati storici uno può prendere e mettere nel sistema dati veri acquisiti nell'arco di settimane e mesi, per poi... No, il fatto della privacy mi interessava più che altro questo, no? Il fatto che anche altre caratteristiche somatiche, no? Senza individuare univocamente la persona, sono sufficienti per poi fare la statistica. Diciamo, a metà di queste cose ci sono telecamere che, guardando dalle caratteristiche somatiche dal volto, fanno per esempio sesso e età, quindi sapere che a una certa ora che vengono più giovani, che così, più uomini che donne in un certo reparto, così. Questo è molto interessante per il retailer. È chiaro che per fare questo non stiamo reidentificando una persona, ne stiamo solo guardando sesso e età. Ci sta anche il colore della pelle, ma in questo si entra poi anche in altre problematiche. Comunque si può fare anche questo. Quindi questa si chiama profilazione, che è un po' più del niente, ma è un po' meno della identificazione. E anche là siamo nel problemi etico-sociali, sociologici, legali, dipendenti dai vari paesi. Grazie mille. Grazie. Penso di sì. Se volete vederlo in funzione, M43. 43. Perfetto. Grazie. Ancora. Grazie. Ciao. Grazie. Mettermi la maglia sotto. Mi sta venendo un po' lì che sbaglio. Cioè, lo vedo sul braccio. Quindi Adesso sono in diretta a Facebook e basta. Ragazzi, sono... C'è proprio qua che basta. Adesso...
Sì, se che Dio mi perdoni un poco come microfoni. Perché due antenne, ma non per fare doppio diversi. Sì. Con lo stesso canale, stesso. Usa due frequenze diverse, un per un microfono e un per l'altro. Come se fosse due radiomicrofoni. Sì, due separati. Okay. Solo un'alimentazione insieme. No, però già si può scegliere le frequenze. Sì, c'è scritto canale 1, 2, 3, 5, 6, sì, c'è scritto. Sembravi Freddy Krueger. Sì, era un po'. Sì. No, in certi ambienti in Piazza Unità è rognosissimo, anche per i nostri che costano 1.000 euro, quindi non sei quello. Se lo usi in ambienti normali non c'è nessun problema. Sì, infatti, sì, Piazza Unità e San Giusto, ricordate, per radio mio figlio. San Giusto, quando abbiamo fatto il musical, con la contrada, una conferenza enorme che avevamo noi portando invece VHF che non si ricade più nessuno. No, mica avevo 13 archetti. Se fa un musical, ho dovuto con lo scanner andare a cercare ancora così due frequenze da scemo dei fasce orarie di quello che cambia. Magari la mattina te fai scanner, tutto a posto, pomeriggio te entra. Più o meno sì. C'è il problema. Mica venduto milioni di schede microfoni sulla gamma 400-900 e adesso digitale terrestre che ha detto che 6 frequenze da 100 e noi infatti se per cui ti ha cambiato. Ti ricordi che guardavi? Io arrivo sui estremi, arrivo a beccare un po' le frequenze libere in mezzo, così lo sapevo, ti puoi vedere tutto pieno. Abbiamo visto che digitale adesso no, digitale terrestre non so perché non ho messo in comando perché ma non volessi che ne mangi un po' una fetta anyway, no. Non so dove che si metterà, quindi sarà adesso sto facendo il microfono di 2G4 sulla frequenza wifi. Sì, che sei il suo. Poi vabbè, se devi stare attento perché adesso tanti fa più niente? No, abbiamo un attimo di pausa pipì. Grazie pausa. Grazie pausa, metti un po' posto, dai che non sei che siamo morti. Non siamo morti. Posso ripeterlo ogni 5 secondi. Non siamo morti. Questo è un messaggio automatico. Non siamo morti. Questo è un messaggio di intelligenza artificiale. Non siamo morti. E dopo se la stessa identica serie non per cantare. Se c'è quel per cantare non non sei brava perché in realtà oggi è 4 infatti dovremmo cambiare Dovessi passare il nostro fatto all'inizio abbiamo detto che tecnicamente come dire dovessimo ospitare figure politiche come appassionati se giro per Trieste sì proprio lì se giro per Trieste per la fare per sostenere con tutti quei meni, non so chi sarà che la accompagna, e dovessi passare qua adesso. Virgin Radio. Virgin Radio. Classic rock. Hey, mama said the way you move gonna make you sweat, gonna make you groove. The way you shake that thing gonna make you burn, gonna make you stay. Hey, baby, when you walk that way, watch on it drip, can't keep away. Get my fill. Lights that shine, burning red. Dreams of you all through my head.
Hey, baby, oh, baby, pretty baby, darling, let me do it now. Hey, baby, oh, baby, pretty baby, put me while you do it now. It's been too long, I found out people mean my daddy out. Spent my money, took my call, started telling a friend she gonna be a star. I don't know, but I've been told a big leg woman ain't got no soul. Don't think sorry is sad. Don't try turning time as a stand. You take a lot of chances before, but I ain't gonna give any more. Don't ask me, not what it goes, 'cause part of you know what you're thinking. Don't say what you're gonna regret. Don't let the fire rush through your head. Of us and accusations before, and I am gonna take any more. Believe me, sign in your eyes where all of the lies were believing. I am a high in the sky, looking at you. I can read your mind.
I am the making of room, dealing with fool like a cheating blind. And I don't need to see anymore to know that I can read your mind. Looking at you, I can read your mind. Looking at you, I can read your mind. Looking at you, I can read your mind. Don't leave false illusions behind. Don't cry, 'cause you changed my mind. So far not looks like before, 'cause I am gonna give any more, believe me. Some of the lies, but all of the signs are deceiving. I am the high in the sky, looking at you, I can read your mind. I am the making of room, dealing with fool like a cheating blind. And I don't need to see anymore to know that I can read your mind. Looking at you, I can read your mind. Looking at you, I can read your mind. Looking at you, I can read your mind. I am high in the sky, looking at you, I can read your mind. I am the making of rules, dealing with fools, I can cheat you blind. And I don't need to see anymore to know that I can read your mind. Looking at you, I can read your mind. Looking at you, I can read your mind. Looking at you, I can read your mind. Yeah. Bravi, bravissimi, i nostri ospiti veramente meravigliosi. Allora, continua. Signor Goina, vieni qui un attimo, per favore. Deve farmi... Signor Goina, te lo facciamo. Ah, Deve fare una foto al mini Walter, che così poi diventa la mia immagine del profilo e faccio bella figura. Sei bellissimo. Aspetta, come lo posso... Sedia bianca, però sfondo bianco. Va bene là? Ok. E Cossilga aveva le due mani, no? Allora, poi noi vorremmo Walter fare piccolo e Walter un'intervistina all'ideatore del Museo della Bora, perché a Trieste c'è questo museo meraviglioso, che è il Museo della Bora, ragazzi, che cioè, non è una roba così, bisogna quindi intervistar l'uomo, come si dice. Sta arrivando, lo vedo, lo vedo. Eccolo lì, eccolo lì. Porta un barattolo di Bora. Arriva col segnavento. Eolo probabilmente. Ciao Eolo! Eccolo qua, microfono per lui. Ciao, ben trovato. Accomodati. Allora, prego, guarda. Una poltrona. Ah, ma tipo talk show proprio. Esatto. Sì, sì. Talk show. Meraviglia. Eccoci qua.
Allora, parla nel microfono. Allora io Ecco di così. solito chiedo nome e Qua c'è- cognome. Nome e cognome. Rino Lombardi. Rino Oh. Lombardi. Allora, piccolo mini tutorial per come usare il microfono, lo dovremmo fare ogni No, anno. così è tipo crooner. Direzionale però, Direzionale. sempre direzione... Qua. Bravo. Ma da esperto Bora, come siamo con la piova qua? Non chiedermi questa roba. Ok. Non so Allora, nessuno. comunque cos'è il simulatore de piova anche. Chi sta Simulatore di piova? usando? Sì, per- so. Ah, questo qua. Cambia microfono. Eccoli. Eccolo. Ecco, questo fa bene. C'è il simulatore de piova, il simulatore de sol, dopo tutta una serie di simulatori. Allora, Sì. l'ideatore del più poetico dei musei di Trieste. Sì, più Sì. poetico, un piccolo museo che sogna di crescere, aperto dal 2004 e oggi siamo ospiti qui del simulatore perché è una delle idee del Fab Lab, una collaborazione di Flavio No, Buglian. col cavolo. Allora, cavolo. l'idea È del un- simulatore della Bora è totalmente mia. Poi, siccome io sono uno che non sa mettere in pratica le Tu non sei idee, un perché maker, tu non sei un maker. ecco, non essendo maker, c'è voluta la mano del maker per rendere la mia idea un qualche cosa di pratico. Ci sono voluti, io li chiamo i Fabulous Maker Boys, possiamo chiamare così. Tipo, I Maker Boys i è Maker bello. Boys potrebbe essere una roba del genere. Sì, sì, E quindi hanno messo su questa macchina pazzesca che potrebbe essere perfetta anche per un museo che sogna di crescere, perché nel museo vero potremmo avere un simulatore di Bora. Questo sono me. Che è lì, proprio No, all'ingresso, questo all'ingresso sia sulla la mia destra pancia. c'è il simulatore della Allora, Bora. è bellissimo vedere, io lo vedo da dietro, per cui è veramente un dietro le quinte, lo stupore dei bambini, degli sguardi pazzeschi quando si viene colpiti dal vento. Ed è veramente sempre un'emozione, perché è tornare bambini o restare bambini, per cui è una cosa Con, spettacolare. con le tre settaggi, no? Tre settaggi abbiamo Bori. Borin, Bora chiara, Bora scura se ti vuoi bene abbastanza acqua. Comunque, quest'anno non serve. La prima volta, cos'era ormai 3-4 anni fa, il simulatore di Bora al centro di fisica era uno spettacolo perché erano i giorni più caldi dell'anno. Vero. Quindi Sì, tutti beh, là che tutti arrivavano. venivano a refrigerarsi Ricordo, da era te. fila. Era fila, allora partiti con una bottiglia che faceva da refill d'acqua, poi siamo passati alla tanica e Sì. poi insomma... Da lì hanno inventato i ventilatori con l'acqua. Esatto, è tutto nato qua, perché questo maker è tutta una roba che crea tutte idee pazzesche. Ma secondo me quel Cese qua, quella macchina, è qua dovessi restare. Esatto. No? Roba da Piazza Unità. Da Piazza Unità. Praticamente ti trovi in Piazza Unità e dici a Rosè, la fontana dei 4 continenti e il simulatore de Bora. Là Simulatore dove de sta- Bora con T-Drio però. Sì. E così dopo anche ti inviti le persone a... Però anche integrato tipo bancomat, no? Se del Boramat, no? Sì, sì, fermo Tipo bancomat. integrato dentro un edificio, che uno va là, Sì. no? No, ma fermo che i soldi svola però. Sì, ma non ho con i soldi, cioè, nel senso... No, con questo servizio, insomma, il Servizio, servizio... vado là, che, come in banca, fila, che te ga due, ti aspetti, no? Te lo... Beh, ma anche secondo me anche a 2 euro, magari se prendi i soldi se li usa per la Turismo, ricerca sì, o per ampliare il museo della Bora. Esatto. Questo sì. Questa è una bella idea. Questa sono, ma Timmy, non so, secondo me ti devi mettere su qualcosa, un agente ti devi avere solo per le idee, per i tuoi copyright. Ti devi avere qualcosa con la C Furian, tutto con la C de Furian. Accidenti, accidenti. Devi fare qualcosa. Allora, cosa mi raccontate? No, a noi. Tu devi raccontare. Cosa vuoi sapere di Allora. No, siamo qua. Intervista all'incontrario. Puoi chiedere. Sono 17 anni di Museo della Bora. Tu hai anticipato un po' i tempi, adesso che è aumentato tanto il turismo a Trieste. Brava. È una delle cose È più vero. visitate. Allora, guarda, considera, tempi pre-Covid, al magazzino dei eventi abbiamo avuto 1500 visitatori, ho fatto 180 visite. Cavolo. Poi tutto fermo, adesso quest'anno abbiamo fatto parecchie visite da luglio adesso, un 330 visitatori, facciamo gruppi piccoli, al massimo 5 persone. La cosa interessante è che comunque l'idea del museo cresce nel tempo, adesso anzi approfitto di questo Usalo, luogo usaci. privilegiato e stiamo partendo con un progetto che si chiama Cambia 20, un progetto dedicato ai cambiamenti climatici, dedicato ai giovani dai 15 ai 35 anni. Abbiamo vinto un bando del CESMI, che è una fondazione importante, e lavoreremo per fare prima dei webinar che raccontano un po' i cambiamenti climatici, raccoglieremo dei materiali dai giovani e poi faremo un social book alla fine a febbraio del 2022. È una cosa di cui sono contento perché dà un'idea di questo museo che è un po' più serio di quello che sembra. Guarda che sembra serio, Sembra serio. poetico, ma sembra Adesso è serio. semiserio.
È un semiserio e No. anche semiseria, semiserio e semiserio, tutti e due. Perché Però, hai anche tutte le cartoline di un Cartoline. tempo, che io mi ricordo ero piccolina, c'erano i bar sulle rive dove vendevano le cartoline con le varie battute triestine, dove c'erano spessissimo i refoli della Bora, no? c'è questa bellissima cartolina degli anni 40 con su scritto Labora, specialità triestina, gratis per tutti. Insomma, ce ne sono tante, poi quelle con i versi, anche voi potessi fare cartoline. Chi dovessi fare cartoline della Bora Canore. Ok. Potessi fare. Tipo, beh, canora nel senso che quelle che te Canora. apri comincia a cantare. Esatto, Ok. Se vuoi chiedere a qualcuno se le produci. I biglietti di buon compleanno, in triestino. No, stavo pensando se Borag aveva un anagramma che capi un senso. Bora che sei tanti. Allora c'è Roba? c'è obra spagnolo, c'è baro. E... Roba però, se bello. Roba de Bora. Roba de Bora, sì. Tipo roba di K, no? Se così. Roba de Bora, se bello, roba de Una Bora. linea che E si se due sentati prospettinai, no? Esatto. È stupendo. Ma perché? Ma cosa facciamo qua? Ma mi dico. Perché noi siamo esperti dei marchi. No? Adesso sui marchi siamo forti. No? Sì. Siamo forti. Perché Marco sei forte sui I marchi? marchi, le monete. Allora, Rino, l'altro anno io e Flavio abbiamo fatto un trasloco, un'impresa titanica. Quando? Che tempo era? Sì, tempo Che tempo era Bora? Era Bora, sì. No, nel senso che tra le cose che abbiamo tenuto gelosamente, non abbiamo buttato, Scatolette della Bora, da casa. il barattolino con il refolo della Certo. Bora. Quello Certo. tenetelo. Ma lui lo gatti, te lo gatti, Sì, sì, lo ecco. sì. Questo è stato l'inizio di tutto nel lontano 1999 e quindi l'inizio proprio di questo percorso. Bora in scatola. Bora in scatola. E dopo insomma adesso continuiamo con questi nuovi progetti. E quindi che dire? Ma che dire, belli. E io ero curiosa anche su una roba, è cambiata la velocità della Bora nel tempo? Allora, io guarda, non mi sbilancio troppo sui dati scientifici perché lì coinvolgo le persone serie e i meteorologi. Allora, quello che ho come dati, per esempio, fino al 2019, era che negli ultimi anni, nell'ultimo decennio fino al 2019, dopo mi mancano, era che effettivamente ci sia stato un aumento dell'intensità e della frequenza, che è una roba che sorprende, perché in generale, diciamo, non si è più Non lavora si è più lavora da una volta. però se lavora va un po' a cicli negli anni. Quello che succede è che abbiamo un po' degli inverni un po' più caldi rispetto a una volta. Questo un po' penso che si possa dire, ce ne accorgiamo. Sì. Perché penso che l'ultimo inverno brutto è stato quello del 2012, no? Quello con le 3 settimane di Boraforte, Sì. 3 giorni. Forse è Mamma l'anno che ti mia, ha fatto che tutti i Mary incubo. Poppins, o no? Penso l'anno O del no? Frozen. Che era tutto congelato. a quel livello tanti giorni del Bora veramente Mamma sconquassa mia, gli mamma animi, mia, sconquassa gli mamma mia. animi. Ho detto basta, Museo della Bora. Minha che un morivo, pensa te. Eh? Mi proprio non ho un problema con la Bora. Proprio. No, mi adoro. Lui che piace, mica mal di testa 2 giorni prima che l'arrivi, per cui ho un grosso problema con la Bora. Boh, almeno una che fa le previsioni giuste. Cioè, di solito ho un tipo di mal di testa che non è il mal di testa. No. Sì, ho un cambio d'umore e tutto, quindi lui sa già che arriva la Bora. Ma gli stranieri, come vivi questa Lavoro. roba? Cioè, come una specie di... Magia un po'. È interessante perché ci sono tanti stranieri che vengono proprio a cercare un po' il museo, tantissimi visitatori dall'Austria, dalla Germania, ma anche stranieri. Per esempio l'altro giorno sono venuti da questa scuola Istituto Venezia che viene qua a Trieste a imparare l'italiano, che mi fa impressione che viene a imparare l'italiano a Trieste, però insomma gente era una dal Guatemala, da Praga, da San Diego, e insomma era da San Diego, cioè Diego che sembra un nome triestino, San Diego de Valmaura, no, San Diego, e era gente curiosa di questo evento, ecco, gente curiosa. Sentiamo. La avevamo solo noi la Bora? No, in realtà diciamo di sì, però in realtà le porte della Bora è più o meno una dozzina lungo l'Adriatico, quindi arriva fino all'Albania più o meno questo evento. Noi che abbiamo la nostra Bora, che abbiamo questa città così speciale piena di roba, secondo me siamo qui che ha più roba de Bora. Hashtag roba de Bora, che abbiamo più di noi, più di tutti. Per me è proprio giusto. Perché alla roba di fine Bora. è una città abbastanza grande, vediamo una città come Segna per esempio in Croazia, dove c'è una Bora forte, c'è un posto più picciolo, c'è meno materiali, anche se là c'è questi matti abbastanza fora, che va, quando si Bora, gli va tipo a beverlo, gli fa dei video, tipo bevi lo spritz con la Bora in posti dove soffia forte, tipo te va alla sera della Bora con uno spritz tipo Aperol questa è la e fa forza, questi video questa è la pazzeschi. forza. E va a questo evento, vi mando il link. Allora, Si merita questa cosa.
tra le idee che Soprattutto goda, Ela vuol fare sta roba, penso. No, è terribile. tra le idee che goda anni, che mi do sempre le idee. Attenzione alle idee di Furia. Attenzione, te la dico, Arriva, te la dico, eh. sto pronto? Occhio. Le Olimpiadi della Bora. Quindi, Certo. nelle Olimpiadi della Bora te vedi i giorni del Bora, gli atleti triestini, esci e fai i record. Certo. Cioè fa i 100 metri a favore del Bora correndo proprio all'impossibile, salto in lungo a favore del Bora. E poi la bellezza anche di andare a misurare per vedere la E differenza. anche secondo me è il cronometro in quanto tempo che ti arrivi con l'ombrella senza che la si giri dall'altra parte. Beh, no? metti Che delle se- gare nuove. I triestini chiaramente sono bravissimi. Mi rendo conto quando vai in un'altra città che se vento mi so subito dove girare l'ombrella per cercare di andare Tutti velisti. Però Esatto, Sì, un po' sì, però. le Olimpiadi della Bora che non te può darti una data, te devi un pochettino quando improvvisarle, succede. quando succedi. Convoca. Mi Convoca sembra la E squadra. poi sì, durare sì. come se 3, 5, 6, come funzionano numeri primi, come Ma lo funziona. so, quel è un modo di dire popolare, ma in realtà non corrisponde a verità. corrisponde. Questo- Vabbè, ma mi voglio sapere quella roba là che non vuol dire niente. o i numeri dispari o Sì. i multipli di 3, ma questo succede anche anche per altri eventi, lo so, tipo la tramontana da altre parti. Con la sensazione che per le Olimpiadi della Bora dovevamo parlare con Diego Mann. Per Sì, fare se questa te fai roba, questa roba, probabilmente. però ti devi fare prima la cerimonia tipo iniziale. tutte Cerimonia queste robe, iniziale in un bandere, momento robe. X dell'anno Bellissimo. che non Ma, c'entra. ecco. No. E poi Sì. E infatti, questo volevo Dove dire. sei? Scusami, Capitano America. Scusami, ma anche queste robe che Mi scommetto. So Zacchi che sei, Zacchi vedo, da che come sei, che perché se- da come capi che chi se sei, muovi, no? so Zacchi che sei. Noi sappiamo Allora- benissimo. Sì, va, te puoi essere vestito la qualsiasi cosa. la sfida che lanciamo a tutti i presenti è veramente invincibile, Capitano America. Quindi se ve la sentite di provare a sfidarlo proprio, ma no, provate scusa. a fargli del male, vedrete che non succede. Voi fate pure del male. Capitano America contro la Bora, scusa. Sì, certo. ma sono un fumetto. Sì. Adesso guardate che Sì, che sei inconfondibile. è invincibile, cioè se voi lanciate un estintore contro No, no, cioè allora o probabilmente Capitano America ha lasciato incinto Batman, così Sembra più un capitano Botman, ha suggerito Marco. Ma sei bellissimo. Che bello. belli. Io sapevo che il scudo del Capitano America era realizzato con un retro da un bidone delle scovazze. Mi l'ho visto dal retro, se vedi che Sei bellissimo. Allora Rino, diamo l'indirizzo del Museo della Bora. Allora, vi do l'indirizzo email per prenotare le visite. Sì. Allora, il magazzino di eventi è via Belpoggio 9, email per prenotare museobora@iol.it, andate sul sito museobora.org e adesso una roba, approfitto di questa roba. approfitta. Allora, noi stiamo realizzando una serie di interviste che si chiamano Memorie di Bora. Ah. Abbiamo vari soggetti, varie persone da intervistare, però uno di questi episodi vorremmo dedicarlo a cosa avete svolato con la Bora. Quindi, se fai questo appello ai triestini, cosa avete svolato con la Bora, noi Esatto. abbiamo delle mini interviste. Allora, mini interviste che le fai qua. guarda che sono bellissime No, le faremo, interviste, mi però piace ne puoi molto. contattare che così Quindi una roba, sì. ai contatti. Allora, Mio fratello, era tipo il piccio ecco, che- questo è perché un gradito che si è svolata la moia, queste robe così. Svola fora, Quindi ma anche svola dentro con la Bora. Contattare il Museo della Che mi se Bora. arriva delle robe in pergolo. Svolati che voi dalla umani. Bora, non fatti svolare da Cosa poi, avete svolato con la Bora? Ecco. Fatta. Interessante, femo. Bon, dai, Bello. ciociamo il Capitano America. Una volta che capita Capitano America, cosa famo? Una volta capita. Capita Ma non so se America. la Se parola. capita a Trieste, se capita qua. Se capita in... Bene, quindi museobora.org. Io vi ringrazio dello spazio. Grazie. Grazie. Congratulazioni a tutti e speriamo che duri che cresci sempre queste manifestazioni, che metti solo robe positive per la nostra Gioie città. È veramente una delle positive, robe sì. più belle che capita, perché insomma in questa città tega la scienza, tega tutto. Stavolta parlo col sindaco per tenere la macchina qua. Parla col sindaco, Dai. con la Mac, parla con chiedi Boh, se ti può che dico parcheggiare qua e mi, via. dai. Però io non posso stare sempre, ecco, questo ti dico. No, vabbè, boh. no, Però ormai fa bancomat che butta fuori i soldi, no? Che ti devi mettere lì. Ti devi correre che drio. Cioè, Esatto. e sotto i tagli picci, no? Esatto. Sono il 1000 euro, colpi da 5, sparati. Adesso davanti alle nostre telecamere stanno arrivando Capitano America e Batman. Buonasera. Salve. Sera. Che impressione era però. Qua.
Dai, grazie. Grazie Rino. Ciao, Museo della ciao, Bora. Rino. Se volete sperimentare la Bora è proprio l'ingresso sulla Sì, destra. sì. Ciao Rino, grazie. Soprattutto per i non triestini che vengono qui e vogliono godersi l'esperienza della Bora, quindi c'è la macchina della Bora lì all'ingresso. Ma Capitan America è un maker? No, Capitano Ma America non è dai Capitano America. è lui. Capitano Non America hai è visto Capitano chi è? America, cioè non è che... No. E non può parlare, non deve Non parlare. devo parlare. Non deve No, parlare. no. Tira. No, non farò. Senza paura, senza No, paura. senza paura no. Ciao Capitan America, che bello. Che bello. Se ti fossi un supereroe, chi ti saria? Sugaman. Passaman, mi pensavo più Passaman. Secondo me più Passaman. Ma Sugamani era coccolo, perché te usi spesso il Sugamani. E dopo sparissi nel nulla, non so capisci perché. Secondo me sei tutto in auto. Perché Sì. sei nella settima dimensione. Se vero. Il Sugamani, In essendo, realtà la perché settima grazie dimensione è piena di roba di furia. No, perché avevo delle paure. alla teoria, perché oggi abbiamo scoperto la teoria delle streghe, grazie alla teoria delle streghe, finissi tutti nella settima dimensione. Capì? No, Queste sono allora cose- a casa nostra c'è la teoria delle streghe. Che Delle streghe, È diverso, la teoria però. delle streghe. Sì. Finissi tutto ma Scusa, sta fare un cambio. passeggiando, Sta arrivando sta passeggiando Carlo. E lui? allegramente anche con allegramente sta arrivando Sì. in velocità, secondo me Con una con una mezza certa danza bellezza. Carlo Fonda. che richiama i film Singing in the Rain. Sì, esatto. Era un po' così. Cosa volete mi? Ma quel che te volge, finì la pizza? 4 ore No, fa. sei là. ancora, sei tutta Magari qua. sei fredda. Sei tutta qua. Tutta là, la sei. L'ago assunta dentro di me. E dopo il dici che non c'è più assunzioni. Con chi te la Che vai capito? No, lui c'è i gesti che non sapremo mai, però va bene. Cos'è? Sì, ma tu non citarlo, sei in giro, sta camminando. No, esatto. Volevo ringraziare le guardie che sono qui, ci fanno un servizio di sicurezza. C'è Jerry che sta coordinando la sicurezza di questa Maker Faire da ieri. Guarda che io mi sento tranquillo perché c'è Jerry. Io dormo il sonno del giusto perché c'è lui che veramente sta. Tu hai avuto già il tuo premio speciale? Ho avuto il mio premio speciale. Me lo fai Guarda, vedere? guarda la meraviglia. L'ho fatto ancora fotografare benvenuto, e la prossima settimana, fotografare. quando Facebook mi riammetterà, Mi volevo domandarti per una roba. Cioè. Ancora quanto ti manca? ma ancora 6 Walter, giorni. cosa presentassi alla Maker Faire? Walter, cosa che avessi portato? un altro mese per incitazione all'alcolismo perché con un bicchiere in Sì, mano. rischio. Sì, No, sì, ma non perché, c'è mica perché motivi alcol sequestri. dentro, c'è una bottiglia chissà di Cosa portassi lui? Portassi Walter, cosa Beh, inventassi? Walter No, Walter non c'è un nome metterlo, di non fantasia. per me lo può dire così. Devo vestirmi da no, Walter. non vestirte- No, non secondo corri mi sono che te d'accordo, cioè non vengo neanche mi, viene direttamente Walter Esatto, all'intervista. esatto, Attendetemi. esatto, noi volemo Walter perché insomma questa è una fiera del popolo, diciamo una fiera per Giusto. tutti e chi meglio di Walter Esatto. Ma rappresenta ti provo a è il immaginare anche triestino fu- medio, Sì. cioè medio anche O il medio del triestino. anche Esatto. annulla anche migno, so quel che sei. No, il medio Sì. è perfetto perché proprio Medio. quel tipo di Medio, approccio sì. le ha Un tipo proprio. di approccio sì, non volevo dirlo, Tra ma l'altro insomma, mi avessi sì. piaciuto proprio vedere Walter fare delle domande specifiche di scienza. Eccoli, Ma mi spero che faccia qualche domanda scientifica. eccoci, pronti. Ecco. Il Allora, momento le chiede roba di astrofisica adesso. Aria. Allora, questa roba qua delle dimensioni, cioè se mi lasciassi là, ecco, non parlassi. Comunque, a proposito di invenzioni, signor Carlo, prossimo anno parteciperò come maker. Esatto, sì, Che, volevo lei invitarla, sì. Non sa, insomma, che io ho inventato quest'inverno, siccome c'era questo problema che c'erano i negozi chiusi, i bar chiusi, Tutto eccetera, chiuso. Sì. Anche c'era noi. un problema di dove fare le Lulu. No, sì, in dai, effetti vai. è un grave problema. Insomma, E città, noi abbiamo non ci sono creato bagni. questa situazione con un gruppo, insomma, che seguiva, che era praticamente l'SOS condotto, cioè noi andavamo in giro con
Col questo signor con Dotto. con la tazza Ma è un suo collega, il signor Dotto. Dotto come sì, usciva signor questa Dotto. persona anche Mister Dotto lo chiameremo. esatto, così e abbiamo fatto questa roba andando in giro insomma con la nostra sirena per i bisognosi, proprio per aiutare bisognosi. aiutare, andare incontro ai bisognosi. Mi sembra un'invenzione bellissima, bellissima. Mancava dei dettagli all'interno di questa invenzione, cioè era la prima parte, ovvero vado a raccogliere i problemi degli altri, ma dopo come eliminare lo questi problemi smaltimento. mancava questa roba. Sì. Dopo 2 o 3 problemi degli altri. Non posso inventarmi tutto me però. Col No, prodotto cosa facciamo? Come? Con quel prodotto liquido dopo cosa si fa? Noi siamo per il riciclo, il recupero, Sì, non che è sia che liquido. lo spreco è il Ancora. contrario, insomma, filosofia maker. Non so, potremmo usarlo per fare delle robe con le stampanti in 3D. Non so, se poi recupereremo il prodotto. Dovevo fare una casa del me. Potevo neanche avere una colpa. Penso che faremo una maker fair nel rione di Walter, una cosa locale, un po' più a livello più dei casetti popolare dove mettiamo nel baretto. Queste idee, idee da baretto, robe così piccole, insomma. Tipo, ecco, al posto c'è il distributore al posto del baretto se è un problema. Perché non te che puoi fare le beglie alle barista, capisci? Questo qua diventa vero. Una roba che un poco ti blocca. E allora bisogna trovare una macchinetta che ga dentro la barista. E allora questo è il futuro. Non basta a forma del barista. Ma non posso dirvi tutto a me, insomma, qualche cosa inventerà anche voi. Sì, certo. Beh, insomma, noi ci aspettiamo che Walter dia essenzialmente delle ispirazioni anche ai maker, che ci suggerisca quali sono i problemi di Trieste da risolvere poi con la filosofia dei maker, con la creatività. Dopo stavo cercando di costruire una macchinetta che tipo quella che si ingruma, tipo il metal detector, una specie di strafanich detector, ti devi andare in giro e riuscire a trovare insomma la disponibilità, un radar, così, un radar per le un rivelatore di particelle, rivelatore certo ormonale, c'è il rilevatore di strafaniccio, quindi è una roba terribile. Uno magari neanche sa di esserlo. No, però lo sei dentro, cioè ella che fino il giorno prima era là convinta, no, niente. Scopri una roba, lo dici la scienza, allora mi comporto di conseguenza. La scienza dici. La ex moglie di Walter cosa direbbe in questi casi? Di Gualtiero. Sento. Ecco, se vada. Senti la dolcezza dei se stavi domandando perché piovi, ecco, capisci, la conseguenza dolcissima, sempre è meraviglioso sentirti, proprio gioie infinite. Dio. Ma insomma, un po' di gentilezza. La glassata anche con, vabbè, insomma, che ho tirato sull'autostima, che ho detto sempre bello sentirti, non so che posso star là 3 ore ad ascoltarla, giorni e giorni, eccetera, 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 eccetera. Insomma, se volevo star con Elia, ascoltarla, mi stavo sposando. È vero. Che anche l'altro giorno, cioè, ti pensa l'altro giorno, per chi è che parla male di mia a nostro figlio, cioè l'altro giorno, il dottor Carlo, scusi che devo mantenere. Allora, e il nostro figlio è venuto da me a dire cose, cioè, rimproveri, papà, sei un po' distratto, cioè, mio figlio papà sei un po' distratto, tesoro, guarda che se non ero distratto non ti vieni mica qua, ma insomma adesso a livello di autostima uno comunque se è utile che sappia le proprie origini, no? Da dove vengo, papà? Ma questo figlio quando cresceva era interessato alla scienza, alla tecnologia, a casa cosa aveva? Usava i computer, costruiva robot? In quei 3 giorni che l'ho visto non no, però attenzione, adesso non stiamo a fare confusione tra qualità e quantità, c'era 3 giorni importanti, non è che era 3 giorni buttati su, insomma, quindi che adesso è venuto su in questa casa, diciamo, con
accesso alla scienza, lui Sì, studiava, sì, veniva a chiederti di fare esercizi di matematica come fanno tutti i bambini al papà, cioè papà insegnami le tabelline, No, ma le 3 moltiplicazioni. giorni. No, insomma, in quei 3 giorni, insomma, ho detto, vabbè, inutile che parliamo di scuole, robe futili, insomma, parliamo delle robe... Ma a scuola è importante, a scuola lo studio... Ma beh, adesso però, tu hai un cioè, ricordo della tua scuola, cioè sì, quando eri piccolo? sì, c'è un posto dove andavo a fare merenda, mi ricordo, era bello, cioè, Ti piaceva andare a scuola, sì, l'educazione era dipendeva importante, dipendeva da cosa che metteva di merenda, ma cioè, a seconda della merenda preferivo Però e non preferivo. non vorresti adesso magari, non so, iscriverti già all'università per finire un percorso, per dire voglio portare a compimento una fase della mia vita e studiare cose nuove? Ma l'università della vita, caro, se ti vuoi iscriverti, guarda che se anche ti posso insegnare Tu delle potresti insegnare effettivamente, robe. sì, forse Insegnare non... delle robe, c'è la saggezza della strada, le cose belle che abbiamo imparato Quindi nel Walter borgo. come filosofo di questa filosofia dell'essenziale, del popolo, del... Walter tutto... Del pupolo, se più tutto un della scienza del mondo, pupolo. c'è un mondo nozionistico così, se notizie del giornale, sporcate anche della birra perché era cascata sola, insomma, letto quel che ha letto, farò 2 robe così. Cioè, che messaggio dai ai più giovani? Cioè, uno che vuole diventare, no, come te no, ma insomma uno che vuole crescere, diventare... Se vuoi prendermi come esempio, dici così per il futuro. Non proprio, ma insomma, se vuole fare carriera nella vita, cosa deve fare un giovane oggi? Qui a Trieste, poi una città insomma, che ha tante potenzialità nella scienza, dove deve andare? Dove deve passare il suo tempo un ragazzo oggi? No al bar. Insomma, d'estate ho delle idee, cioè, state Barcola, non in Pineta. Studiare le onde del mare, a esplorare la natura. Quello volevo dire, d'estate a Barcola a studiare le onde del mare, esplorare d'estate. Invece d'inverno... Barcola è brutta, d'inverno fa una noia, c'è una tristezza veramente. Proprio cosa deve fare un ragazzo che ha voglia di fare? D'inverno, c'è la sala... C'è il biliardo, non c'è mai. Si può studiare la fisica, c'è il biliardo, c'è una serie di robe. Può capire le leggi di ma Newton. per cosa vado là? Per quello, Ho un suggerimento, recuperare il triestino partendo dall'alfabeto. Quindi la letteratura? Sì, bisogna partire dalle basi, no? Non so che posso insegnarti tutto oggi. Tipo, se cerchiamo di parlare del passato, ti vuoi sapere una roba del passato? Una vocale, la I. Da quanti anni fa il Maker Faire? E più di lunga che sta I, più rappresenta la durata del linguaggio. Questo è un linguaggio quasi informatico, dove un essenziale, codice, un codice binario. Codice binario, poi volevo dire. Che sono preparato, cioè veramente che può essere che ti porto in giro perché c'è meglio di Biofa, cioè, con Biofa devo dire che ho più problemi. Cosa diciamo Biofa un attimo? Se mi piace unità, Walter, chiamare adesso un attimo Biofa. che lo so, aspetta, povero Mona. Come povero Mona? Sotto P. Biofa! Sono qua con Carlo, sì, che parliamo di scienza, che insegno di robette, che... Ma sì, sei un buon mulo, mi tocca insomma così, dai, va bene. Ascolta, Biofa, tutto a proposito di scienza, sondale, ti ha chiesto il dottor per quella roba della nascita tua che non si capiva? No, perché sai che faceva anni 70, faceva esperimenti. Certo. Non sai chi ti ha messo il cervello al posto del culo, perché... Questo tipo di esperimenti non credo, spero di no, forse non. È chiuso. Una maleducazione questi anni, signor Carlo. Sì, è vero, i ragazzi hanno questo problema oggi, l'educazione. Mancano i modelli. Ecco. Sono qui, usatemi, signor Carlo. Non so. Pensavo che potremmo usarla per fare della ricerca sociologica. Sì, anche. Tipo come non comportarsi.
comportarsi non così, no? Però anche questo è un insegnamento, cioè se bisogno anche del, come tutte le robe, il lato positivo, negativo, come Riccheggian, quelle robe là, insomma, quelle robe dei cinesi, Riccheggian, quelle robe cinesi, Riccheggian, insomma, il lato positivo, il lato negativo, e mi faccio il lato negativo, che sono Gian, e dopo Rick fa il lato positivo, no? Per esempio. Ma Walter sa che c'è una legge dell'universo che dice che il positivo e il negativo sono sempre bilanciati in qualche modo, cioè l'universo è neutro. Dio fa, no, da quel che capisco anche stesso monad sono utile. Bon. Andiamo. Questa è una buona cosa che si potrebbe fare, tradurre la scienza al popolo in triestino. Semplifichiamo. Se io ti racconto alcuni fatti di scienza, tu come li spiegheresti a prova, Biofa? prova. Per esempio, l'energia si conserva. Vabbè, cosa avete dico? Nulla si crea, nulla si distrugge. Biofa! Se ricordi di ieri che te ho da lignade? Boh, ti si metti tutto a posto, sa, tranquillo. Che... Vedi che se Questa è una traduzione. Piccole robe, nulla si crea, nulla si distrugge, non si è distrutto, domani sarà di nuovo pronto per ciappare lignate. Vediamo qualche altra affermazione che la scienza, diciamo così, ha provato. Vediamo un po'. Cosa potrei dirti? Qualcosa che ha a che fare con la tua vita, Walter. L'evoluzione, la scienza dell'evoluzione. Le forme di vita si evolvono sempre per portare una maggiore complessità. Biofa, se le forme di vita si evolvono per portare una maggiore complessità, vuol dire che non te sono una forma di vita, perché ma non sta a piangere, dai. No, che sei rimasto male, perché probabilmente esiste delle esseri che non c'è forme di vita, c'è un'altra roba e allora quello io parlo. Torniamo alla fisica di base, forse. Ogni azione corrisponde a una reazione uguale e contraria. Chiamare il vigile. Se tu dovessimo pensare nella vita che vedere Carlo Fonda che intervista Walter, è una roba surreale. Una roba da macete, surreale che... Biofazza, ricordi ieri che te mi avevi detto, no? Che ti ho detto gioco le bici, ti ho detto gioco le bici e ti mi hai detto tranquillo e se solo però fissa il bouillon, ti ricordi mi hai detto fissa il bouillon? Boh, Segarotto, cioè con tutto Goffis, sono stato 3 ore a guardarlo, cioè 3 ore che lo fissavo. E Segarotto lo stesso. Cioè, ogni azione c'è una reazione, l'ho visto? L'ho fissato, reagito. Passiamo a qualche scienza più vicina anche alla nostra... Ecco, una importante legge che è stata sperimentalmente provata è la legge di Murphy. Se qualcosa può andare male, andrà male. Ma su qualcosa andrà a male o su cosa andrà male? Qualcosa può non andare male. Biofa! Per sicurezza, toccati le balle. Per sicurezza. Ciao. Io ho detto. L'ho tradotto a modo mio, mi pareva anche che abbia un senso. Insomma. Pure delle scoperte che sono veramente antiche, collegate proprio alla storia della scienza, gli antichi greci. Gli antichi greci hanno misurato la circonferenza della Terra usando l'ombra di un bastone. Come diresti questo? La Terra è tonda perché un bastone fa ombra. Vediamo se capì precisamente, perché è preciso che qualcosa lo confondi, secondo me, queste parole insieme, è preciso che il messaggio non sia preciso. Io fa. No, adesso ti dico a te che non sei. Hai detto che la Terra è tonda perché il bastone fa ombra. Che bastone? Un bastone, c'era un bastone in una città e un altro bastone in un'altra città e si misurava l'ombra. Dico città qualsiasi. Una Trieste, diciamo, un altro bastone poteva essere a Napoli.
c'è un bastone a Trieste e uno a Napoli che fa ombra. Non sembra una barzelletta su un cinese e un francese adesso. Sì. Vabbè, tirili via. Tirili via. Cioè, c'appite le tue responsabilità, cioè, non sai che... Cioè, ara che se grazie a quei bastoni là che sappiamo che la terra è tonda, non sai che... Sono sicuro che la terra è tonda. Sì, una delle prime cose dimostrate dalla scienza, insomma. C'è tonda. Sì, tu pianti un bastone, vedi che qui non fa ombra, in un'altra città fa ombra, vuol dire che la terra è tonda. Mi assicura che fa ombra, che si tonda. Pensi che dopo te... Dai. Ciao. Va, sono sul lavoro? Sono ancora in ufficio? Ecco, vai in corridoio. Sei ancora la fotocopiatrice là? Oh, vai, copite. Andiamo. Super meglio. Era troppe nozioni, tutto in un giorno, non volevo metterlo in difficoltà con ti togliassi a questo mondo. Bisogna partire dalla scienza proprio di base, le cose principali, fondamentali. L'universo nasce da un'esplosione, si espande. Questo concetto di un universo che si espande. No, non si spande, si espande. Per distrazione. Ma dopo che va a cena del sumare spesso succede espansione ed esplosione. Sì, anche la mamma, mia madre, signora Neglia, fa dei cibi veramente che alla fine uno... Si espandono. Sì, che, tra l'altro, ecco, mia mamma è perfetta per esempio per Maker Faire perché ha inventato delle cose. Cioè, È vero, è anche venuta qui. Le invenzioni, allora, innanzitutto, prima donna al mondo a aver impanato il burro. Ma perché è un grado impanare il burro? Perché motivo? Può impanare il burro. Allora impana l'olio, secondo stadio. Terzo stadio impana l'acqua. L'acqua. Prossimo anno, se che dà un spazio, la impana l'aria. Pronta impana l'aria. Una polpetta di nulla. Polpetta di niente. Oh, guarda. Ciao, bellissimi. Abbiamo teatro. C'è il teatro, hai visto? C'è il teatro. C'è il teatro, sì. Meravigliosi. Una regina, un morto. Bello. Che immagini, no? Walter qua, scienziato a fianco. Non mai pensato, sì, che regina. È tutto surreale. Pareva di essere a Twin Peaks. Così. Adesso Carlo che domanda, adesso traducimi questa roba. Che meraviglia. Non so, la conoscenza di Walter secondo me trascende tutto quello che noi possiamo aver studiato. Sì. Lui ha una conoscenza che viene direttamente dall'esperimentare proprio di persona. Dalla strada, dalla vita. Sì. Walter Zè è un sperimentatore, poi è anche filosofo. Noi dovremmo scrivere un testo scientifico fatto bene spiegato da Walter. L'universo spiegato da Walter. Ci impegniamo. Le stelle, l'universo, la scienza, spiegati da Walter. Perché no? Secondo me un video diviso a metà, a sinistra lo scienziato spiega, dopo traduzione. Walter traduce, però sensata, la prepariamo, fatta bene. Sì, noi dobbiamo studiarci delle cose perché improvvisare è difficile, perché bisogna mettersi d'accordo prima, è sempre molto difficile, però bisogna pensare a delle cose che si prestino a interpretazioni così walteresche, però abbiano una base di affermazioni vere, insomma. No, fattibile. Sì, ma facendo proprio la pura traduzione, insomma, da un linguaggio tecnico al linguaggio Walter è più che fattibile. Anzi, bello, mi piace sta roba. Sicuramente meglio con Walter che con Tepano. Sì, con Tepano sarebbe una scienza sarebbe incomprensibile, come gran parte dei testi tecnici lo è comunque, diciamo, in quel caso sarebbe incomprensibile anche tradotto. Sarei stimolato. Se noi dobbiamo fare una traduzione, oppure anche una traduzione in canzoni, insomma. Canzoni, sono frasi di canzoni che hanno un contenuto scientifico. Ci sono tante canzoni come no? Sì. Che tu puoi leggere dal punto di vista scientifico, no? Allo stesso bisogna concentrarsi. C'è una canzone di Brian May dei Queen
Sì, 39, allora 39, no? nel rock inglese, americano trovi, ma anche in italiano secondo me, non so, tu mi canti solo tu nell'universo, questo è un concetto di cosmologia. Ah. È una frase di una canzone, giusto? Non ho sbagliato. Io almeno tu scusa, almeno tu, Ok. almeno tu l'universo, perché è il concetto universo che nasce da un qualcosa, un'unica cosa che poi si espande, cioè è un concetto di cosmologia. Si potrebbe fare una lezione di cosmologia dell'universo cantando frasi di canzoni, per esempio. Non so, bisogna pensarci. Piccola stella senza cielo. Piccola stella senza cielo, ecco. E allora, vabbè, quindi allora se Albano sbaglia, perché quando il Sole tornerà, in realtà non torna il Sole, Quando se il la Sole rotazione... tornerà, anche se qui è la- bellissimo parlare di Copernico, del Sole, la quindi Terra. prima, quindi Albano siamo pre-galileiani, no? Esatto, esatto. Figli delle esatto. stelle. Esatto. Stelle. Oppure- Ce ne sono, Fresca Bavisela. Ci sono tante canzoni che parlano, non so, di forza, per esempio. La forza delle cose. Cioè, anche lì puoi fare una lezione di fisica usando frasi di canzoni. Hanno fatto tanti libri di questo tipo la fisica spiegata dalla fantascienza, da Star Trek, la fisica belle. spiegata al mio cane, ce n'è una molto divertente. Noi potremmo fare la fisica spiegata a canzoni, però qualcuno deve interpretarle. Come Dai, no? dobbiamo pensare, mi sembra una cosa carina. Sì, fattibile. fattibile. Qui bisogna Anche con la pensare- traduzione. È tutta divulgazione divertente, che è quello che dovrebbe essere lo scopo, diciamo, del divulgatore. I contenuti sono giusti, ma devi portarli in maniera divertente. Però guarda che possiamo costruire un piano di battaglia lungo un anno o lungo per quasi un anno da gennaio in poi, secondo me si potrebbe costruire Sarebbe una bello. cosa con delle uscite periodiche nelle quali facciamo una cosa divulgativa. Infatti Seguiamo Walter sembra la spesso in canzone dei farmacia. 12 mesi di Guccini. Bellissimo. Ogni mese prendiamo un tema legato a quel mese. L'estate sarà il grano nei campi è maturo, quelle cose lì, sempre su canzoni, e ci diamo uno scopo, diciamo, di spiegare qualcosa di scientifico. Certo. Allora noi facciamo questo, noi facciamo un lavoro di passepartout per far arrivare Questa è voi. comunicazione, questa è comunicazione. È un canale di comunicazione che secondo me coinvolge molto di più i ragazzi, i giovani, ma insomma anche non necessariamente per età. Proprio chi ha voglia di divertirsi dice ok, questa è una canzone che magari so cantare, dietro gli spieghiamo cosa c'è dietro quella canzone. Battiato. Vabbè, Battiato c'è il centro di gravità permanente, quello è quasi certo. troppo facile. Certo, Centro di però- gravità permanente, possiamo parlare di onde gravitazionali, chiamiamo i ragazzi di Science Industries, loro ti fanno lezioni di astronomia usando una canzone così. Permanente anche qualche parrucchiere, secondo me. Sì, sì. Futuribile anche uno spettacolo, con cose di scienza Sì. spettacolarizzate, Guarda, però se tu mi divulgative. canti il triangolo di Renato Zero, io ti parlo della geometria dei triangoli, insomma. Più o meno, sì, diciamo il tema più o meno. Quello. Più o meno. Geometria. Non so se intendeva la geometria dei triangoli all'interno della canzone, ma qualche geometria sicuramente la vedeva. tipo, Vabbè, sono sempre i tre punti gira di qua, gira contrapposti. di là. Non lo so. Dai, possiamo divertirci. Però nei prossimi mesi ci pensiamo. e Prendiamo mettiamo questo come sotto impegno. Noi arriviamo il un prossimo anno progetto. portando qui un progetto compiuto Sì. che mescola la scienza al divertimento, alla musica, allo scherzo, però trasmette qualcosa che comunque la musica trasmette sentimenti emozionali, ma trasmette anche un po' di scienza. Volentieri, facciamo? Adesso devo fare una rack, sto commessando tutte le canzoni possibili da Belle. Sì. Gioia e felicità. Gioia e felicità. Sì, perché fa gioia. Ah, pensavo anche, che era un no? titolo, che Ah. gioia, Anche lì felicità. ho detto Non è l'amore. Carlo, Pensavo siamo quasi nel Siamo momento quasi di fare in un chiusura, bilancio, sì, no? manca Delle tue un'oretta, ma giornate. insomma il cielo ci sta portando verso un bilancio di chiusura anche anticipato, forse. Ma cosa dire, insomma, è stato un anno particolare come è stato l'anno scorso, però direi che Però già dei ogni passi anno, avanti rispetto ogni all'anno anno scorso. una Make Faire particolare, non ho mai trovato una fiera diversa, uguale a quella dell'anno precedente. Ogni anno si scoprono cose nuove, amici nuovi, e si fanno esperienze nuove. Quest'anno abbiamo avuto veramente una bella festa, tanto spirito, tanta energia, grazie anche a voi. Non lo Che so. nonostante la pioggia, il tempo incerto, comunque la gente si è mossa tanto. anche Assolutamente oggi. sì. Vabbè, c'era questa voglia di fare, di vedere, di uscire, insomma. questo è Maker che innegabile. sono arrivati da fuori dall'Italia Sì, anche, sì, no? infatti Tanti. qualcuno sta già mettendo in scatola le cose, che deve farsi un bel viaggio per tornare indietro.
Noi ringraziamo. Quella dei maker è una comunità sparsa geograficamente, diversa per età, per cultura, per lingua, però unita da questa voglia, questa passione comune. E questi sono i momenti di ritrovo, insomma, un po' come essere una festa privata che però viene aperta a tutti, quindi è un po' così spiare dentro questo spioncino dove stai vedendo persone unite da questa curiosità comune. E tra l'altro unirò vari discorsi tutti assieme, cioè il solito discorso della relatività del tempo, ma in questo caso nel senso del divertimento, del relax, che il tempo passa veloce quando ti Certo. diverti, e infatti vedo che sono le ore 19:10 e mi non ho scritto neanche una parola dell'inno, ma ora vado a farlo. Vai a lavorare. Bravo. Mi devo Vai fare a scrivere l'inno. Allora, devo fare un giro veloce. Io te darò un poco di termini. Ti tega tanta libertà però, perché ti tega capire lo spirito della Maker Faire. Ma infatti mi penso che i termini li gioco direttamente in giro come robe là. Bravo. Quindi Te va là, ti fa dare la lista di tutti i maker, dei titoli della Maker Faire. Abbiamo 60 titoli. Ah, no, solo 60 frasi. Non usarli tutti. Ispirite. No, 60 Ispirite. troppi. Io Ispirite. Certi sarebbero un poco difficili, perché insomma c'è un limite a quel che potremmo domandarti. Tanto che te componi, noi continuiamo a ciaccolare. Sì. Vai a creare, Max. Beh, guarda che alla fine il tempo è stato abbastanza clemente, nonostante. Sì, assolutamente. Ce l'abbiamo fatta. Il tempo è la quarta dimensione, Flavio. Io so che tu vuoi tornare a questo discorso qui, Delle perché è un dimensioni. discorso che ti piace. Vedo già che ridi, perché so che è una cosa che ti attrae in qualche modo, ti ispira. Sì. Quali No, sono- non so dove possiamo arrivare, Quali sono le domande che tu fai delle domande, noi ti diamo le Perché risposte. allora ti faccio delle domande, Certo. perché ma non so neanche se sono domande, sono ragionamenti, no? Praticamente c'è una parte, un certo numero di dimensioni le percepiamo, le vediamo, le altre no. Quello che è possibile è che tu, completamente bendata in un ambiente buio dove non hai riferimento, non sai dove è il nord, dove è il sud, in qualche maniera tu possa sentire dove è il nord e dove è il sud, perché il tuo cervello, in realtà c'è qualche cellula all'interno del tuo cervello che sa esattamente dove è il nord, perché ha una bussola. La bussola è un ago di metallo magnetizzato che si volge al nord. Esistono dentro alcune cellule negli uccelli, per esempio nel cervello degli uccelli proprio, che hanno delle particelle di magnetite, che è un minerale naturale, che poi viene anche sintetizzato all'interno delle cellule, che sanno dove è il nord, quindi hanno la bussola incorporata. L'uomo probabilmente ce l'ha, non la usa più da evoluzioni di milioni di anni fa e quindi non è più in grado di percepire quel senso, però il sensore esiste. È un po' come quando è un robot, c'è collegato quel sensore, ma il software non lo utilizza. Sì. Sono addormentato però. Chissà quante cose che abbiamo. Sì, si dice una cosa, cioè, si dice organi relitti, Ok, però residuali. se noi usiamo male l'evoluzione, non rischiamo di perdere ulteriori sensibilità. Allora, ulteriori l'evoluzione non è una sensi. cosa che tu controlli, l'evoluzione è quello che tu scopri a posteriori, nel senso, oggi dici questo organo si è evoluto così per questa e questa ragione.
non è una cosa controllata, l'evoluzione è un fenomeno statistico. Le leggi dell'evoluzione sono il caos, il caso, la casualità. Non è una cosa che per definizione tu puoi controllare. Tu non puoi indirizzare un'evoluzione, puoi selezionare, è diverso. Perché cosa significa che l'uomo ha selezionato il cane per fare un animale domestico? Il predecessore del cane era probabilmente un coyote o un lupo, quindi un animale selvatico, però nella variazione genetica, riproducendosi, tanti figli di lupo erano più domestici dei genitori. L'uomo sceglieva quelli e quindi incrociando dei tratti selettivi ha sviluppato il cane. Quindi è un prodotto di una selezione artificiale fatta dall'uomo. Sì. Come oggi si fa la selezione delle piante, no? I cosiddetti OGM, non è che sono tecniche particolari, semplicemente tu scegli quello che ti è più utile e fai moltiplicare quello più dell'altro. Però è sempre usare un fenomeno casuale selezionando le uscite. Ma oramai, cioè, a livello, non dico di consapevolezza tecnologica, di altre consapevolezze che abbiamo, non siamo più in grado di capire coscientemente dove ci può portare una scelta rispetto a un'altra. È sempre molto difficile fare previsioni sul futuro. Abbiamo visto le previsioni meteorologiche oltre i 3-4 giorni sono un po' incerte. Si fanno previsioni a 1 o 2 settimane, ma insomma il potere di predizione è sempre limitato dalla conoscenza scarsa dei dati che hai. Però quello che puoi fare è usare le conoscenze scientifiche per fare il meglio che puoi. Non sei convinto? Mi stai guardando... sto pensando, stavo solo pensando. No. Quindi diciamo, sì, il futuro dell'uomo probabilmente, ovviamente è nelle nostre mani, diciamo, è parzialmente nelle nostre mani. In realtà molte cose noi non le controlliamo. Scusa che ti interrompo. Secondo te hai detto utilizzare la scienza per fare meglio che puoi. Certo. No? Rispetto a epoche passate, adesso la scienza non è a disposizione, cioè è più difficile. Secondo te il periodo col tempo migliora, nel senso che i risultati della scienza adesso sono in mano a tante più persone. Sì, tante è molto più democratica, accedere. certo. Statisticamente sì. È più facile che venga utilizzata meglio che puoi o anche rispetto a una volta? La bontà della scienza non è un problema della scienza, cioè il problema è questo. Tu puoi usarla per fare del bene, per fare del male, ovviamente, è uno strumento. Quello che intendevo dire io non è che la scienza, diciamo, diventa più buona col tempo, cioè è più utile a fare cose buone. La scienza può fare cose buone come cose cattive. Scienza significa conoscere. Non esiste una carta etica a livello... L'etica è una cosa diversa dalla scienza. Sì, allora, ma non quello c'è che è etico... una carta etica ci sono condivisa. migliaia di idee, però è una cosa che scienziati. cambia nel tempo, è una cosa che segue l'evoluzione, non l'evoluzione in senso biologico, ma diciamo il percorso dell'uomo. L'uomo ha concetti etici diversi. Quello che oggi sarebbe assurdo, nell'antichità era normale, cioè oggi la schiavitù per noi eticamente non è una bella cosa. Nell'antichità era normale, cioè era come dire il giorno c'è il sole, la notte c'è la luna, esistono gli schiavi non sono umani. Cioè era una cosa, per loro non era un problema etico, era la normalità, no? Allora l'etica dipende dalla cultura, dalla storia. Quello che oggi è normale, magari in futuro non lo sarà più. Oggi tu si rompe quel computer, lo butti via. In un futuro in cui un computer è senziente, cioè è intelligente più di te probabilmente, più di me, più di noi, buttare via un computer è assassinio. Quindi i concetti etici evolvono con la tecnologia, con la storia, con tante cose. Quindi l'etica non è una legge di natura. La scienza si pone come limite, se vuoi, non come obiettivo, ma come limite proprio il fatto di occuparsi solo ed esclusivamente di quello che è immutabile, di quello che è la natura. Per definizione, anche lì bisogna capire cosa si intende studiare la natura. Studiare la natura è studiare la meteorologia, oppure studiare le particelle elementari, o anche studiare la matematica. Sono cose molto diverse, proprio a livello di quello che puoi predire, di quello che... però sono tutte cose che non hanno a che fare con l'uomo. Diciamo, la mia definizione personale è, io parlo di scienza se quello che dico lo può capire un alieno, che non è fatto come noi. Allora, se lui può capire quello che dico nel linguaggio opportuno, vuol dire che parlo di scienza. Se io gli racconto la storia, o gli racconto l'etica, o la morale, o la religione, o qualsiasi altra cosa, non la potrà capire perché non ha il nostro passato umano. Quindi tutto quello che è umano, la scienza è tutto quello che non è umano, in qualche modo. Che è assurdo se vuoi, perché è scienza anche la medicina, però è la parte, in qualche maniera, anche lì, la psicologia studia dei fenomeni
dal punto di vista teorico, però che diventano reali perché esiste l'umanità, perché esiste l'uomo. Quindi bisogna sempre separare la scienza da tutto quello che non è scienza, perché altrimenti noi diamo alla scienza responsabilità, ma anche pesi e anche diritti, diciamo, che non le competono. La scienza è tutto quello che la natura ci dice, tutto quello che noi possiamo capire nella nostra limitatezza dalla natura. Le decisioni che ne conseguono dipendono da noi, ma non sono scienza. La scienza è uno strumento molto potente, noi non saremmo qui sotto tutto quello che ci circonda qui è grazie alla scienza. Certo. Forse Infatti, le pietre no, ma le pietre tagliate sì. ma infatti si è visto in tutte le interviste ai maker, secondo me, cioè, sembra quasi che inconsciamente si occupino di strumenti che sono potenzialmente meravigliosi e potenzialmente pericolosissimi. Assolutamente sì. No? C'è la passione e il candore con cui parlavano di certe cose, e mi sembra cioè, la interpreto così: siamo in un'epoca dove certe cose, certe evoluzioni della tecnologia mi facevano un po' spavento mentre le raccontavano, però è un'opinione personale. Uno dice, cioè, cose di una volta, certo, anche la bomba atomica nelle mani sbagliate, Certo. no? Eppure quel tipo di energia è servito per tutto il resto, no? Però sentivo delle cose in queste interviste di quest'anno che erano, secondo me, forti, quello che possono portare. Faccio una domanda, per te come definisci? Cos'è tecnologia? Poi ti dirò qual è una definizione che non è mia ma che trovo perfetta. Cos'è tecnologia? Perché questo è tecnologia? Questo pavimento è tecnologia? Quell'estintore è tecnologia? Questo microfono è tecnologia? Cosa è tecnologia secondo te, cosa non lo è? E perché? Non è facile. No, no. Difficile. Boh, per me è tutto quello che non esiste in natura e potrebbe essere tecnologia. Quindi il pavimento è tecnologia. Tutto quello che dove è intervenuto l'uomo con un'azione. Quindi tutto è tecnologia. Sì. Cioè la ruota è tecnologia perché non esiste. E secondo me la cosa nel concetto di oggi, non è mia, questa definizione è di Massimo Temporelli, è venuto qui a Trieste un mese fa a presentare un libro che parla di tecnologia proprio. La tecnologia è tutto quello che è stato inventato dopo che siamo nati noi. Quindi la mia definizione di tecnologia è diversa da quella di mio nonno. Okay. Perché per mio nonno era tecnologia l'automobile. Sì. Per me l'automobile è un bene di consumo. Esiste. Non so come funziona, non mi interessa, la compro, è lì. Per lui no, perché quando era nato c'erano i calessi, il cavallo. E quindi tecnologia è tutto quello che prima non c'era e adesso è natura, perché altrimenti tutto diventa tecnologia. Quindi anche le prime lance, le prime punte, no? L'invenzione Esatto. della ruota. La freccia, l'arco sono tecnologia, però oggi diciamo considerare la punta di selce della freccia, diciamo, noi non la vediamo come altamente tecnologica, se vuoi. Non è, se tu fai una fiera della tecnologia e gli mostro punte di freccia, qui forse non sono tutti felici. Un po' di più, dai. Normalmente quello che mi ha colpito è che è vero, quindi anche il concetto stesso di tecnologia muta col tempo, muta con le generazioni. La tecnologia della nostra generazione non è quella dei figli e dei nipoti. I ragazzi che hanno 10 anni adesso, per loro il cellulare non è tecnologia. Esiste, è sempre esistito, c'è sempre stato lì, si usa. Per noi è un po' cioè ci ricordiamo di quando c'erano i telefoni a gettone. Il cellulare è tecnologia per noi, per loro no. E quindi lì non è che sbagliamo, perché quando facciamo ragionamenti etici, filosofici sulla tecnologia e parliamo con un ragazzo di 10 anni, non li capirà, perché il suo orizzonte tecnologico è diverso dal nostro. Noi dobbiamo spiegargli benissimo dei problemi della tecnologia e lui dirà, che problemi? Cioè, il cellulare mica è tecnologia, è sempre stato. Sì, per lui tecnologia forse è l'astronave di Elon Musk che arriverà il prossimo anno, che ci porterà su Marte. E può essere cambiato il fatto che, cioè, io intenderei come tecnologia una cosa, chiamiamola moderna, no? Che non capisco, che non conosco, che è stata fatta con conoscenze che io non ho potuto studiare. È nata dopo di te e quindi però, è più giovane di te. Giovane, però un ragazzino di 10 anni non sa come funzionano le cose. Assolutamente, per lui tutto quello che esiste da prima che lui fosse nato è dato per scontato, quindi dal punto di vista della curiosità tecnologica, come dire, tu non è che stai a pensare la notte, ma come si costruisce un arco? Accidenti, una balestra, che
chi ha pensato, cioè non la riteniamo degna di attenzione, di curiosità, perché non è tecnologia moderna. Però per qualcuno lo è stata, per qualcuno è arrivata dopo la sua nascita, no? E allora per loro, come dire, il cellulare non è così interessante, perché tanto ce l'hanno tutti, è sempre stato. Allora, quando si ragiona di tecnologia, e la scienza, diciamo, è innegabilmente la sorgente della tecnologia, quindi è difficile scindere le due cose, molto spesso è molto difficile parlare fra generazioni diverse, perché noi partiamo da presupposti diversi. Scienza e tecnologia sono un fenomeno affascinante, ma non è un fenomeno che possiamo categorizzare in maniera assoluta, perché muta col tempo. Anche quello che è scienza oggi per te, nessuno di noi pensa che sia la punta della scienza sia, non lo so, la ruota, ecco, come dire, però per qualcuno lo è stata. E la cosa problematica da un certo punto di vista è che questa evoluzione sta accelerando sempre di più, perché mentre nel Medioevo l'evoluzione scientifica non è che fosse ferma, ma insomma passavano generazioni prima di una rivoluzione scientifica, cioè il passare dall'avere l'acqua nel pozzo ad avere l'acqua a casa ci ha messo migliaia d'anni, il passare da avere l'automobile a avere l'automobile elettrica ci ha messo 50 anni, Sì. le astronavi arriveranno, insomma, come dire, è sempre più rapido, non sono più i tempi delle generazioni successive, per cui ok, mio nonno aveva la bicicletta e suo nonno aveva la bicicletta di legno, insomma, ok, già lì era veloce, ma insomma il cavallo è stato il mezzo di trasporto principale per 10.000 anni per l'uomo, l'automobile per 50, diciamo così, 60, 70 forse arriverà. L'automobile elettrica quanto durerà? Durerà 20 anni? Dopo cosa ci sarà? Chi lo sa? Quella che per noi è futuro, per qualcuno sarà tecnologia, per qualcun altro sarà nemmeno tecnologia, cose che già esistevano da sempre. Giusto. Questo fattore che siamo arrivati a questa velocità, no? Di cambiamento così, cioè ha i suoi pericoli. Ha i suoi pericoli perché la nostra mente, la biologia umana, ma anche la psicologia umana si evolve a una velocità che è quella della natura biologica, che non è quella della natura tecnologica. Ci sono alcune predizioni su questo. La predizione, diciamo, più, se vuoi, non pericolosa per noi, ma che fa più paura, è quella che l'uomo, a un certo punto la catena dell'uomo avrà fine, e quello che sarà postumano, il cosiddetto transumanismo, quello che viene dopo l'uomo, sarà qualcos'altro, cioè noi daremo vita a un'intelligenza che ci supererà. Questa è la teoria di Kurzweil. Cioè, daremo vita ed è un'evoluzione che non possiamo assolutamente neanche pensare di frenare, o così è fine. Cioè, come tutte le cose, diciamo, evolutive, è sempre statistica. Prima o poi qualcuno farà un passo in avanti, qualcun altro farà un altro passo. Il momento in cui un computer sarà più intelligente di un uomo, sarà nata l'intelligenza artificiale vera, non quella, diciamo, di oggi, e sarà quella ad evolversi. Quindi forse l'umanità troverà un fine, o forse semplicemente cambieremo la definizione. Quello sarà un uomo, l'umanità sarà quello e non sarà più basata sulle cellule. Pensa che bello, non dover più invecchiare, non avere più malattie, essere software. È una roba di un brutto per te terribile. sì, per te È sì, bruttissimo, Ma neanche caro. per per idea. te sì, ma per il computer che verrà dopo di te magari no. No, per il chi- computer ma- no, non ma ho capito. però Chi lo sa. Ma vabbè, finisce tutto prima. però il computer allora, cioè, se io penso cioè, avrà un'anima il computer? Dipende anche lì, dipende da cosa definisci come anima. Ok, e c'è una parte di indefinibile, c'è una parte di indefinibile dell'uomo che secondo me, per quanto la scienza potrà andare avanti, non potrà essere inserita in un computer, non potrà Questa diventare è una tale. fede, cioè è un'affermazione basata Probabilmente su una quello fede. che tu credi, ma Probabilmente non una puoi fede, dimostrare, sì, ovviamente. sì, certo, E certo, chi potesse dimostrare oggi che cos'è l'anima, cos'è la conoscenza o la coscienza, semplicemente, sarebbe molto famoso, diventerebbe. Quindi, diciamo, non c'è una risposta a cos'è la coscienza, cos'è la conoscenza. Ma o non sarebbe addirittura bello, prima cos'è di essere arrivare umani. a quel tipo di evoluzione, far crescere Guarda, l'evoluzione se da questo punto di vista per allinearle un se minimo? la scimmia avesse dovuto decidere se evolversi nell'uomo, avrebbe detto che schifo, mai più, quelle brutte bestie senza il nostro bel pelo, che non hanno quattro zampe prensili, non si arrampicano sugli alberi, ma noi non vogliamo diventare così.
Quindi se l'evoluzione non è stata fermata dalle scimmie perché non volevano diventare uomo e non volevano diventare uomini, non vedo perché l'evoluzione possa essere fermata dall'uomo perché non vuole diventare lo stadio successivo. L'evoluzione non si ferma. L'evoluzione è un fenomeno naturale, come non si fermano i pianeti e le stagioni, non si ferma l'evoluzione. Bisogna, diciamo, riuscire a prendere le cose positive e cercare di non andare verso l'autodistruzione o la distruzione delle risorse del pianeta. Questa è una cosa diversa. Però, diciamo, l'evoluzione, l'uomo non resterà così, nulla resta così fisso per sempre. Questi sono già filosofi medievali l'avevano discusso, no? Non puoi pretendere di congelare il momento attuale perché tu pensi che sia quello giusto. L'uomo pensa sempre che la propria generazione sia quella corretta. No, Chi sai che veniva no, prima però. probabilmente... No, però io vedo tante meraviglie nelle nuove generazioni, però come tutte le cose vedo delle robe belle, positive, delle altre robe meno belle. Ma non hai potere per fare nulla per cambiarlo, questo è il problema. Si può cambiare l'evoluzione culturale, si può porre freni o dare direzioni alla cultura, alla società, ma non all'evoluzione nel senso globale, cioè quella completa, quella biologica, che da un certo punto diventerà probabilmente oltre la biologia. Ornella mi guarda con uno sguardo molto triste, perché lei crede... Io ero rimasta un pochettino al discorso che abbiamo fatto prima, no? Sul fatto che la scienza è stata volutamente, diciamo, tenuta lontana dall'etica. E allora a quel punto, proprio per essere libera di sopravvivere a se stessa, no? Scusami, ridimmi, ho perso l'ultimo concetto. Che stavo collegando quello che stavamo dicendo adesso con quello che abbiamo detto prima, che la scienza ha bisogno di vivere separata dall'etica per poter sopravvivere a se stessa e per poter evolvere. Allora capisco tutto questo discorso. Secondo me allora, la scienza per poter essere sperimentata e portata avanti ha comunque bisogno dell'uomo. Non esiste la scienza senza un essere senziente, perché scienza significa conoscere. Conoscere vuol dire avere una mente, ciao Nicola, che può conoscere, quindi intelligenza. Ha bisogno di essere accompagnata nella sua evoluzione. Intelligenza e umanità sono due cose diverse. Un'intelligenza artificiale non umana, e tu puoi pensare, dipende da cosa definisci come umano. Se umano per te è la biologia dell'uomo, cioè noi fatti di carne, sì, questo. Un'intelligenza potrebbe essere, nessuno ha dimostrato che non si possa avere un'intelligenza non umana, potrebbe essere un essere basato sulla chimica del carbonio, come siamo noi, o sulla chimica del silicio. Sì, non siamo a conoscenza che esista, però potrebbe... dotato di spiritualità. No, io parlo di intelligenza. Allora, la spiritualità non è un requisito per la scienza. Forse le motivazioni hanno bisogno di qualcosa, diciamo, di tipo spirituale. Nel senso, uno deve credere che esiste qualcosa da scoprire per impegnare risorse e sforzo nello scoprirlo. Diciamo, la grossa differenza nell'evoluzione umana, se vuoi, che ha permesso la nascita della scienza, è stato il fatto di avere più cibo del minimo necessario. Perché finché noi dobbiamo vivere per sopravvivere, trovare il cibo ogni giorno per il giorno dopo, non abbiamo tempo di fare scienza. Facciamo la minima necessario sforzo per avere abbastanza cibo. E quella è l'unica scienza che si è fatta. Ha bisogno di una sola cosa, di intelligenza. Scienza significa conoscere, se uno non è intelligente non conosce, no? Allora, per avere intelligenza non occorre essere umani, possono esistere intelligenze che sono dei computer, diciamo, non hanno ancora le capacità di fare scienza autonomamente, ma per esempio noi abbiamo già adesso, noi deleghiamo ai computer alcune cose di scienza, fare i conti, ma non solo, anche
dimostrare certi teoremi di matematica non lo possono più fare gli umani, lo fanno i computer. Simulare, cioè, parliamo di teorie scientifiche che non hanno una facilità sperimentale. Se io studio gli atomi, posso fare un esperimento. Se io studio la cosmologia, qui davanti a me c'è Paolo. Paolo è un cosmologo. Lui studia l'universo. Allora, lui non può dire, ok, oggi col budget che mi date compro un altro universo e faccio un esperimento. Non si può fare. L'unico esperimento che può fare è fare dei conti, simulare un universo che non esiste. Si compra un computer, noleggia il tempo computer, oggi si fa così, e crea un universo. Allora, noi stiamo delegando a un computer fare una ricerca scientifica, poi l'interpretazione non la fa il computer. Il computer spara dei numeri e sta allo scienziato di oggi, al ricercatore, analizzarli e dedurre qualcosa. Quindi la scienza oggi già si avvale di qualcosa che non è umano. Molta della scienza, direi quasi tutta della scienza di oggi, senza gli strumenti tecnologici non si potrebbe fare. Se fossimo nudi in un'isola deserta faremmo molto poca scienza. Useremmo quello che sappiamo della scienza, ma non potremmo scoprire cose nuove probabilmente. Forse la matematica si può fare. Scrivendo con un rametto sulla sabbia si può sempre fare matematica, ma non fisica probabilmente. Quindi la scienza ha bisogno solamente di intelligenza. Un computer tra un po' di anni forse farà ricerca al posto nostro. A quel punto cosa distinguerà l'umano dal computer? Cosa distinguerà? Perché c'è una distinzione? Perché dici, l'umano è qualcosa di più di un computer. Quello che pensiamo noi oggi. Cosa distingue un umano da un animale? Cosa distingue un animale da una pianta da una roccia da un singolo atomo? È tutta una catena di complessità. Noi siamo più complessi, il nostro cervello è più complesso del cervello di un animale. Questa è l'unica misura differente che abbiamo fra noi e gli animali. Non c'è nessun animale che ha una complessità di reti, di neuroni maggiore di noi. Ci sono animali che hanno più forza, che hanno più massa, che hanno più capacità di sopravvivere di noi, ma non li riteniamo intelligenti, e non lo sono in realtà perché non hanno una complessità cerebrale come la nostra. Sappiamo che l'intelligenza è nel cervello, insomma. La differenza fra l'animale e la pianta, eccetera, è tutta una crescita di complessità. Nessuno garantisce che non ci sia un passo successivo, qualcosa che è più complesso di noi, un cervello con più capacità di quelle che abbiamo noi nel nostro cervello. Il nostro cervello ha 10 alla 30 e qualcosa connessioni neurali. Sono tante, sono un numero molto grande, ma non c'è un limite in natura per cui non si possa costruire qualcosa di molto più complicato, giusto? Sì. Quindi a quel punto arriveremo a un livello superiore che vedrà, cioè giudicherà noi come noi giudichiamo l'animale, o come noi giudichiamo una roccia. La roccia è un oggetto fisico, esiste, ha una sua esistenza, ha una sua minima complessità. Una pianta ha una sua complessità notevole rispetto a una roccia. Qualcuno più complesso di noi vedrà noi come oggetti molto semplici e probabilmente non ci parlerà, non starà a discutere con noi, non lo so se è etico mangiarvi o non è etico mangiarmi, come noi non discutiamo di etica. C'è un bellissimo libro di filosofia che ha come titolo il maiale che voleva farsi mangiare, che è un problema filosofico, cioè io sono crudele se mangio un maiale la cui unica speranza nella vita è di farsi mangiare da me. Sono problemi filosofici, no? Però, come dire, quando tu dai valore a un'altra cosa, lo dai misurandolo su te stesso. Sono io che suono? No, penso sia... Ah no, è il tuo telefono. Il mio questo. telefono. Il tuo telefono, ok. Devo rispondere un attimo. Quando si parla di scienza, poi alla fine la tecnologia ci interrompe sempre per dire la sua. Quindi, ripeto, noi siamo un passo intermedio di un'evoluzione di complessità e di intelligenza annessa, che però non è detto che sia il passo finale, cioè... Allora, una domanda che mi incuriosisce tanto, no? Ad esempio, ci sono gli psicologi, altre categorie che studiano come si comportano gli esseri umani, no? I vari lati dell'umanità, il modo di interagire, di relazionarsi tra le persone, eccetera. E dopo c'è difficoltà di vivere quello che accade nella sua semplicità, perché si vedono tante cose di più. E così mi chiedo, davanti ad un tramonto, uno scienziato... No, la scienza se ne sbatte. Io facevo sempre questa battuta e la mia amorosa mi trattava sempre malissimo, mi diceva che le rovinava la giornata. Dicevo, Barcola, qui vedi questo bellissimo arancio sul mare. Dicevo, quanta anidride solforosa. Il tramonto a Trieste è arancione perché c'è la centrale di Monfalcone.
Se non ci fosse il Cetremo Falcone non avremmo i tramonti arancioni. No! L'arancione del Non tramonto buttarmi è la giù da diffusione, rosa. l'arancione del Ah. tramonto è la diffusione selettiva delle lunghezze d'onda più basse, che sono quelle del rosso, dovute a particolato nell'atmosfera, che è quello dell'emissione di fumi da centrale. Adesso mi Se tu hai l'aria perfetta, se tu non avessi atmosfera non ci sarebbe tramonto, il cielo sarebbe nero e la terra sarebbe illuminata. E in mezzo ci sarebbe nero, luce, senza transizioni. La transizione è dovuta all'atmosfera. Il cielo è azzurro perché c'è l'ossigeno. Se non ci fosse l'atmosfera non avremmo il colore del cielo. Allora, un fisico guarda il cielo e pensa, oh, diffusione Rayleigh, che è la diffusione dello scattering delle onde luminose dovute alla molecola dell'atmosfera. Tutti i fisici fanno così, secondo te? Tutti? E di solito così conquisti in qualche maniera la ragazza, che però dopo anche E non ti si odia. torna più indietro, eh? Non si torna Vedete, più indietro. abbiamo le bolle di pensavo che- sapone. Perché le bolle di sapone sono colorate? Sono frange di interferenza di una pellicola sottile e la luce che la attraversa. In assenza di luce non vedi i colori, in assenza di pellicola non vedresti queste frange. È tutto molto romantico, rimane romantico, ma se sai cosa c'è dietro, diciamo, è romantico, in più c'è anche la scienza. La scienza non è contro la visione naif della vita, semplicemente dice sì, è tutto molto bello, ma funziona così. Il tramonto è molto bello, a me piace il tramonto, è diffusione di onde luminose, insomma, senza atmosfera non c'è tramonto. È bello apprezzarlo sapendo cosa c'è dietro. Il cielo stellato è molto carino, sono punti, ogni punto è una stella o una galassia. O un satellite, abbiamo scoperto. Un satellite, esattamente. Oggi purtroppo il cielo è molto modificato dall'opera dell'uomo. Quindi, come dire, se io devo trasmettere una conoscenza che ritengo utile alle future generazioni, loro non hanno bisogno di me per dirgli che il sole è bello, il tramonto, le stelle. Gli spiegherò come funzionano piuttosto. Mi sembra che sia importante, perché se l'uomo ci ha messo decine di migliaia di anni per arrivare a un certo livello di conoscenza e ha dovuto prima evitare la fame, poi trovare il tempo libero, poi cominciare a studiare la natura e alla fine ha capito qualcosa, molto poco ancora della natura, è il patrimonio accumulato negli ultimi 20.000 anni, sono le leggi della scienza, insomma. Tutto il resto ci mette, non dico una generazione, ci può mettere una settimana per scomparire. Se domani esplode la Terra, è finito tutto, cioè tutto quello che abbiamo accumulato, cos'è? La vecchia battuta è: quando muori i tuoi soldi te li porti nella tomba? No. Se l'umanità si estingue domani perché arriva un meteorite, non dico da sola, si estingue per un fatto esterno, cosa ha portato l'umanità all'universo nel suo complesso? Niente. 2 sonde Voyager che stanno viaggiando nell'universo in direzioni opposte con un disco d'oro inciso con 4 cose che forse qualcuno leggerà, per carità. Ma allora, nella tua vita... Qual è la tua eredità? Nella tua vita la spiritualità ha un posto? Allora, quello che diceva Einstein, lui credeva in un Dio, ma non era il Dio normale, o lo spirito, la stessa cosa, diciamo. Lui credeva nella scienza, nella natura, nella conoscenza. È spirituale anche l'analizzare la natura, capire qualcosa, capire come funziona. Ti dà una grandissima soddisfazione che quando tu hai capito qualcosa, quel qualcosa è universale. Tutto il resto, vabbè, è una idea tua. Io posso credere nei fantasmi come posso credere nello spirito degli antichi che mi parla, però non c'è una base a provarlo. Se io credo che 2 più 2 fa 4 o che l'energia si conserva, nella mia idea è un qualcosa di talmente universale che ha un valore superiore. È un po', se vuoi, una spirituale della scienza, non so come dire. I ricercatori, gli scienziati la vedono sempre in maniera ognuno molto personale. C'è chi lo fa per passione, c'è chi lo fa per lavoro, tra virgolette, c'è chi lo fa perché veramente ricerca qualcosa di più. Però la scienza ti dà una piccola apertura in una finestra di qualcosa che in una certa maniera trascende l'uomo, trascende la storia. Cioè, l'energia si conserva, vale per noi qui adesso, per l'uomo, vale anche se l'uomo non fosse mai esistito, se la Terra non fosse mai esistita, e probabilmente vale anche se questo universo non fosse mai esistito. È qualcosa che va oltre a questo. Ti sembra di accedere a qualcosa di molto più superiore e Però trascendente. l'accedere è umano, cioè, il solo pensiero di accedere è già umano, Sì, quindi sì, ma è una risposta a un bisogno molto umano, la scienza. È la voglia di conoscere, la curiosità. La scienza è la risposta alla curiosità. Se tu non sei curioso non fai scienza. Vabbè, e come Se non ti poni domande non cerchi risposte. Vabbè, ma come possiamo quindi, essendo umano come bisogno ed essendo umana anche l'etica o un certo bisogno, come possiamo ascindere le due cose? Come si riesce?
ripeto, la scienza può essere fatta anche da qualcosa che, ripeto, se definiamo umano un computer, certo, solo gli umani fanno scienza. Se per noi un computer non è umano, ti dirò che la scienza non occorre che ci sia l'uomo, può fare un computer, lo farà un computer. Che è stato fatto dall'uomo, che a un certo punto arriva a un certo punto perché l'uomo ha deciso di farlo arrivare a quel punto. Tu sei una pianta, perché una pianta ha creato un animale che ha creato l'uomo, giusto? È sempre un step successivo dell'evoluzione. Il computer non l'ha fatto l'uomo, l'avrà costruito oggi un uomo, poi arriveremo al computer che costruirà un altro computer. Io posso fare una stampante 3D che costruisce i pezzi di un'altra stampante. Però l'ha costruito l'uomo con un atto di volontà per arrivare a quel punto lì. Certo. Cioè, la sensazione che la pianta non arrivi a un punto di trasformazione utile a se stessa. Quando parli di evoluzione che dura miliardi di anni, diciamo, è difficile capire dove è il passo successivo, però quello che intendo dire è che noi, forse quello che più caratterizza l'essere umano è il fatto che noi pensiamo che tutto gira intorno a noi e definiamo noi come umano. Vabbè, anche la roccia si definirà in qualche maniera. La roccia non è intelligente, quindi non ha consapevolezza di se stessi. Noi siamo forse, assieme a pochi altri animali, probabilmente consapevoli di noi stessi. È discutibile che una pianta sia consapevole di se stessa, dipende da come definisci certe cose. Sicuramente potrebbe esistere un'intelligenza, cioè noi al momento non abbiamo nessuna legge fisica che impedisca, che dica la coscienza, la consapevolezza possono solo essere umane. Cioè l'uomo è un insieme di atomi per la scienza. Sì, no, ma quindi il tuo cervello, il mio cervello sono aggregati di atomi. Allora ti faccio un'altra domanda. Non la chiudo lì. Ti chiedo, se l'uomo non esistesse e nel futuro l'evoluzione portasse veramente il fatto di far evolvere il computer e prendere in mano il pianeta, c'è qualcosa che si perderebbe perdendo l'uomo? Una delle varie potenzialità non espresse. Stessa cosa si perderebbe dal fatto che su qualche pianeta non si è mai evoluto una vita senziente basata sul silicio, per esempio. Guarda, ci sono teorie estreme. Allora, su cosa può essere la vita? Per avere la vita deve avere una complessità. Non tutta, allora, una delle leggi principali della termodinamica, quindi della fisica, è che nel tempo, nell'evoluzione dell'universo, l'entropia aumenta. Cosa significa? Che la complessità diminuisce. L'ordine va a farsi a remengo e aumenta il caos. Quindi la vita va al contrario di questa legge della fisica. Okay? La vita sta lottando contro la fisica. Alla fine perderà, perché nell'evoluzione dell'universo, a parte strane cosmologie molto particolari fatte ad hoc, normalmente la morte termica cosiddetta dell'universo farà sì che non siano più sorgenti di energia. Senza energia non c'è vita. La vita lotta contro il caos in qualche maniera. Questo è secondo la termodinamica e la fisica di oggi. Quindi, diciamo, qualsiasi evoluzione della vita è dovuta a qualche casualità in qualche maniera, cioè nasce in qualche modo. Io non voglio dire, uno può credere che nasca per un ordine superiore e tutto quanto, però dal punto di vista scientifico non c'è questo. Dal punto di vista scientifico ti dicono a un certo punto due atomi si sono scontrati per caso, hanno creato quella molecola, hanno fatto quella cellula. La prima cellula non era vivente, era una bolla di sapone, era una membrana che racchiudeva sostanze all'interno diverse da quelle all'esterno. Dopodiché, probabilmente per caso, il DNA, la replicazione, eccetera. Quindi la vita, nella teoria attuale, è dovuta al caso. E però, evolvendosi, arriva a un punto evolutivo per cui va contro alla natura, alla fisica, perché per continuare a esistere la vita deve consumare energia, quindi deve esserci energia disponibile, energia libera, quindi deve generare entropia. Noi non allora, il concetto è molto speciale. Noi vorremmo non distruggere il pianeta, non esiste. Qualsiasi forma di vita distrugge qualcosa per vivere. Tu devi consumare energia e generare caos, se no non sostiene la tua vita. Qualsiasi corpo che vive mangia e emette qualche cosa. Quindi deve consumare, non esiste il non consumare. Puoi consumare bene o consumare male, questo è un altro discorso, però quindi nell'evoluzione della vita, la vita è una cosa un po' un'anomalia nell'universo, quindi noi non sappiamo se siamo l'unica forma di vita nell'universo, statisticamente non è ben chiaro quale sia la probabilità che ci sia una forma di vita. È molto difficile fare calcoli statistici quando hai solo un esempio, noi sappiamo che esistiamo, la vita esiste. Quando tu vuoi suonare me lo dici, dov'è Maxino? Ah, è in giro. Quando vuole mi interrompe.
È molto difficile fare statistica quando sei l'unico esempio, no? L'unico caso. C'è un bellissimo libro, non è un libro, ce ne saranno decine, su una teoria che è di un fisico italiano, Enrico Fermi. Non è una teoria, è una domanda. Enrico Fermi, a un certo punto della sua carriera, credo fosse a cena con dei colleghi, ha fatto questa domanda. Secondo, diciamo, le statistiche dell'universo, eccetera, ci sono miliardi di galassie, di stelle, miliardi di possibili pianeti come la Terra. Se la vita è nata per caso, sarà nata anche da qualche altra parte, quello stesso caso. Quindi dovrebbero esistere vite aliene. Se tutti si comportano come noi, statisticamente non siamo un caso raro, anche avendo un solo caso, diciamo, puoi sempre ipotizzare che tutto sia più o meno simile. Altri prima o poi arriveranno a costruire astronavi, televisioni, a farsi vedere da lontano, perché noi siamo visibili da lontano. Adesso un alieno arriva a anni luce da noi, vede che c'è una roba strana intorno al Sole. C'è un pianeta che non ha le caratteristiche di un pianeta normale, sta emettendo lunghezze d'onda che non dovrebbe, ha un'atmosfera che ha delle cose molto strane che non dovrebbero esserci. Non è la CO2, è l'ossigeno. L'ossigeno nella Terra c'è perché c'è la vita, se no non ci sarebbe l'ossigeno nell'atmosfera. Cose di questo tipo. Quindi è strano, no? Perché non vediamo altre cose strane intorno a noi? Perché non vediamo altre forme di vita? Allora lui ha fatto questa domanda: dove sono tutti quanti? Dove sono? E ci sono tante risposte, perché non esistono altre forme di vita nell'universo, eccetera. Ma diciamo, la vita non è scontata. La domanda principale dovrebbe essere: perché esistiamo noi? Però non è una domanda che fai di scienza. La scienza non ti chiede mai il perché. Tu in scienza ti chiedi come funzionano le cose, non perché. Non c'è mai un perché, no? Ma il fatto che esista la vita vuol dire che è possibile. Il fatto che noi esistiamo dimostra che è possibile esistere come forma di vita. Non dimostra che ne esistono altre, non dimostra che siamo i soli. Si può fare un po' di inferenze statistiche, ma è sempre un po' complicato, no? Quindi la scienza, diciamo, è un approccio a una visione dell'universo che è molto globale. L'umano è sempre centrato su se stesso. Noi pensiamo di essere tutto nell'universo, ma noi siamo forse un'anomalia statistica? O forse siamo comunissimi e gli altri non si vanno a vedere? Sì, vai, Io non so suona. altro che ciaccolardo. Io stavo coprendo la tua creazione dell'inno. Basta. Vai, no, scherzo. Però grazie Carlo, grazie Carlo. Carlo non sa niente comunque. Mi avessi ascoltato ancora 4 Sì, ore. posso dire che secondo me adesso magicamente quello che ci canterà Max c'entrerà con tutto quello che abbiamo detto. Mi volevi in realtà finora. almeno 18 volte venire qua a dire delle robe e poi dirò dopo, ma sono dimenticato tutto. Fantastico. Grazie Carlo di questa Grazie, preziosa Carlo, chiacchierata. Grazie Carlo, Fonda. grazie Carlo. Interessante. Che bello, ma tutti gli argomenti, c'è vita, filosofia, Sì, Fantastico, fantastico. musica. Allora, adesso è il momento, è giunto il momento dell'inno di quest'anno, forse. Oh, non so, una roba. C'è? Sì, ho fatto adesso una roba al volo, ho fatto una tournée tra i vari espositori. E Sarà sicuro così? Ci sarà Cosa? la soluzione finale di tutta questa discussione molto istruttiva che abbiamo fatto, che abbiamo scambiato, tutta una serie di riflessioni, di Ma tutto. magari. Adesso ti te ne dà la soluzione finale. Massimo dà le soluzioni finali. Sì. dice. Che mentre voi parlavi, Miro, che cercavo Mi di capire son come, curiosa cercavo di adesso. capire come fare la musica. Voglio sentire. No, praticamente fatto una tournée tra tutti gli espositori, mi sono tirato giù un po' dei soggetti utilizzati e vediamo cosa viene fuori, perché chiaramente non è che uno non l'ha provata prima, ce la provavo mentre Carlo parlava. Mi sono svegliato stamattina ed il telefono si è rotto, starnutito sul balcone mi è finito giù di sotto. Corro giù in Piazza Unità chiedendo amici per piacere, le ho riparate ma mi dicono che questo è il Maker Faire. Quindi vai, puoi farlo tu, e appena fatto poi mi giro. C'è una macchina che sa come predire il mio futuro, un orologio riciclato con gli scarti del 3D ed un robot che sta cantando in romanesco e fa così. E una partita in retro game in equilibrio e poi una piuma. Suono un mentre lancio un razzo d'acqua sulla luna. Il telefono funziona, adesso viaggia a 4x e succede solo dentro il Maker Faire. Maker, tra fantasia ingestibile e follia. Maker,
quando l'inventarsi fa poesia. Maker, maker, 2022 torniamo ancora. Maker, maker, davanti al macchinario della Pora. 2021 qua in Piazza Unità, futuro ma poi mi travesto steampunk. E faccio un'ultima partita dentro quel simulatore, faccio un vortice nell'acqua, un'esplosione nucleare. Il telefono funziona, adesso viaggia 10 per e succede solo dentro il Maker Faire. Maker, maker, tra fantasia ingestibile e follia. Maker, maker, quando l'inventarsi fa poesia. Maker, maker, 2022 torniamo ancora. Maker, maker, davanti al macchinario del lavoro. 2021 qui in Piazza Unità, futuro ma poi mi travesto steampunk. 2021 qui in Piazza Unità, il maker saluta, ringrazia e poi si va. Maker, 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 maker fair. Inno 2021, come di tradizione ogni anno un inno nuovo. Più parole non arrivavo a mettere. Io provavo ma non arrivavo a mettere più parole di queste. Magico. Allora ci siamo quasi. La roba che mi hai detto prima è che amico è la maglietta con scritto staff, quindi dovrò smontare tutto. Tra poco. Ma tutto, Anche perché se te osservi non la più nessuno. No, infatti sono l'unico rimasto. Se tutti sono tutti così, Esatto, questo è un bel problema. da dove te inizi? Perché Da- c'è da- abbastanza da- roba, in senso orario, Quindi un la po' di tutto. fontana prima Allora, di smontare. diamo un microfono che non sia il dai mio cavi. a Carlo, che deve fare degli annunci. Grazie Maxine, intanto ci ha fregato perché ha messo l'anno nell'inno e quindi io pensavo di, adesso, per tutti i prossimi anni non lo chiamo più e abbiamo l'inno fatto, invece non mi tocca chiamare anche il prossimo anno, quindi segna già il prossimo anno Dico a settembre 2021 il giorno sì, e l'ora. segna l'ora e il minuto esatto. Grazie ancora, Bellino, bellissimo, dopo me lo canterà fino a ripetizione tutta la notte. Ma sei dato nella seconda parte, cambieremo l'anno ogni volta. Perfetto, sì, mi fa un sconto dopo, no? Il primo annuncio tecnico per i maker: fra un po' cominceremo a dover staccare la luce, spegnete tutto, staccate tutto, spegnete tutto quello che avete, perché quando si va giù, no, Antonio lo avvisiamo, quando si va giù bisogna staccare la luce prima delle disinstallazioni. Cercate di liberare prima possibile tutti i tavoli, di paccare le cose, perché dobbiamo anche impilare tutti i tavoli. L'ultima cosa che faremo sarà chiudere poi l'illuminazione e portare via i tavoli, però vi prego accelerate il più possibile la fase in questo momento vedo questi che giocano lì, gente che non fa, pulite i tavoli, impaccate le vostre cose. Grazie. Impaccate? rendi bella idea. Fatto tutto. Impaccate. Flavio, impaccami Maxine, fallo cantare. Lo metto in valigia dopo. Tra le tue parrucche te lo puoi mettere. Ma facciamo come Capodanno? 10, 9, Che 8. forse spegne, il contrario. No? Cioè, al E 10 dite del devi smontare silenzio. tutto al buio, tra l'altro. Al buio, nel silenzio. Qua poi siamo tutti dentro il cartel e quindi non vedi nessuno. non vede In nessuno. diretta Facebook Quindi un saluto sia a chi è in diretta streaming, Facebook, YouTube, sia adesso che nel futuro, magari nel 2050 guarderà questo video. Ma non sarà un problema nostro. Non sarà un problema nostro, ma Mim Chi può dire? speravo volessi che sia un problema No, mio. lui sì, Siamo vivi. io sicuramente no. Ma non credo. Sì, anche Madonna. Spera che Giancarlo deve dire ancora una cosa. Ancora una cosa. Io voglio invitare Lorenzo qui, come Comune di Trieste, perché non siamo solo noi organizzatori e voi saltimbanchi, ma abbiamo le autorità. Insomma. Certo, Siamo nella piazza buona della città, abbiamo rappresentante del comune, rappresentante Lorenzo Madè, autorità morale, scientifica, capo della giuria che ha dato i premi. E grazie a lui senza di lui non si poteva fare la Maker Faire, e lo dico ogni anno da tanti anni. Non riesce mai a trovare tempo di esporre i suoi progetti, ecco anche Enrique, grazie, ma almeno i saluti finali li facciamo fare all'anima e al cuore di questa Maker Faire. Lorenzo e Enrique, prego, fate un addio voi a questo bellissimo pubblico. A nome del Centro di Fisica volevo ringraziare il Comune,
immaginario scientifico nuovamente, la regione del Friuli Venezia Giulia, scusate che ho corso, tutti gli amici, i makers, il pubblico, spero di trovarvi presto e grazie tante, buon rientro e vi portiamo con noi, grazie tante. Ah, bene, Enrique, io ringrazio Carlo ed Enrique che ogni anno sicuramente si spendono per realizzare tutto quello che vedete, perché in verità il lavoro grande lo fate voi. Ringrazio però tutti gli espositori, perché credo che l'anima vera del Maker Faire siano i makers, quindi chi viene in questi 2 giorni e intrattiene con le proprie idee, con gli exhibit che realizza il pubblico, e devo dire che anche quest'anno di pubblico ce n'è stato, e quindi un grazie anche a tutti i cittadini, i visitatori che sono stati qui con noi in questi 2 giorni. I nostri, ovviamente chi ci intrattiene, la maglietta io ce l'ho lo stesso colore, però è scritto diverso, quindi tocca a te. No, mi chiudo il giubbotto e vado via. Maxino e Furian che ci allietano ogni anno con tutta la band, accompagnamento fondamentale. Segnati la data prossimo anno, perché ieri l'assenza è stata notata, adesso noi ti prenotiamo un anno prima. Che giorno? Adesso te la diciamo, allora che così ci siamo tutti. Il CTP ovviamente per la coorganizzazione, che insieme a Immaginario ha realizzato tutto questo, e i saluti appunto dal Comune di Trieste a tutti quanti, un arrivederci al prossimo anno. Nuovo anno, nuovo inno, comincia a pensarlo, perché questo veramente sarà difficile fare meglio di questo. Devo dire che questo mi ha preso veramente tanto, bravo, complimenti. Veramente, avendo fatto la giuria tutti gli stand, li ho rivisti tutti dentro l'inno. Penso che dobbiamo fare la foto di rito. Anche storto. Bene. Grazie. Quindi dichiariamo conclusa, magari con un nuovo inno, altro giro dell'inno, cosa dici? Sì, me lo ricordo adesso. Adesso vedrete come sarà diverso. Deve essere quello che ho sentito prima. Allora noi vi ringraziamo anche per quest'anno, per la vostra fiducia nei nostri confronti. Ringraziamo chi ci ha ripreso tutto il tempo, Antonio Giacomini, ringraziamo veramente Enrique Canessa, Carlo Fonda. Grazie. Andiamo con l'inno? Sì, faccio l'ultima parte. Dai, l'ultima parte. Almeno quello me lo ricordo. Maker, maker, tra fantasia ingestibile e follia. Maker, maker, quando l'inventarsi fa poesia. Maker, maker, 2022 torniamo ancora. Maker, maker, davanti al macchinario del lavoro. 2021 qua in Piazza Unità, futuro ma poi mi travesto steampunk. 2021 qua in Piazza Unità, il maker saluta e ringrazia e poi si va. Maker, maker, grazie a tutti per sempre. Grazie a tutti. Grazie veramente di cuore. Bravi tutti, bravi. Tutti